Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, sono le 15 e un minuto in questo istante e prende il via l'ultimo atto, potremmo dire, delle nostre dirette elettorali, delle nostre trasmissioni della città che vorrei, delle nostre maratone anche che vi hanno tenuto compagnia per il primo turno, e oggi siamo qui per il secondo turno. L'atto finale, la grande sfida tra Mirella Bagliana e Gianluca Posocco. Oggi sapremo chi sarà il nuovo sindaco della città di Vittorio Veneto. Questa immagine vi arriva in diretta dal municipio di Vittorio Veneto e proprio il municipio tra qualche giorno farà il suo ingresso il nuovo sindaco della città. Avremo modo appunto di scoprire insieme chi sarà tra Gianluca Posocco e Mirella Bagliana. Lo faremo come abbiamo fatto 15 giorni fa, con ospiti, con collegamenti e soprattutto con i dati che saranno l'elemento preponderante, l'elemento che avrà la priorità sulle nostre così disquisizioni, perché vogliamo darvi minuto per minuto i dati sempre più aggiornati fino al dato definitivo. Rimarremo insieme fino alle 19:30 di oggi, quindi ci sarà tempo e modo per trascorrere un bel po' di tempo insieme, e io, siccome appunto le tradizioni vanno rispettate, intanto apro subito il collegamento con la postazione che si trova a pochi metri in linea d'aria da noi, e quindi apro subito il collegamento con Alessandro Toffoli. Ciao Alessandro. Eccomi Federico, buongiorno a tutti, siamo qui, siamo in attesa, in dolce attesa, mettiamola così. Dolce o trepidante? Sì. Dolce e trepidante, nessuno si sbilancia, comunque arrivano già dei numeri chiaramente ufficiosi, ovviamente delle affluenze, ma insomma quando sarà il momento mi dirai e ti svelerò il foglietto che mi sono Allora appuntato. tra pochissimo facciamo proprio un rapidissimo giro, insomma. E ovviamente quindi è tutto non campionato, ma tutto proprio puntuale, non sono proiezioni ma sono numeri reali. Certo, tra poco quindi tornerò da te, anche perché avremo anche, credo, Marco Sommavilla che tornerà a trovarci anche in questa occasione. Ti segnalo Federico che c'è il sole, perché ci eravamo lasciati in una notte, ci mancava la neve, adesso c'è il sole. È arrivato Marco Sommavilla. Ecco, è arrivato, quindi tra poco appunto... Tra pochissimo, perché dopo avrà un pomeriggio intenso. Sì, torniamo. Io non farei dell'ironia sul tempo, perché secondo me può cambiare anche nelle prossime ore, quindi aspettiamo di portarla a casa fino alla fine. Lasciami, caro Alessandro, salutare il nostro primo ospite qui in studio, Marco Dus del Partito Democratico, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito. Allora, l'abbiamo chiamato per un duplice motivo, poi ve lo sveleremo, ma prima ancora di andare sotto e quindi da Marco Sommavilla, e permettetemi anche di ringraziare il Comune di Vittorio Veneto, gli uffici del Comune di Vittorio Veneto che ci hanno messo a disposizione questi spazi. Siamo nella sala preconsiglio, quindi a pochi metri dalla sala consigliare, nel Palazzo del Quadrilatero, dove hanno sede gli uffici comunali, e quindi io ringrazio appunto il Comune di Vittorio Veneto che ci ha messo a disposizione questi spazi. Dicevo, prima di andare sotto, quindi nel collegamento di Alessandro Toffoli, io apro subito questa duplice finestra che ci terrà compagnia per i prossimi minuti, le prossime ore. Nella parte a sinistra, e quindi invertiti rispetto agli schieramenti diciamo elettorali, nella parte sinistra abbiamo il quartier generale di Gianluca Posocco, che si trova anch'esso al Quadrilatero, e nella parte destra vediamo un altro locale di Vittorio Veneto, l'Osteria Vittoria in via Galilei, dove ci sarà il quartier generale di Mirella Bagliana. Ecco, quindi dopo magari invertiamo anche la sequenza delle immagini. Sì. Dimmi? Sì, la schermata così. Invertiamo la disorienta altrimenti. Esatto, altrimenti disorientiamo, ma è per vedere se i nostri telespettatori sono attenti. Quindi
cercheremo di tenere aperte queste finestre per vedere anche un po' il movimento che ci sarà all'interno e soprattutto anche per cercare di capire gli sguardi magari delle persone, le espressioni facciali che magari ci faranno capire. Intanto vediamo se arriva qualcuno, perché brillavano per loro essere vuote entrambe. Esatto, caro Alessandro, c'era un silenzio sia da una parte sia dall'altra, però insomma questo è un po' il menù anche per questo pomeriggio, giusto Alessandro? Giusto, ma guarda, ti chiedo di affrettarci con Marco. Vai con Marco, vai. Ecco, intanto lo saluto, lo ringrazio. Ciao Marco, bentornato. Questo, per chi non lo conosce, è l'uomo che governa i risultati, nel senso che sovrintende all'aspetto, diciamo, hardware del comune. Allora Marco, tutto è filato liscio, credo, non hai già dati di affluenza da dirci? Stanno chiamando proprio in questo momento i seggi, quindi fra pochi minuti avremo almeno l'affluenza, quella definitiva delle 15 appunto, e subito dopo cominciano ad arrivare i veloi. Che tu sappia, si è svolto tutto in questi 2 giorni e mezzo regolarmente? Sì, non ci sono controindicazioni di nessun tipo, quindi insomma adesso speriamo anche che sia veloce anche lo spoglio, lo scrutinio finale, che dovrebbe essere molto più veloce rispetto a 15 giorni fa. L'altra volta ci avevi pronosticato alle 8 di sera, non ci sei andato molto distante, cioè diciamo c'è stato un seggio che è andato lungo. C'è stato un seggio che ha fatto un po' slittare, però insomma questa sera sì, diciamo. Allora ti chiedo di nuovo pronostico sull'ora. Io insomma confermo prima delle 8, così stavolta mi tengo un pelo più largo. Va bene, e tu esattamente, come curiosità, oggi cosa fai? Guardi solo i monitor? No, partecipo alla raccolta dei dati, al caricamento. E quindi praticamente i presidenti di seggio telefonano e danno il dato? Sì, danno il dato direttamente telefonicamente, noi lo caricheremo sia sul portale nazionale di Eligendo, sia sul portale del comune, che potete sempre seguire in diretta, tramite la tenda TV ovviamente, ma anche tramite il sito del comune c'è il link diretto al portale. Perfetto, però per l'ufficialità bisogna aspettare che arrivino le schede e i verbali. Arriveranno i verbali e domani soprattutto ci sarà la riunione del circoscritto. Che mi pare sia stata già convocata verso le 9. Sì, il domani mattina si è sull'orario preciso. Quindi, altra curiosità, se dovesse succedere qualcosa stasera, il sindaco è sempre Tony Miato. Oddio, penso proprio no. Sì. Cioè, domani con l'ufficialità. Domani c'è la scadenza e l'inizio della nuova amministrazione. Perfetto, grazie Marco, buon lavoro. Arrivederci a tutti, buongiorno. Buon lavoro Marco, e se hai qualcosa siamo qua, e quindi c'è questa curiosità che per Mirella Bagliana o Gianluca Posocco in rigoroso ordine alfabetico sarà per entrambi l'ultima notte da semplici cittadini. Per uno dei due la prossima sarà la prima notte da sindaco di Vittorio Veneto. Eh sì, e noi andremo appunto non a raccontare la prima notte da sindaco, ma immagino, insomma. Si cambia genere di trasmissione. Sì. Oppure appunto anche immagino il tasso alcolico dato dai festeggiamenti, esatto, potrebbe un po'... Non addentriamoci in questi pericolosi e scivolosi ragionamenti. Esatto. Allora, caro Alessandro, io vorrei farti notare che vediamo un iniziale movimento nel quartier generale di Mirella Bagliana, ok? Direi più occupazione che movimento, perché sono tutti belli fermi. Sì, però insomma vediamo che inizia, mentre la prima inquadratura era un po' così desolatamente vuota, adesso inizia ad esserci qualcuno, e andremo poi a vedere perché caro Alessandro, tu non l'hai vista, ma io in bassa frequenza, diciamo, eccola là, andiamo a beccarla subito, vediamo Mirella Bagliana, quindi la vediamo anche il suo computer. Vediamo il suo computer in cui stanno vedendo noi, che stanno vedendo loro avanti. Quindi approfittiamo per salutare, facciamo un saluto direttamente, forse adesso hanno preso anche paura, facciamo un saluto. Hanno spento tutto. Hanno spento tutto. Un saluto agli amici che ci stanno seguendo appunto dal quartier generale di Mirella Bagliana, e dopo avremo modo anche di collegarci con lei, ma immagino che in queste prime fasi l'attesa sia una trepidante attesa, sia un qualcosa insomma di preponderante.
Ovviamente andremo in questa prima parte a commentare anche i dati dell'affluenza. Adesso io chiedo al caro Davide Parpinello, che anche questa volta è qui con noi in regia, se già per caso abbiamo qualche dato, perché dovete sapere, cari telespettatori, che noi siamo fermi al dato un po' impietoso, se vogliamo, del 33% di ieri sera, ecco, al termine della serata di domenica. Vedremo se questo cambiamento di orario, appunto, lo ricordiamo, le urne si sono chiuse 12 minuti fa, quindi fino alle 15 c'era il tempo per andare a votare. Vediamo se in questa mattinata del lunedì le cose sono cambiate, se magari qualcuno è rientrato ieri da una giornata così di vacanza e questa mattina ha approfittato per andare per recarsi alle urne. Sempre in questa prima fase avremo modo poi anche di commentare quelli che sono stati le 2 settimane un po' di fibrillazione da una parte e dall'altra, perché noi pensavamo magari in queste 2 settimane non accadrà niente, invece qualche fuoco artificiale, diciamo, c'è stato. E qui chiamo in causa appunto il nostro ospite in studio, Marco Dus. Io prima ironicamente ho detto è qui per una duplice funzione. La prima funzione riguarda il suo ruolo politico, diciamo così, e quindi intanto stanno iniziando ad arrivare i dati dell'affluenza di esponente del Partito Democratico, ma vorrei ricordare che 2 settimane fa lui appunto ha dato un pronostico in tempi non sospetti e soprattutto in orari non sospetti e ci ha azzeccato, ecco, quindi caro Marco, ti abbiamo richiamato qui in studio perché insomma anche oggi vogliamo avere i risultati prima degli altri, ecco, diciamola fuori dai denti. Beh, intanto vi ringrazio per l'invito e vi faccio anche i complimenti per la professionalità con cui state lavorando, non solo in questa tornata elettorale, ma generalmente è un lavoro veramente di alta professionalità che sarebbe il caso di divulgare e far vedere anche esternamente come siete attrezzati proprio dal punto di vista strutturale. Dunque, su quella previsione diciamo deriva un po' da una conoscenza se vogliamo, del territorio e anche un po' politico-amministrativa che in questi anni ho acquisito proprio in queste stanze qui, insomma, le stanze del Consiglio Comunale, dove poi si svolge l'attività politica vera e propria con le votazioni che tutti noi conosciamo. Credo che però il voto di 2 settimane fa sia figlio di una serie di accadimenti che si sono susseguiti in questi mesi in città. Non sta a me né ricordarli né sottolineare anche la durezza di certi passaggi. Diciamo che appunto sono degli accadimenti che poi hanno portato al risultato che abbiamo visto 2 settimane fa ed ora siamo in attesa di vedere come finirà. Sì, allora, quindi appunto un'onda lunga di un qualcosa di iniziato ben prima degli ultimi giorni e anche degli ultimi mesi. Proviamo, mentre stanno arrivando i primi dati dell'affluenza, se vogliamo andare anche con un primo cartello, se ce l'abbiamo. Vabbè, questo no, togliamolo perché questo non conta quella di ieri sera, quindi lasciamo stare. Sì, ok, quindi aspettiamo il dato definitivo perché sennò rischiamo di fare confusione. No, stavo dicendo, dimmi? E di mettermi angoscia, dico. Certo, dobbiamo prendere quello cumulativo, ecco. Allora, no, dicevo, queste 2 settimane sono state caratterizzate da un po' di eventi
che in parte hanno riguardato il centro-sinistra e quindi la compagine anche di cui fa parte Marco Dus, ma che hanno animato e infuocato, possiamo dire, il centrodestra. Allora abbiamo avuto un'uscita abbastanza così importante da parte di Giovanni Braido, il candidato della Lega, che ad un certo punto, dopo un po' di silenzio, ha commentato e ha dato la sua indicazione di voto e quindi ha detto votate Mirella Bagliana. Marco Dus, voi come avete appreso questa notizia e siete rimasti sorpresi da questa presa di posizione molto netta e diciamo inaspettata da parte di un esponente del centrodestra? Allora, se per un momento alziamo lo sguardo da Vittorio Veneto e ci spostiamo in ambito provinciale, ma mi verrebbe da dire sull'intera regione, vediamo che nel centrodestra è in atto una vera e propria guerra tra bande, mi verrebbe da definirla, nel senso che ci sono posizioni politiche molto forti che si stanno scontrando e che poi hanno delle ripercussioni territoriali importanti. Anche a Vittorio abbiamo avuto questo effetto e il risultato sia delle elezioni amministrative che poi quello che ne è conseguito, appunto, come dicevi tu, di questo appello al voto dell'avvocato Braido nei confronti di Mirella, forse parte da lì. E naturalmente a noi ha fatto piacere perché insomma, il riconoscimento che Mirella è una persona che va oltre ben gli steccati partitici e politici, e però lì ci ferma, nel senso che le posizioni politiche, soprattutto su alcune tematiche, sono sicuramente distanti, per cui credo che Mirella abbia gentilmente ringraziato appunto dell'apprezzamento, e però siamo andati avanti per la nostra strada come coalizione. Dopodiché ovviamente questa affermazione di Braido ha creato all'interno della Lega un cataclisma, potremmo dire così, perché insomma ci sono state le dimissioni di alcuni membri e quindi diciamo che per certi versi la Lega ha un po' sconfessato quanto detto da Braido, invocando, diciamo, il centrodestra unito, così come anche Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia inizialmente ha dato libertà di voto, diciamo, ai suoi elettori. Dopo qualche giorno c'è stata una virata verso Gianluca Posocco. Anche in questo caso questi cambiamenti un po' in corso d'opera, voi dall'altra parte come li avete appresi e come li avete soppesati anche? A parte che sarebbe da chiederlo a quelli del centrodestra, nel senso che io mi occupo in parte, perché poi c'è il segretario che ha un ruolo suo formale, del Partito Democratico. Mi sono occupato del Partito Democratico in ambito consigliare. Però, torno a dire, è chiaro che gli apprezzamenti, anche se vengono da un'altra forza politica, fanno comunque piacere e quindi si ricevono. Li abbiamo visto le dinamiche di spaccatura, alle volte, ripeto, anche abbastanza feroce, che sta avvenendo nel centrodestra. Fondamentalmente ne prendiamo atto, il nostro è sempre stato un appello verso i cittadini e non verso una forza politica piuttosto che un'altra, e continuiamo, secondo me, su quella fase lì, cioè su quella strada lì, ecco, di un contatto diretto con i cittadini e con la cittadinanza, non tanto con delle forze di partito che alle volte hanno una loro rappresentanza territoriale, come nel caso della Lega, alle volte non c'è, come nel caso magari di Fratelli d'Italia, insomma, ecco. Certamente, staremo a vedere soprattutto, e avremo modo poi magari di commentarlo nel corso della trasmissione, se
effettivamente gli elettori poi hanno seguito le indicazioni e soprattutto che indicazioni hanno seguito, perché da una parte appunto gli elettori della Lega, quindi riproponiamo, chiedo a Davide un po' a sorpresa, intanto stiamo per avere il risultato definitivo della... intanto andiamo un attimo sotto, perché vedo un parterre de roi. Sindaci come come sindaci o ex sindaci, ecco. Allora Vai, mettiamola così, ci sono un sindaco, abbiamo deciso che questa sera è ancora lei sindaco, domani mattina ci sarà il nuovo sindaco, ok. Un ex sindaco e magari un futuro Scusa sindaco. Alessandro, scusa Alessandro. 41.01 l'affluenza ufficiale definitiva. Definitiva, esattamente. Ok. Allora questo conferma delle voci e non conferma dei numeri che stavano arrivando, saranno stati un po' così. Allora se posso andare avanti io, per onore diciamo di ospitalità, sindaco mi atto, allora mi pare che sia tutto andato bene, tutto sommato facciamo una chiosa. Tutto ordinato. Il sindaco comunque lavora fino all'ultimo momento perché ho un matrimonio adesso da fare e domani ci sarà il passaggio delle consegne. È il suo ultimo matrimonio, allora le faccio una domanda su questo. Sì, è il mio ultimo matrimonio. Sarà quello che vorrà la nostra cittadinanza. Bravi tutti si sono adoperati, tutti animati dai più buoni propositi e auguri a Vittorio. Sicuramente questo è pacifico. Una cosa, sindaco, mi sembra che tutto sommato la campagna elettorale è stata intensa, però è stata nei limiti della civiltà e questo penso che da parte del primo cittadino vada sottolineato. Sì, senz'altro, io voglio ringraziare tutti, c'è stata qualche piccola sbavatura ma ci sta in questi momenti un pochettino così. Ripeto, auguri a Vittorio. Come ogni papà vorrebbe che la bottega fosse portata avanti dai figli, ma poi ogni tanto c'è anche il Caino che fa danni. Sarebbe Tonone Caino. No, Roberto no. Auguri a tutti, ci vediamo dopo magari. Grazie, buon matrimonio allora sindaco. Allora da sindaco a ex sindaco, allora Roberto, ci apprestiamo a vedere questi risultati. 41% è un risultato che al di là delle previsioni o no non deve soddisfare. No, infatti per nulla, già era poco soddisfacente il 49-92 del primo turno, quindi vuol dire che neanche un vittoriese su due avente diritto al voto era andato a votare. Adesso siamo a... Occhio col conto. 4 su 10 è facile. 2 su 5. Sono davvero pochi. Dispiace molto che ci sia questo disinteresse per quanto riguarda le votazioni in generale. Io dico soprattutto per quanto riguarda le comunali, perché il consiglio comunale e il sindaco, meglio il sindaco e il consiglio comunale sono gli unici organi eletti direttamente dai cittadini. Se poi un cittadino vuole complimentarsi, talvolta lamentarsi spesso, da chi è che va? Dal sindaco e dai consigli comunali. Però se non ha dato il suo contributo, non dico non a titolo, però puntini. Allora approfitto della presenza anche di Andrea Faganello, che avevamo già sentito 15 giorni fa, uno sportivo, imprenditore prestato alla politica, almeno per questa campagna elettorale, poi chissà. No, mai dire mai. La domanda che faccio proprio a te, che ti sei impegnato in questa avventura, vedere che 4 vittoriesi su 10 vanno a votare, come la vedi? Sì, è un po' deludente, deprimente. La mia scelta di entrare in questa avventura, che alla fine è stata positiva perché ho conosciuto delle belle persone, perché ho fatto un'esperienza per me nuova, è deludente perché io in primis avevo sentito la necessità di fare qualcosa, di cercare in qualche maniera di cambiare le cose, perché le cose non vanno bene, Vittorio non è messa bene. E quindi occhio che ti stai entrando su un terreno scivoloso, perché io parto da quello che è, poi la colpa è inutile dare colpe e bisogna guardare la realtà. Le cose non vanno bene, la città è sporca, degradata, la città non va bene. Ho detto provo a dare il mio modesto contributo, a vedere se riusciamo a fare qualcosa, ma il fatto di non andare a votare
il fatto di votare in maniera così bassa, cioè veramente non ha senso perché vuol dire strafregarsene, non avere rispetto dei propri figli, della comunità, e quindi non votare vuol dire avere poco senso civico. Vi chiedo una cosa, adesso uno di voi due siete amici da tanti anni, purtroppo per voi perché vuol dire che siete vecchi, ma uno di voi due questa sera sarà in maggioranza e uno di voi due sarà in minoranza inevitabilmente. Allora volevo chiedervi un impegno formale di fronte alle telecamere a far sì che chi sarà in minoranza avrà un rapporto di collaborazione con la minoranza costruttivo e viceversa chi sarà in minoranza cercherà di dare il suo contributo comunque per la città e non scusa Alessandro, scusa un attimo, stavo facendo un comizio, mi interrompi sul comizio. Scusa, andiamo col cartello a pieno schermo, ci stanno arrivando i primi dati, 3 sezioni su 33, ok, per carità, ok, però il trend, cioè i dati al momento danno 57,10 Mirella Bagliana, 42,90 Gianluca Posocco. Allora, una sezione ovviamente sarà la sezione dell'ospedale, quindi conta quello che conta. 2 sezioni, questi sono i primi dati ufficiali. Una del centro. Allora, una sezione del centro e poi una sezione della scuola Marco Polo. Ecco, ok? Alessandro, se volete anche commentare i dati, a voi. Beh, commentiamoli, allora partiamo da Tonon, perché secondo questa cosa, secondo questi tre dati in croce sarebbe in vantaggio Mirella Bagliana. Abbiamo detto un seggio del centro e un seggio di Costa o via di là. Sì, diciamo che sono davvero troppo pochi, perché 3 su 33 è meno del 10% a proposito di matematica. Sì, direi davvero troppo scarni. Se non si arriva per avere un voto di tendenza, credo almeno una decina, 8-10 sezioni, in modo da poter dare un giudizio un po' più... Insomma, pre-tattica. Invece Andrea Farinello, che è uno sportivo, come la prende? No, io direi che secondo me già la proiezione di prima sull'affluenza, il dato definitivo sull'affluenza dava già un'idea di quello che sarebbe stato e quello che probabilmente potrebbe essere il voto, perché l'affluenza è determinante, in questi casi è determinante. Posso tradurre in maniera un po' provocatoria? Bravo. Può essere che gli elettori di Giovanni Braido, indecisi se seguire l'invito di Braido di andare a votare Bagliana e l'invito della Lega invece di votare Posocco, non siano proprio andati a votare? Ma sicuramente sì, non solo sia la lista della Lega sia Fratelli d'Italia sicuramente avranno optato per lasciare al caso il ballottaggio, quindi se queste sono scelte responsabili ne prenderemo atto e ce ne faremo una ragione. Vuol dire che a loro, di chi deve portare avanti 5 anni la città, poco gli importa, insomma, ecco. Bravi, in questo avete detto la stessa cosa e questo mi conforta, vuol dire che almeno su una cosa siete d'accordo. 2 sezioni sono niente, sarebbe curioso capire anche più nel dettaglio quali sono, perché i vecchi politici ricordavano anche esattamente in base ai quartieri, però forse oggi è anche difficile ragionare su quegli schemi, cioè non ci sono più i quartieri di un colore e i quartieri di un altro. Sì, decisamente sono cambiati i parametri, i paradigmi rispetto a quelli che una volta si sapeva in un certo seggio più o meno la percentuale o addirittura il numero dei voti che si sarebbero espressi per uno o per l'altro partito. Oggi non è più così, anche perché col numero di votanti che ci sono è evidente che i calcoli, fra virgolette, che una volta si facevano oggi sono assolutamente inattendibili. Aspettiamo e credo fra un'oretta sapremo se chi dei due è in maggioranza. Sì, sottolineiamo il fatto che una percentuale su pochi voti è questione proprio di pochi voti, nel senso un quarto seggio che dovesse esserci un 50 voti di differenza sballa la percentuale. Chiaramente
Sto facendo una piccola lezione di matematica. Caro Alessandro, iniziamo ad avere i dati ufficiosi che ci arrivano via... Anche Andrea li ha, ma continua a spegnere il telefono, non mi fa leggere. Allora, però io siccome sono clemente con i miei ospiti e ringrazio Marco Dus per essere qui in studio, do a lui la lettura di questi dati. No, io non li ho i dati, quindi non so che... No, mi pare che siamo veramente di fronte a un testa a testa che se era ipotizzabile per centinaia di voti, adesso mi pare che si inizia a parlare di decine di voti. Vediamo un po' come va a finire, come dicevano giustamente gli ospiti, essendoci così poca affluenza, c'è un numero veramente ridottissimo e quindi la partita si gioca su una manciata di voti, su un condominio mi verrebbe da dire. Addirittura su un condominio, dici? Sì? Cioè, se è grande, sì. Ok, no, allora, appunto dai dati non ufficiosi, ringrazio la fonte che non citerò per il momento, pare appunto che non ci siano, sì, non ci sono decine e decine di punti di differenza, però insomma Bagliana sarebbe in vantaggio in questo momento. Alessandro? Sì, anche i numeri che guardavamo qui con Andrea Faganello, che ringrazio, le sue fonti, danno in diversi seggi in vantaggio Bagliana, anche in zone che, in base ai ragionamenti che si faceva prima con Roberto Tonon, non erano forse prevedibili in una vecchia ottica, diciamo, di bianchi e rossi, insomma, diciamo così. E quindi il trend sembrerebbe confermare non i numeri, ma diciamo... i piazzamenti che sono in sovrimpressione in questo momento, anche se stiamo parlando ancora dei primi dati, però diciamo che i numeri, ho visto un seggio in cui Bagliana aveva il doppio dei voti di Pogiocco, insomma, un seggio che ho visto, ma così. Però. Alessandro, tieni la linea ancora un secondo. Certo, perché vuol dire, quando dice così, vuol dire che lui sta facendo altro, io posso dire quello che voglio e posso tenere la linea, questa è la sintesi. Comunque no, stavamo dicendo... Rispondere alla domanda fatta prima dell'interruzione, diciamo che da parte mia ho la fortuna / sfortuna di aver passato un sacco di legislature in minoranza, per cui, come dire, l'abitudine e l'apporto sia da partecipante, diciamo così, alle amministrazioni del colore politico che prediligo, sia alle altre, è sempre stato, per quanto mi riguarda, attivo e partecipe. Comunque possiamo dire, Andrea, lo hai già detto, ma volevo ribadirlo, che una città che manda il 40% dei propri elettori a votare per un sindaco è una città che va cambiata, cioè va cambiato il modo di fare politica, perché non è accettabile un risultato così. Peraltro non è una pecca di Vittorio Veneto, purtroppo è così dappertutto, però noi guardiamo Vittorio Veneto. Scusate, ecco, oggi va così. Ah, sei tornato. Perdonate, sono tornato perché è un ospite illustre che tra un secondo vi mostrerò, ma prima abbiamo i dati, quindi andiamo con i dati. Allora, 7 sezioni su 33, Mirella Bagliana al 52,7%, Gianluca Pogiocco al 47,9%. Togliamo la grafica, torniamo in studio e diamo il benvenuto a Gianluca Pogiocco. Ciao a tutti, buongiorno, buona giornata a tutti. Allora, intanto grazie Pogiocco per essere qui in nostra compagnia. Allora, come sta vivendo questi minuti? Ma li sto vivendo in modo assolutamente sereno. I dati che stanno arrivando rispecchiano quello che avevo in testa, quindi quando ho visto l'affluenza così bassa ho capito che gli elettori di centrosinistra senz'altro si sono recati alle urne, mentre gli altri un attimo le hanno disertate, e i primi dati che arrivano confermano questo, quindi niente. È stata una campagna elettorale intensa, 2 mesi intensi, e niente. Sono sereno e comunque vada,
complimenti a tutti. Beh, allora Posocco, intanto aspettiamo un po', ecco, diciamo che insomma, vabbè, aspettiamo per il momento. Ecco, tra l'altro sono giusti questi dati, Davide? Quindi in questo momento è avanti Posocco, ecco, tanto per dire. Una piccolo momento di soddisfazione. Ecco, con 31 voti di differenza, ecco, quindi aveva ragione Marco Dus quando diceva che ci sarebbe stato un condominio di differenza tra uno e l'altro. Adesso aspettiamo ovviamente i dati. Domanda per Gianluca Posocco. Queste ultime 2 settimane come sono state? Ha qualcosa da recriminarsi? No, assolutamente no, sono state 2 settimane di lavoro intenso in tutta la città con tutta la squadra. Non ho niente da recriminare alla mia squadra, a me stesso, a nessuno, e quindi siamo assolutamente sereni. Abbiamo cercato di trasmettere in città tutto il nostro programma, tutto quello che potevamo. Poi c'è chi ci ha ascoltato, ci ha seguito, c'è chi non ha seguito Mirella e la sua squadra, che ha fatto un altrettanto grande lavoro, e qualcuno ha ascoltato anche, diciamo, i miei amici del centrodestra, che hanno invitato magari a votare a sinistra. Quindi secondo lei l'invito di cui parlavamo prima di Giovanni Braido a votare Mirella Bagliana è stato preso in considerazione dall'elettorato oppure no, di Braido? Ma diciamo che dai primi dati che arrivano, nei seggi in cui Braido aveva più voti, non è che sia prevalso io, quindi sì. Ok. Allora, Posocco può rimanere qui un po' con noi oppure la reclamano sotto? Devo andare sotto, poi magari ci vediamo più tardi. Ok, grazie. Allora, grazie mille a Gianluca Posocco per essere stato qui nei nostri studi. Torniamo con lo sguardo al quartier generale di Mirella Bagliana. Vediamo che si sta popolando, diciamo, l'osteria Vittoria, e vediamo che iniziano a esserci anche i colleghi che fanno delle interviste. Tra l'altro io non so se i nostri inviati Mirko e Michele ci sentono, ma chiederei appunto di iniziare a intervistare qualcuno anche da lì per cercare di capire come stanno andando le cose. Io, Alessandro, ti ricederei la linea. Sì, sono qui, non mi vedo, ma eccomi qua. Allora, ho intravisto anche Edoardo Carniel, che adesso invito, sì, un secondo, una battuta, anche perché è un cittadino vittoriese, uno dei pochi non candidati, perché c'erano 224 candidati, ricordiamolo, però un votante. Ma io gli faccio una domanda come rappresentante dell'ASCOM, l'associazione dei commercianti, di cui è consigliere. Allora non sappiamo come andrà, questo è un dato ancora molto molto parziale, ma qual è l'appello che vuoi rivolgere a chi sarà il sindaco di Vetrovento? A chiunque sia, i migliori auguri di essere un sindaco partecipe della vita cittadina, che abbia ben chiaro quali sono le aspettative di tutte le persone che hanno votato, che sappiano essere lungimiranti per riportare comunque Vittorio Veneto in una posizione primaria nel tessuto dei vari comuni che ci circondano, riconquistare quello che una volta era un fiore all'occhiello della provincia di Treviso, quantomeno, ed essere anche propositivi nei confronti delle varie associazioni di categoria per quanto riguarda, per noi chiaramente, il commercio, ma anche per quanto riguarda le altre associazioni, sia industriali che anche di Confartigianato. Federico, hai sentito? Edoardo è un vecchio amico della tenda, anche perché il quartiere di provenienza è quello, ma hai sentito, parla come un libro stampato, tra 5 anni potremo rivederlo, no? Chissà. Come candidato? Federico, buongiorno. Buon pomeriggio. So che ti aspetta ancora una volta una lunga serata, una lunga trasmissione, ma penso ci rivedremo dopo con altri numeri, mi pare, no? Anche se la forbice è veramente molto stretta. Adesso, non so. Adesso è molto stretta, per quella che mi è arrivata a me con i primi 12,
si è un po' aperta rispetto a quella che vedo adesso, che sono 11, ma più o meno in quella tendenza lì. Volevo dire che appunto Edoardo è elegante perché sta per andare al matrimonio di cui parlava prima il sindaco Miatto. Se qualcuno vede delle auto in Piazza del Popolo non si spaventi, non sta succedendo una rivoluzione, è semplicemente l'occasione del matrimonio che ha permesso l'accesso alla piazza, insomma tutto qua. Lasciamo andare Edoardo. Ci rivediamo casomai dopo per un ulteriore commento a caldo. Grazie. Perfetto, grazie Edoardo. Allora qua ci sono i miei due compagni di sventura. Devi andare a lavorare, Andrea, ma il tuo cellulare qua cosa dice? Allora, per oggi quindi posso tornare a lavorare, stasera andare a correre e l'avventura. No, non stai così, che dobbiamo andare avanti fino alle 7, ma cosa dice il tuo cellulare? Il mio cellulare dice più o meno come dice le 11 sezioni, siamo a circa 500 punti, 500 voti di differenza. Più o meno quanti seggi? Più o meno non li hai contati. Mancano una decina di seggi. Sì. Okay. Comunque sì, non è una voragine, quindi è tutto ancora possibile. Alessandro, facciamo un attimo il punto della situazione con i dati ufficiali che abbiamo, ok? Quindi andiamo pure con la schermata a pieno schermo, ringrazio Davide, così adesso ce li abbiamo in aggiornamento. No, volevo dirvi, e tra poco ci colleghiamo giù, che se volete abbiamo anche un'immagine direttamente sulla porta del municipio per il matrimonio, insomma, ecco, se vogliamo dare una nota di colore a questa nostra maratona elettorale, ecco, abbiamo la possibilità di seguire anche l'uscita degli sposi in diretta, mentre vedo che con Alessandro c'è un ospite, però ci colleghiamo e apriamo per la prima volta il collegamento anche audio con il quartier generale di Mirella Bagliana. Abbiamo con noi Adriano Botteon che ci sente e ci vede? Sì, ci sono, ciao Federico. Perfetto, allora caro Adriano, insomma ci rivediamo dopo qualche anno, devo dire, tu non mi vedi ma noi ti vediamo. Sono venuto in studio, dai, che non è molto tempo, quindi sì, non è così tanto che non ci vediamo. No, certo, però in queste occasioni delle maratone, insomma, era un po' che non frequentavi questi luoghi. E sì. Com'è la sensazione lì al quartier generale di Mirella Bagliana? Allora, c'è una grandissima tensione, c'è speranza ovviamente, sono qui che sto guardando la finestra, spero di sentire un boato da un momento all'altro, alcuni risultati sono positivi, altri meno, sicuramente è un testa a testa, è una bellissima lotta tra due bei contendenti, sinceramente io faccio i complimenti ovviamente a Mirella che è stata strepitosa, ma anche Gianluca ha fatto un'ottima campagna elettorale e qui da noi ovviamente si spera di potercela fare perché si è lavorato molto bene e le sensazioni sono positive, però sicuramente l'avversario è forte e quindi c'è anche il timore di non poter vincere. Ecco, ripercorriamo un po' quello che è stato il percorso della campagna elettorale, come è andata e dei vari appuntamenti che avete fatto, qual è stato quello più significativo? Sai che faccio fatica a sceglierne uno perché veramente ne abbiamo fatti tanti. Penso che il vero segreto della campagna di Mirella sia stato proprio gli incontri fatti su tutto il territorio, comprese le frazioni. Faccio un esempio, io sono di Meschio, sono stato segretario del quartiere Costa Meschio, abbiamo deciso di fare 2 incontri, uno a Costa, uno a Meschio, così come è stato deciso di farne a Forcalla, a Longhere, a Carpesica, recentemente siamo stati a Formiliga, quindi veramente ovunque si è andati per parlare con la gente, per sentire le sensazioni, per portare le nostre proposte, ma anche per ascoltare i problemi e secondo me questo è piaciuto a molti. Mentre le ultime ore invece di campagna elettorale, proprio le ultime 2 settimane, diciamo, come sono state? Sicuramente c'è stato un attimo, dopo i primi risultati, di contentezza ma anche preoccupazione perché ovviamente sommando i voti degli altri due candidati la maggioranza era ancora diciamo per il centrodestra, però poi è subentrato l'entusiasmo, è stata condotta una grandissima campagna, si è continuato porta a porta, si è continuato a fare gli incontri in piazza e sicuramente si è arrivati con un grande entusiasmo, una grande speranza e quindi siamo qui che stiamo veramente contando i secondi nella speranza di avere i risultati
da un momento all'altro. Ecco, e allora Mirella, tu hai avuto modo di, non è ancora venuta davanti alle nostre telecamere, ai nostri microfoni, ci sta un bel po' di scaramanzia, se vogliamo. Tu che ci hai parlato, immagino, cosa ti ha detto? No, è qua dentro che ovviamente anche lei sente molto la tensione, quindi sta guardando i risultati con attenzione. Sembra ancora abbastanza tranquilla, però conoscendola si vede che la tensione c'è. No, Mirella la vedo bene, sicuramente consapevole di aver fatto un bel lavoro. Poi, com'è nel suo carattere, lei ha ringraziato tutti uno per uno, tutti coloro che hanno partecipato, che hanno dato una mano, che hanno organizzato gli incontri, che sono andati a parlare con la gente. Mirella è così, è vicina alle persone, è vicina alla gente, e questa è una cosa che ovviamente ha dato entusiasmo, ha dato forza, ed è anche per questo che c'è questa partecipazione. E penso una cosa, non so se tu hai ricordi, ma vedere il centro-sinistra unito alle elezioni e il centrodestra diviso, no, io sinceramente nella mia memoria non ho tanti ricordi, quindi è sicuramente anche merito di Mirella, credo. Infatti, ecco, questo unicum, questa grande novità a livello sia locale sia nazionale del centro-sinistra unito, come lo commenti? Lo commento, è una cosa che ho sempre cercato, e anche in questa campagna elettorale con la mia lista, con Giulio De Antoni, progetto Vittoria Futura, siamo nati proprio con questo obiettivo, quello di essere una lista che fosse in mezzo, che prendesse le due parti che in passato sono state separate e lavorasse per un unico obiettivo. Abbiamo trovato, devo dire molta, sin dall'inizio con il segretario del Partito Democratico Fabio Raido, con Rinascita, abbiamo trovato subito la volontà di convergere, si è avviato il percorso per trovare il candidato, è stata scelta Mirella e poi con entusiasmo si è proseguiti tutti assieme. Devo dire veramente è raro vedere un gruppo così coeso e vedere questo entusiasmo, quindi credo che il risultato, se verrà, è sicuramente un risultato meritato. Allora io ti ringrazio, Adriano. Grazie a te del vostro lavoro, Federico. Grazie. Con questo 51,41 per Mirella Bagliana e un 48,59 al momento, dati ufficiali, 14 sezioni su 33, quindi al momento lì da voi insomma si sorride, però aspettiamo. È ancora lunga, Ecco. Allora, io ti ringrazio, rientriamo in studio, abbiamo delle immagini che ci arrivano, adesso io non so sinceramente che ce le mandi, esatto, ecco qui, vai, delle immagini di Mirella Bagliana all'interno dell'Osteria Vittoria, ecco, che sta compulsando il cellulare, vediamo tanti cellulari, vediamo anche tanti colleghi lì all'interno che stanno appunto cercando di capire le varie cose. Ecco, quindi queste sono le immagini che ci arrivano dall'interno dell'Osteria Vittoria, luogo da cui ci siamo appena collegati, e io chiedo ai nostri inviati lì, ecco, intanto, esatto, torniamo pure qua sulle nostre immagini, togli pure Davide. Ecco qui c'è un ingresso live all'interno, adesso ovviamente sgancerà, con queste immagini ci arrivano in diretta appunto proviamo ad accendere anche l'audio, non si sa mai che magari capiamo qualcosa. Dai, non possiamo lasciarti. Quindi scusate, 23, 166, 195. Sì. Qui abbiamo anche il 22, ce l'avete? 159 e 171. Sì. Ecco, sentiamo dei numeri. Allora, rimaniamo, togliamo l'audio, ma rimaniamo, vi do il tempo appunto, do il tempo agli inviati di sistemarsi lì, ma teniamo l'immagine dall'interno se il segnale tiene. Io scendo subito da Alessandro Toffoli in compagnia di Marco Caliandro. Allora, eccoci, grazie intanto Marco di aver atteso, ma insomma qui oggi va così. Allora Marco, i risultati che anche tu hai nel cellulare sono bianchi e neri, quindi è ancora tutto da decidere. Volevo solo dare un elemento di un seggio che mi è arrivato, Federico, per quanto riguarda il dato il numero dei voti che aveva preso Mirella Bagliana al primo turno e il numero dei voti che aveva preso
Gianluca Posocco al primo turno. Vediamo. Bene, in questo secondo turno Posocco ha preso 19 voti in più e Bagliana 21 voti in più. Quindi per dire che quelli che non li hanno votati al primo turno si sono in questo caso equamente distribuiti. Dopo questo cosa possa comportare non lo so. Torno a Marco Cagliandro. Allora, un commento così, anche se è ancora tutto ipotetico. Beh, un bel testa a testa, abbiamo visto anche nelle sezioni dove ero rappresentante di lista, alcune sezioni c'era una prevalenza di voti per Mirella Bagliana, in altre sezioni la netta prevalenza dei voti per Gianluca Posocco, quindi credo che fino all'ultimo ce la giochiamo. Scusate un attimo, scusate. Allora, queste sono le immagini che ci arrivano in diretta dalla sede di Mirella Bagliana. Stanno partendo i festeggiamenti, adesso Marco Dus, non so, che mi dici? Siamo già pronti con le bottiglie, cosa dici? Marco? L'ironia era sorta che mi costringe a vedere questa cosa qui della TV, non poter essere là. Ancora non capisco, ma credo insomma che... Allora, chiedo a Mirko e Michele che sono lì di avvicinare Mirella. Vediamo se è ancora troppo presto. Vediamo le palpitazioni, credo, e il respiro di Mirella Bagliana. Perdonateci se le immagini. Vediamo Giulio De Antoni insieme a Mirella, forse è ancora presto. Chiediamo anche nel frattempo a Michele di registrarci un po' di immagini che così poi ci possono tornare buone nel corso del pomeriggio. Io non so appunto se i nostri inviati possono sentirci, se è ancora troppo presto, teniamo ancora un po' di audio lì, vedo che forse... Allora, sono partiti i festeggiamenti magari per una sezione, non lo so, forse chi lo sa. Marco, Dus, è troppo presto per festeggiare? No, non so quanto te, sono qui imprigionato in questa bellissima trasmissione, ma non ho nessun dato in più di quelli che hai tu. Vedo solo delle immagini di gente che è felice e serena dopo mesi e mesi che li vedevo tesi, quindi posso così supporre che le cose stiano andando per il verso giusto, insomma. Allora, lasciamo le immagini, torniamo sotto da Alessandro che l'abbiamo interrotto. Vai Alessandro. Sì, no, più che me volevo appunto liberare anche Marco Cagliandro che probabilmente vuole andare nel suo quartiere generale qui a pochi passi per vedere i dati. La sede della Bagliana si festeggia, sono dati ufficiosi, non so se voi avete, cioè tu non hai ancora potuto vedere i dati perché sei qua con me, comunque volevo fare una domanda che esula un po' questo ragionamento. È stato il tuo primo impegno politico in prima persona, sei sempre stato da tantissimi anni impegnato nel sociale, nell'associazionismo, questa tua avventura diciamo politica come l'hai vissuta e cosa ti lascia, a prescindere da come andrà a finire? A prescindere da come andrà a finire è stata una bella esperienza, si è fatto gruppo, si è parlato di programmi, ci si è creduto, adesso fino all'ultimo speriamo insomma, che ci sia un risultato che ci attendiamo e dopodiché comunque è stata una bella esperienza di partecipazione democratica che è servita. Sì. Ecco, a questo proposito volevo collegarmi a quello che si diceva prima fuori dal collegamento, bella esperienza di partecipazione democratica quella dei candidati, molto meno quella dei votanti. Ahimè sì, nel senso che il 40% di affluenza è veramente poco. E credo che in ogni caso bisognerà fare un lavoro sul territorio e cercare di capire come mai la gente non ha risposto alla chiamata. Secondo te è un problema della politica o un problema della gente? No, secondo me è un problema della politica. Probabilmente la politica non parla il linguaggio che la gente vuole sentirsi nelle proprie... ovviamente c'è troppo conflitto, ci sono situazioni che non sono... Io sono moderato, quindi a me piace sentire i discorsi complessi, non ridotti a slogan e probabilmente in questa fase qui proprio quella fetta di votanti manca. Ascolta Marco, io ti ringrazio, se dopo torni con qualche numero, a prescindere da come vada, ti sono molto grato. Volentieri, grazie a tutti. Però Federico, io chiamerei un altro che invece non è la prima esperienza politica, ma è stato sindaco, è stato assessore, è stato consigliere, è stato un po' di tutto, Graziano Carnellos. Hai visto anche tu in diretta i festeggiamenti, però i risultati ufficiali sono quelli di sovraimpressione, come la vedi? Ho visto i dati
e il sogno continua. Questi primi dati ci fanno sperare che il sogno diventi realtà e credo che la Vittorio Veneto Democratica non possa che essere felici. Io dico sempre, la felicità è momentanea. In questo momento dobbiamo sicuramente essere felici e mi viene in mente un film, speriamo che sia femmina. Lo dico anche per Vittorio Veneto. Questa te l'hai ripreparata però. Assolutamente no, lo sai che sono poliedrico e quindi le cose mi vengono. E lo voglio dire in inglese. Last week we had a dream. The dream now is reality. Viva Vittorio Veneto, viva Mirella, viva la coalizione, viva la democrazia. Grazie. Grazie a Graziano Carnelos, abbiamo fatto una lezione di cinematografia, di inglese, di politica, anche l'appello finale. Intanto le immagini ci mostrano una Mirella Balliana che brinda, evidentemente hanno dei dati ufficiosi più avanti di quelli ufficiali che abbiamo noi. Intanto buongiorno a tutti, grazie. Effettivamente devo ancora realizzare, ma sembra insomma che dai dati siamo in vantaggio e quindi molto probabilmente riusciremo ad andare al governo della città. Innanzitutto volevo ringraziare tutti i cittadini che hanno partecipato al voto, a prescindere per chi hanno votato. Vorrei ringraziare tutti i candidati che si sono spesi, anche delle altre forze in questa tornata elettorale. Naturalmente l'appuntamento elettorale è un appuntamento molto importante per la democrazia della città. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questo percorso e naturalmente io sarò, come già dichiarato in precedenza, voglio essere il sindaco di tutti. Il sindaco è una figura istituzionale e quindi ha tantissima responsabilità e chi mi conosce sa che affronterò questo impegno con molta responsabilità, ripeto, cercando di ascoltare tutte le persone e addirittura collaborando, se c'è margine, anche con l'opposizione. Ha avuto paura di stare all'influenza? C'è stato un momento che ha temuto di non farcela? Allora, sì, noi eravamo in vantaggio, è vero che il ballottaggio è un'altra partita, quindi diciamo siamo partiti sereni ma con voglio dire qualche preoccupazione ce l'avevamo, no? Anche perché non sapevamo l'elettorato di destra cosa avrebbe scelto, però sembra di capire insomma che anche molta parte dell'elettorato di destra non sarà data a votare, di centrodestra scusate, però alcuni forse hanno votato anche per noi e questo è significativo, ripeto, io di nuovo vorrei essere e ci metterò tutta per essere il sindaco di tutti. Le faccio una domanda provocatoria, ha vinto Mirella Balliana o ha perso il centrodestra? Allora molto difficile rispondere a questa domanda, naturalmente il centrodestra diviso è più debole. È vero che la mia figura è una figura un po' trasversale, insomma in città sono riconosciuta come una persona moderata, insomma che raccoglie consensi anche dall'altra parte, quindi molto probabilmente il mio nome insomma ha pesato in qualche maniera, ecco, sì. Senta, il centro-sinistra torna al governo della città e per la prima volta, io ci tengo a sottolinearlo anche se lei questa argomentazione non l'ha mai usata, Vittorio Veneto ha un sindaco donna. Sì, in effetti è vero, io sinceramente questa questione della donna non l'ho mai presa in considerazione perché io la mia attività politica l'ho sempre fatta dall'età di 18 anni e quindi per me è un dovere, qualcosa che mi porto dentro da sempre. È vero che avere per la prima volta una donna sindaco è molto molto importante, spero che la parte empatica della donna emerga. Ecco. Cosa si sente di dire a Gianluca Posocco? Sì, Gianluca Posocco che chiamerò a breve, anzi mi ha già chiamato, non sono riuscita a parlargli, intanto gli farò assolutamente anche le congratulazioni, nel senso voglio dire con lui abbiamo un ottimo rapporto, la campagna elettorale è stata una buona campagna elettorale senza grossi scontri, lui ha fatto un lavoro che ha potuto fare, naturalmente cercherò anche da lui qualche consiglio per iniziare insomma ad operare e a portare a termine almeno i lavori che sono iniziati. Domanda di rito, la prima cosa da fare da sindaco? Beh, innanzitutto avevamo detto la questione di risistemazione degli uffici, dopodiché la sistemazione della città e poi sicuramente la volontà di far partecipare più cittadini possibile all'attività amministrativa. Non sono impegni da poco. No, però noi siamo convinti, abbiamo una grossa squadra alle spalle, abbiamo avuto un movimento dal basso che abbiamo intenzione di ampliare il più possibile.
Ecco, grazie. Ecco, allora. Queste erano... cerchiamo anche di recuperare domani. Queste erano le parole di Mirella Bagliana. Continuiamo con le immagini. Sto parlando con Mirko e Michele che hanno fatto un ottimo lavoro, perché ovviamente molto prima del previsto, nel senso sono le 16 in questo momento, quindi a un'ora esatta dall'inizio della nostra diretta, ma soprattutto dello spoglio dell'inizio dello spoglio dei voti, abbiamo il nuovo sindaco di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, che qui vediamo intervistata anche da altri colleghi. Dopo, quando si calmerà un po' la situazione, andremo a parlarci anche direttamente. Intanto abbiamo sentito le sue, adesso non so se riusciamo, non parlo sempre con i colleghi, adesso non la stiamo sentendo, quindi giratevi pure e vedete, cercate di appunto farci vedere anche i festeggiamenti attorno. Ecco, perdonate queste immagini un po' appunto sporche, ma vediamo continuare i festeggiamenti. Intanto noi apriamo, e qui tra un po' magari proporremo una multifinestra anche con i nostri vari campi di ripresa che abbiamo, perché abbiamo la possibilità dalla nostra postazione qui sotto di collegarci con Alessandro Toffoli, che ha un ospite che abbiamo citato prima, ed è Giovanni Braido. Un ospite che abbiamo citato molto in questi 15 giorni, diciamo che è stato un protagonista, pur non essendo più, diciamo, nell'agone, è stato protagonista di questo esito, se si conferma quello che abbiamo visto e che ancora per ora non è ufficiale. Allora, Giovanni, te l'aspettavi? Sì, complimenti a Mirella Bagliana, una signora. Sono contento che per la prima volta ci sia una donna come sindaco del comune di Vittorio Veneto. Dispiace perché se per qualcuno e per un partito e per i soliti noti ci fosse stata l'alleanza a centrodestra, sarei io a festeggiare. Però non ti curare di loro, vai avanti. Sono felice per Mirella, è una persona, per quel poco che ho conosciuto, mi sembra una brava persona, quello che ho sempre detto. Vedo che grazie ai miei voti ha vinto. Il tuo appello, scusa se ti interrompo, il tuo appello a votare, a chi ti aveva votato al primo turno a votare Bagliana, ha molto sorpreso. Ma sicuramente, perché il discorso è molto semplice. Se tu da una parte vedi una persona di cui ritieni che sia una brava persona, dall'altra vedi oscurità, vedi 5 anni di, a mio modesto avviso, di male amministrazione, non vedo perché, anche se del mio partito, io devo continuare a battere la testa lì. Si prova, siamo in un regime, siamo in democrazia, e quindi non ci vedo niente di male che si possa anche scegliere da un'altra parte. Del resto, come l'Arabe Fenice, no? Si rinasce dalle ceneri. Abbiamo incenerito, l'operazione Mangusta ha funzionato, dopo andate a vedere cosa fa la Mangusta, e sono molto felice. Ascolta Giovanni, adesso facciamo un passo indietro, ma perché il centrodestra non è riuscito ad andare compatto, seriamente? Ma devi chiederlo al solito noto. Purtroppo Pannella parlava di partitocrazia, e quando i partiti si mettono sopra i cittadini, sopra i militanti, sopra i sostenitori, io sono un tesserato sostenitore, che il segretario provinciale si informi prima di parlare a Vanvera. Quando i partiti vogliono sopprimere la volontà del cittadino, questi sono i risultati. Secondo te questo incide anche sulla scarsa partecipazione? Ma certamente, lo stato confusionale in cui siamo stati coinvolti per settimane e settimane è il risultato di questo risultato. Ascolta, vada come vada, tu sei in consiglio comunale, avevo letto qualche giorno fa che in un caso ti saresti dimesso, nell'altro caso saresti rimasto in consiglio. Credo che in questo caso con la Mirella sarò disponibile a dare anche la mia esperienza, perché insomma 10 anni di amministrazione qualcosa credo possa essere servito. Si potrebbe dire un appoggio esterno oppure opposizione? No,
io sono un uomo libero, se è una cosa che ritengo giusta la voto, se ritengo di essere indeciso mi astengo, se ritengo che non sia giusta voto contrario. Perfetto. E il messaggio che vuoi dare a Mirella Bagliana se i dati confermano che sarà sindaco? Ma niente, che non si faccia, che decida, che Vittorio Veneto ha bisogno di persone che decidano, non si faccia, come dire, impastoiare, è il sindaco, bisogna anche saper scegliere, si può anche sbagliare nella vita, ma se si è in buona fede va bene anche quello. Ultima cosa Giovanni, e ti ringrazio molto di essere stato qui, una domanda scomoda ma tu saprai sicuramente rispondere, sei contento o un po' ti dispiace? Beh, chiaramente mi dispiace per me che sono un uomo orgogliosamente di destra. Però quando vedi il baratro, anzi stai già volando giù, magari un paracadute può servirti. Grazie a Giovanni Braido, grazie di essere stato qui. Chiedo se mi danno un occhio al monitor che si sta per spegnere e ti restituisco la linea. Riprendiamo la linea da studio, ma continuiamo con queste immagini anche con l'audio dei festeggiamenti. Adesso credo che sia impossibile riuscire a strappare qualcuno. Nello sguardo sconsolato di Marco Dus, che vorrebbe essere lì a festeggiare, riassumiamo un po' tutto. Allora, intanto appunto a vedere da questi festeggiamenti direi che appunto anche Alessandro nelle prossime interviste diamo ormai Mirella Bagliana per appunto dati i festeggiamenti. Mirella Bagliana è il nuovo sindaco della città di Vittorio Veneto, possiamo dirlo, alle 16:07 abbiamo visto qualche momento così di euforia prima, poi un po' di attesa e poi finalmente questo momento un po' di distensione anche da parte di Mirella Bagliana, che credo che tra pochi istanti e ringrazio, vi do anche il tempo, appunto vediamo, io la vedo un po' che sta commentando con altri colleghi, ecco qui Mirella, andiamo pure con la scritta, ecco qua, il nuovo sindaco è Mirella Bagliana. Adesso poi quando ci collegheremo con lei chiederemo se dovremmo chiamarla sindaca o sindaco, perché ovviamente anche questo è un problema al giorno d'oggi e quindi dovremo capire se aggiornare la grafica. Comunque il nuovo sindaco di Vittorio Veneto è Mirella Bagliana. Marco Dus, un commento adesso fuori di scherzo, allora la soddisfazione. Ma forse abbiamo Mirella, allora no. Ecco qui, foto ovviamente, gli abbracci. Grande. Diamo pure, lasciamo tutto in presa diretta con Ivan. Ecco qua, diamo il tempo di microfonarsi, ecco qua le foto. Segretario provinciale del Partito Democratico Giovanni Zorzi, ecco che arriva qui nell'inquadratura, ecco qua adesso auricolari per Mirella Bagliana. Ti sento un po' basso? Ecco, ci sente basso? Ecco, adesso un po' meglio Federico. Ok, diamo il microfono a Mirella, facciamo l'inquadratura, perfetto. Ti sento basso ancora. Cercherò di urlare Mirella. Grazie, scusa Federico, qua c'è una... Troppa festa. Allora, le prime parole per la Tenda TV del nuovo sindaco di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana. Allora, com'è? Sì, allora guarda, io vorrei ringraziare tutti i cittadini di Vittorio Veneto, quelli che si sono recati alle urne a prescindere dal voto che hanno espresso. Come ho sempre detto, il sindaco deve essere, o la sindaca deve essere il sindaco di tutti. Io mi assumerò questa responsabilità. Voglio dire che affronto questa vittoria e la guida della città con tanta responsabilità e ringrazio anche tutti coloro naturalmente della mia squadra che ha lavorato, però insomma vorrei ringraziare anche tutti i candidati delle altre coalizioni per questa campagna elettorale che abbiamo fatto assieme e abbiamo cercato di offrire ai cittadini una prospettiva per la città, per il futuro di Vittorio Veneto. Ecco, oggi spazio per i festeggiamenti, abbiamo visto tanti abbracci con la squadra lì.
Sì, no, veramente sono molto entusiasti, che loro, sì, anch'io sono felice, però chi mi conosce sa che per me questo è un primo passo, è una vittoria sì, ma voglio dire ci aspetta un duro lavoro, quindi ci assumiamo una grossa responsabilità e i cittadini sanno che quando inizio una cosa la faccio con impegno e cercherò di dare il massimo per la città. Ecco, allora oggi un po' di festa e poi da domani subito al lavoro? Esatto, questo Federico, noi veramente io non ho mai smesso di lavorare quando ero consigliere di minoranza, non l'ho fatto neanche durante questa campagna elettorale e continuerò a farlo fin da domani mattina perché la responsabilità è alta rispetto, dobbiamo anche pianificare il rilancio della città di Vittorio Veneto e sicuramente lo faremo assieme anche alle opposizioni se ci sarà il loro consenso per la collaborazione. Ecco, allora, posto che dopo magari ci ritroveremo qui in studio sì, va bene, grazie Federico. In una situazione un po' più tranquilla, posso chiedervi, sì. Voi adesso vi sposterete verso il centro? In Piazza del Popolo, veniamo in Piazza del Popolo. Le nostre telecamere sono qui e permettetemi di fare le congratulazioni e i complimenti a Mirella Bagliana che ha vinto questa duplice sfida, insomma primo turno, e ci sono gli applausi anche qui in studio anche da parte di Marco Dus che è qui insieme a me. Grazie Marco, saluto Marco, grazie. Quindi, Marco. Ciao, complimenti a Mirella Bagliana, nuovo sindaco di Vittorio Veneto, ci ritroviamo dopo. Grazie Federico, a voi, grazie. Grazie mille, allora chiudiamo il collegamento con Mirella Bagliana e ringraziamo i colleghi, continuiamo a tenere le immagini però, allora esatto, andiamo o sui festeggiamenti, perfetto, bravissimo Mirko o Michele, non so chi sia dei due, nel frattempo ci ricolleghiamo sempre nella nostra multifinestra, ci ricolleghiamo anche con la postazione qui sotto che vedo affollata e vedo anche per la seconda volta in questa nostra maratona, in questo nostro pomeriggio, Gianluca Posocco. Eccoci qui, vai Alessandro. Allora per dovere di cavalleria ci rivolgiamo prima a Antonella Caldar che molto sportivamente aveva detto io vengo in ogni caso e è qui, ma onore anche a Gianluca che è qui. Allora Antonella, la sovraimpressione dice che il nuovo sindaco è Mirella Bagliana, non è ancora ufficiale come numeri, però pare proprio così. Te l'aspettavi? Me l'aspettavo, lo temevo, però alla fine io credo che il giudizio dei cittadini vada rispettato, quindi buon lavoro a Mirella che da oggi è anche la mia sindaca. Ecco. Brava, è anche la prima sindaca donna che magari poteva essere Antonella Caldardo, no? No, vabbè, quello è un altro tema, è già passato. Un altro titolo. Ascolta, commentavamo prima di andare in onda la bassa affluenza, che non è una cosa solo di Vittorio Veneto, però è una cosa che rattrista per chi come voi crede nella politica. Sì, ecco, questa è proprio la tristezza di oggi, perché io so che quando ci si mette in gioco si combatte, si lavora, uno vince, uno perde, quindi anche perdere lo mettiamo nelle possibilità. Ciò che veramente mi rattrista, ma mi rattrista tanto, è vedere il disinteresse e la disaffezione delle persone dall'amministrazione, perché per chi come noi, ma lo sa benissimo anche Mirella che da tanti anni partecipa, fa parte dei consigli comunali, lavora tantissimo, con grande amore, con grande, come posso dire, amore per la città, ma anche voglia di dare il proprio contributo alla città. Vedere poi che c'è questa disaffezione mi lascia veramente, mi fa far tante domande, perché non ha un senso, perché se uno vuole votare, ti vuole mandare via, lo fa, ma con un'affluenza importante. Se uno ti vuole tenere, lo fa, ma con un'affluenza importante. Alla fine è stata Mirella a vincere, e onore a lei, ma se avesse vinto anche Gianluca, avrebbero comunque vinto per una percentuale di cittadini bassissima. Quindi come fai a essere veramente rappresentativo di una percentuale così bassa della popolazione? Questo è un tema da valutare anche a livello locale, perché penso che sia molto riflesso della disaffezione della gente dalla politica, però a livello locale non te lo aspetti, perché pensi che chi fa parte di una città sia interessato ad avere i propri rappresentanti. Ascolta,
Poco fa da questi microfoni Giovanni Braido diceva che se fossimo andati uniti come centrodestra sarei io il sindaco di Vittorio Veneto. A parte il concetto della candidatura sua, ma secondo te col senno di poi questo fatto di aver spaccato il centrodestra adesso è dimostrato che ha prodotto, non dico che abbia prodotto, comunque ha favorito la vittoria del centrosinistra? Sai, tutto col senno di poi si può dire. Certamente oggi noi abbiamo una situazione per cui il centrodestra è spaccato, ma più che il centrodestra io direi che si sono spaccate proprio tipologie di persone. Io credo, come ha sempre detto Gianluca, che le nostre tre liste, io poi parlo per la mia in modo particolare, ma insomma ho vissuto anche con le altre due, sia fatte di persone molto serie, che hanno preso a cuore il compito che hanno scelto di darsi nella propria candidatura, e quindi queste saranno persone che rimarranno comunque al fianco mio, di Antonella Uliana, di Gianluca e di Tony Darè, che entreremo in Consiglio Comunale come minoranza. Quindi la vera differenza la fanno le persone, non la fanno i partiti. Quindi da questo punto di vista potreste essere d'accordo con Giovanni Braido quando ha detto che come l'Araba Fenice dopo l'incenerimento si può ripartire. Adesso avete detto si è spaccato il centrodestra, però col vostro gruppo di persone si può ripartire da lì. Allora, io parlo del nostro gruppo legato a Gianluca Posocco. In questo momento sinceramente non mi sento di spartire nulla né con Braido né con i suoi consiglieri, che oggi ai seggi ho visto fare commutta, provare ad avvicinare i consiglieri di sinistra, secondo me con grande imbarazzo dei consiglieri di sinistra, quasi a volersi vendicare di non ho ben capito che cosa. Per cui spero che questa acredine che si è creata da parte loro, perché io non ho proprio acredine nei confronti di nessuno, passi, e col tempo si vedrà come si comporteranno loro, perché noi come comportarci lo abbiamo molto chiaro. Ultima cosa, Antonella, ti ringrazio. Entri in Consiglio Comunale da più votata, forse anche 5 anni fa era la stessa cosa, e con che carico e con che entusiasmo entri con questo ruolo, ma in minoranza? Beh, certamente entro in Consiglio Comunale consapevole di essere la consigliera anziana, che ripeto per tutti non vuol dire la più vecchia. Sottolinealo, è giusto. Esatto, ma la più votata, e mi sento la responsabilità di tutti i voti che i cittadini e le cittadine hanno voluto darmi, quindi lavorerò per quanto mi riguarda, ma di sicuro anche con la nostra lista e con Gianluca, in modo costruttivo, perché ho un grande rispetto di Mirella Balliana e sono certa che lei lavorerà come può, bene. Quello che vedo, la difficoltà che posso vedere, ma lo vedremo nei prossimi giorni, è come quanto lei riuscirà ad essere indipendente e ad essere capace di lavorare bene, perché ovviamente ha attorno persone molto forti di un partito in modo particolare, perché il PD è chiaramente molto rappresentato all'interno della sua compagine. Non sono certo persone nuove, quindi spero per loro che siano capaci di portare il cambiamento di cui hanno tanto parlato. E l'altro problema che potrebbe avere Mirella, ma io spero che lei lo superi per il bene di tutti noi cittadini, è come tener fede a certe promesse molto azzardate che ha fatto in campagna elettorale. Quindi buon lavoro a lei, noi senza dubbio saremo presenti in una opposizione costruttiva, come è nel nostro stile, e poi vedremo di volta in volta cosa dire, come comportarsi. Come ti vedi all'opposizione con un sindaco donna? Beh, certamente io mi vedo bene in Consiglio Comunale, perché sapete bene che è una piazza che mi piace. Che ci sia un sindaco donna mi fa molto piacere, anche se ovviamente avrei preferito il giovane Gianluca Posocco. Comunque buon lavoro a Mirella, davvero. Grazie Antonella Caldarte. Adesso ringrazio anche Gianluca Posocco. Aspettate solo un attimo, andiamo un secondo con le immagini e con l'audio. Nel quartier generale di Mirella Balliana, in cui a parte dategli da bere, ma non so se abbiamo il microfono. Che ancora, ecco, forse tutti dobbiamo ancora realizzare. Intanto voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato dal primo all'ultimo. Abbiamo fatto un lavoro grandissimo. Questa vittoria è merito di tutti noi uniti assieme. E voglio dire, non è stata una cosa facile mettere assieme tantissime persone, però man mano che siamo andate avanti si sono avvicinate sempre più persone, quindi questo è il nostro motto, questo è il nostro impegno, continuare questo
questo movimento dal basso che deve crescere, c'è ancora margine di coinvolgimento di tantissime persone e questo sarà il nostro impegno. Dopodiché qua siamo tutti tra di noi, io ringrazio naturalmente, penso che c'è anche Tenda TV, anche gli altri che hanno partecipato alla campagna elettorale, voglio dire, anche gli altri candidati. Il momento elettorale è sempre un momento di democrazia, un momento importante. È stato fatto una campagna elettorale abbastanza tranquilla, ognuno ha fatto le sue proposte, eventualmente c'era questa necessità di cambio passo e i cittadini hanno premiato noi. Io continueremo adesso a lavorare fin da domani mattina, sapete che io faccio un po' di fatica a festeggiare perché l'impegno è grande, la responsabilità è grande, però voglio dire daremo il massimo e sono sicura che con quella squadra che abbiamo messo in piedi faremo un ottimo risultato. E con Mirella Bagliana che sorseggia acqua, immaginiamo, ci ricolleghiamo, vediamo di non perderci niente, ci ricolleghiamo con Alessandro, vai Alessandro. Sì, siete stati un po' crudeli perché vi avete fatto vedere a Gianluca Posocco i festeggiamenti di Mirella, ovviamente è una battuta anche perché lui è uno sportivo e quindi uno sportivo accetta le vittorie come accetta le sconfitte. Già Alessandro, devo dire che essersi presentato in studio infatti. alle 3:15, ovviamente sì, tutto l'onore. Tutto l'onore, ma anche di essere ancora qui di fianco a me con la sovrimpressione il nuovo sindaco Mirella Bagliana. Certo. Quindi bravo Gianluca, grazie. E ti faccio una domanda forse difficile. Cosa è stato? C'è un rimpianto, un errore, qualcosa che è stato fatto che poteva cambiare l'esito di questo, che comunque è una vittoria non di migliaia di voti? No, nessun rimpianto, io sono felicissimo. No, di la verità, non proprio felicissimo. No, mi dispiace per la mia squadra perché hanno corso veramente persone meravigliose che hanno corso tanto, siamo partiti tardissimo, però se oggi mi chiedeste rifaresti tutte le scelte io vi direi sì, le rifarei. E allora secondo te cos'è stato, perché non è stato colto il vostro messaggio, detto che è andata poca gente a votare, forse dovevate convincere di più di qualcuno ad andare a votare? Ma col senno di poi puoi dire tante cose. Poi l'idea di questo cambiamento tanto ripetuto da Mirella, che cambiamento non è perché torniamo alla giunta Tonon del 2014, ma questo la gente non l'ha visto, non l'ha capito, poi il 41% che è andato a votare, quindi pochissimi. Io penso che siamo arrivati ovunque, abbiamo trasmesso il nostro messaggio, poi la gente ha scelto. Certo, qualcuno poi dopo l'8 e il 9 di giugno ha preferito non votarci per altri motivi, e lo sappiamo, però insomma se mi chiedete cosa non rifaresti direi nulla. Abbiamo fatto il massimo, la squadra è eccezionale. Quello che mi auguro adesso è non perdere queste persone per strada, perché con questo qua c'è un gruppo da costruire, c'è l'esperienza e ci sono tanti giovani che possono lavorare per essere pronti fra 5 anni. Qualcuno troveremo il candidato sindaco fra 5 anni senz'altro. Beh, sei ancora giovane anche tu, voglio dire, non è detto per forza che deve essere un altro. Una volta basta, l'ha detto anche Marco Dus mi sembra, quindi no, l'importante è avere la squadra e essere pronti magari fra 5 anni, se Mirella non lavorerà bene, a prendere il posto. Comunque bisogna cominciare prima, subito bisogna cominciare a lavorare, non tra 5 anni. Ascolta, sono convinto che ti dispiaccia di più per la tua squadra che non per te, perché l'ho già provato anche in passato questa esperienza qua, il candidato in prima linea soffre per la squadra che ha corso per lui. Ma ti domando, ti dispiace di più per quello che è successo durante questa campagna elettorale, per queste cose del dopo 8-9, oppure ti fa lo stesso? Insomma, una sconfitta è uguale a un'altra sconfitta, poteva andare diversamente?
Ma poteva andare diversamente, no, mi dispiace per la squadra. Quello che è successo l'8 e 9, conoscendo i soggetti, lo sapevo che sarebbe successo, quindi ero già pronto. Per me già arrivare al ballottaggio dopo quel risultato di Lega e Fratelli d'Italia europei vuol dire che la gente ha guardato le persone e questo è un segno importante verso la persona. Poi quello che è successo, tutto quello che è successo dopo, l'avevo messo in preventivo, sapevo si sarebbe verificato, fatto sta che adesso comunque noi siamo all'opposizione, qualcun altro è sparito dalla città e spero che abbia la forza di rifare il gruppo, ricreare un gruppo, perché dispiace che movimenti politici importanti siano fuori da città come Vittorio Veneto, come Conegliano, eccetera. Quindi mi auguro che anche dall'altra parte venga proposto quel cambiamento di cui tanto hanno bisogno. Una cosa volevo dirti, collegandomi a quello che hai appena detto, che nel passaggio, nello stesso momento, nella stessa cabina, dalle europee alle comunali, la gente ha dimostrato di aver creduto nelle vostre idee, nella vostra squadra. Perché non è cresciuto questo movimento, se si può capire, perché non è cresciuto ancora in questi 15 giorni? Non mancava alla fine tanto. Io sono convinto, dopo andremo a vedere i voti in valore assoluto, secondo me alla fine i voti sono rimasti più o meno gli stessi per te e per Mirella. Sono rimasti più o meno gli stessi, non è cresciuto, è successo anche qualcosa nel frattempo. Sì, ma secondo me non ha spostato alla fine. No, però io so per certo che alcuni di quelli che sono rimasti fuori hanno votato per Mirella Bagliana, ma tanti, quindi ho la certezza. Ma sono scelte loro e legittime, e ognuno sceglie il sindaco che più aggrada. Quindi è calata l'affluenza, perché noi abbiamo gli stessi voti, è calata l'affluenza, non lo possiamo dire è di sinistra, è calata l'affluenza. Questo mi Ascolta Gianluca, hai fatto un mandato da consigliere di opposizione, un mandato da vice sindaco, adesso torni all'opposizione, dopo però una campagna elettorale da candidato sindaco, adesso è presto per chiedertelo, ma insomma come te li immagini in questi prossimi 5 anni? Ma a me un po' Anzi, ti interrompo, intanto che ci pensi alla risposta. Un pochino sollevato sei perché fare il sindaco? Allora, intanto adesso ho un casino di tempo libero che... andrei anche a lavorare. Sì, lavoro, ma il lavoro ne avevo 2 o 3, adesso ne ho solo uno, quindi mamma mia. E tornerò tra i miei monti, tra le mie corse, questo sì, la mia famiglia che ringrazio, che mi è stata tanto tanto vicino. E adesso essere come consigliere di opposizione vedrò... il prossimo sindaco è fortunato perché ci avrà tante opere già in piedi, tanti soldini e quindi credo non sarà così difficile come i primi 5 anni, Covid, debiti eccetera eccetera, ma probabilmente io penso che chi andrà adesso a governare magari riconoscerà un attimo quello che in questi 5 anni sotto traccia, tra 1000 problemi nel silenzio, è stato fatto, perché problemi ne abbiamo risolti tanti. Il nuovo sindaco, che poi appunto capiremo se è una sindaca o un sindaco, ancora non si sa come vuole farsi chiamare. Alessandro, scusa un attimo. L'ultima domanda, dopo vi lascio. Troverà una opposizione agguerrita e cattiva o collaborativa? Anche se adesso è facile rispondere. Ma no, ma dai, cattivi non lo siamo di carattere, siamo persone intelligenti, costruttive, propositive. Essere cattivo lo sei solo se vedi che le robe non vanno. Quando le robe vanno di sicuro non fai... siamo qui per lavorare per il bene della città, non per fare casini per niente, ecco. Grazie a Gianluca, ti fa molto onore tutto quello che hai detto, essere qua, e anche Antonella Caldato. Ecco Alessandro, allora ringrazio appunto tutti gli ospiti, ho visto anche altri membri della squadra lì dietro, ma immagino che insomma magari non ci sia grossa voglia di parlare perché un po' di delusione c'è. Allora vi do un attimo di ragguaglio sulla situazione. Abbiamo le nostre telecamere che stanno seguendo Mirella Bagliana, che ecco qua, fermi, eccola qui, apriamo anche l'audio, vediamo se riusciamo. Quindi la Mirella Bagliana salirà in bici e arriverà
qui in Piazza del Popolo. Allora io chiedo a Francesca Astori di prepararsi, perché abbiamo le nostre unità mobili, diciamo, che stanno seguendo appunto Mirella. Adesso dovremmo capire se riescono, siccome stiamo parlando di maratona, vediamo se Mirko e Michele riescono a piedi a a seguire Mirella. Corretele dietro, ma noi abbiamo anche vediamo se, ecco qua, perfetto, da un'altra angolazione, perfetto, ecco, evitiamo che la neo sindaca, ok, noi avremo poi anche un'altra inquadratura e dovremo riuscire a catturare insomma l'arrivo in bici. Allora nel frattempo tornerei un attimo da Marco Dus. Allora Marco, questa immagine di Mirella Bagliana con la bici è un po' singolare, intanto iconica. E l'abbraccio con Graziano Carnelos che abbiamo sentito ai nostri microfoni pochi minuti fa qui sotto da Alessandro Toffoli. Dicevo, insomma, un arrivo in Piazza del Popolo in bici non l'abbiamo mai visto, però ecco, vediamo Mirella che saluta. Speriamo che vada piano e che quindi ci dia la possibilità di seguire questa immagine che è senza dubbio singolare. Speriamo che non accadano anche incidenti nel frattempo, perché sarebbe, insomma, ciclabile. Ecco, ci sarebbe la pista ciclabile, Marco Dus, ma in senso contrario. Si può usare quando ce n'è solo una. Si può, okay. Ecco. No, lo dico da ciclista perché tante volte sono stato ripreso sul tema, ecco. E quindi però è un'immagine molto bella, visto che Mirella ora avrà da pedalare in abbondanza, perché insomma, come ha giustamente ricordato lei, le cose da farsi ora sono innumerevoli e le promesse sono state, secondo me, concrete, nel senso che non abbiamo promesso mari e monti, però torno a dire, ci sono effettivamente molte cose che l'amministrazione uscente ha lasciato e di cui ci si dovrà occupare anche con una certa urgenza e responsabilità, insomma. Però devo dire è una bellissima immagine. E vediamo che ovviamente prima avevamo l'immagine della soggettiva, diciamo, di Mirella Bagliana, ma vediamo che c'è proprio tutta la squadra che si sta spostando quasi con un'invasione di via Galileo Galilei, e noi, sperando che non decidano di arrivare in Viale della Vittoria da un'altra parte, intanto chiedo a, non so se sia appunto Mirko, no, perché abbiamo un'altra immagine ancora, quindi cerchiamo esattamente quella giusta, che è questa, ok, perché appunto abbiamo questi festeggiamenti, abbiamo perso, credo, Mirella, che probabilmente ha dato un paio di pedalate e quindi il nuovo sindaco di Vittorio Veneto è uscito dalle nostre inquadrature, ma se tutto va bene dovremmo riuscire poi a vederla da questa... ecco, vedete giù in fondo, ecco, vedete l'arrivo di alcune magliette turchese, il colore che ha contraddistinto la campagna elettorale di Mirella Bagliana, che ha avuto tra appunto i momenti, ecco qui, vediamo Roberto Silvestrini di Oggi Treviso che sta facendo un'intervista proprio in bici, ecco, del sindaco neoeletto Mirella Bagliana, e appunto dall'altra nostra immagine che ci arriva proprio qui, vedete a mo' di processione l'arrivo lì in fondo della squadra appunto di Mirella Bagliana, che farà il suo arrivo
qui in Piazza del Popolo, e poi avremo modo di vedere, immagino, la festa, anche qui l'ideale ascesa, diciamo, sui gradini del municipio. Allora, mentre Mirella Bagliana è ferma con Roberto Silvestrini di Oggi Treviso, io passerei la parola ad Alessandro Toffoli, che è con un ospite, e poi pronti ad interrompervi quando arriverà Mirella Bagliana. Certo, faremo presto. Ringrazio Stefano Trubian, che qui gli fa onore essere qui. Allora, Stefano, si commentava prima, è un risultato che forse era prevedibile, che è frutto di errori del centrodestra del passato. Beh, se effettivamente ha vinto il centrosinistra, qualche errore sicuramente c'è stato. Io non ne faccio mistero, lo ritengo un suicidio politico. Era qualcosa, non dico di ampiamente prevedibile, ma di sicuramente possibile. Si è verificato quando ti rompi, l'elettorato lo percepisce. Quello che mi fa specie, lo dico con estrema franchezza, è quello che ho sempre detto all'interno del centrodestra, che comunque è l'area di riferimento. Non è neanche tanto ciò che ha fatto l'onorevole D'Arè, che evidentemente si era visto costretto ad alcune situazioni politiche, lui la politica la sa ben fare, quanto piuttosto chi ha deciso di seguirlo lasciando il partito e di fatto suicidando un centrodestra unito che avrebbe, secondo me, vinto al primo turno, non dico agevolmente, ma con buone probabilità di farlo. Questo resta per me un dato incomprensibile, poco tollerabile. È servito al partito per fare chiarezza, perché poi all'interno ci siamo sicuramente ricompattati, ripartiremo ovviamente con le indicazioni delle segreterie provinciali, delle segreterie regionali, con quell'idea che siamo fermamente all'interno di un'area di riferimento che è quella del centrodestra. Si tratta di riprendere, ovviamente in bocca al lupo a Mirella Bagliana, primo sindaco donna di Vittorio, un buon esperimento. Credo che si tratterà di valutare sul campo, al di là delle idee politiche che evidentemente sono difformi. Ascolta Stefano, tra un anno ci sono le regionali, tu mi hai appena detto che il centrodestra comunque si è ricompattato. Secondo te si riuscirà, dopo le scorie di questa campagna elettorale e soprattutto dopo questo risultato, a compattare le fila? Allora, io ho detto che il partito si è ricompattato, il centrodestra ovviamente sono questioni sovracomunali che peraltro non competono al sottoscritto. Ho la mia idea personale di un'area che dovrebbe correre insieme, sono scelte che faranno le segreterie. Per quanto mi riguarda, credo che sicuramente la Lega non mollerà l'osso della presidenza del Veneto, perché è un dato che ci identifica e che credo anche sia ampiamente meritato nei fatti. Grazie a Stefano Trubian, grazie di essere stato qui tra noi, e nel frattempo vediamo ancora le immagini, Federico, della maratona, quella fisica, verso il centro città da parte del gruppo della nuova sindaca o sindaco Mirella Bagliana. Esattamente, allora stavamo coordinando un po' le nostre immagini, perdonateci se appunto le immagini non sono proprio il massimo, ma abbiamo i nostri inviati che stanno cercando di tener testa alla pedalata di Mirella Bagliana, che per carità non è una pedalata velocissima, ma insomma ecco qua, vediamo gli abbracci. Proviamo ad andare anche con l'audio dei nostri... Ecco qui, quindi vediamo questa salita tutto in presa diretta, ecco, e vediamo appunto Mirella che in sella alla sua bici attorniata dai suoi sostenitori, sta per fare il suo ingresso in Piazza del Popolo. Per il momento è in Viale della Vittoria, sta percorrendo il marciapiede. Ecco, chiedo al ciclista Marco Dus se in questo caso forse non stiamo andando incontro a una contravvenzione da parte... No, non so, qua bisognerebbe chiedere alla polizia locale. Ecco. Cioè, ci sarà sicuramente da lavorare sulle piste ciclabili. Ecco, ok. E quindi chiedo alla
appunto appena riusciamo ad avere anche le altre immagini. Ok, continuiamo, andiamo pure con l'audio. Allora qui abbiamo un veggente che oltre a appunto, adesso lasciamo un attimo, che stiamo perdendo, abbiamo troppi segnali per le mani e forse così tra un po' inizieremo ad avere anche delle immagini magari un po' più stabili. Ok, continuano i festeggiamenti nel frattempo. Ecco, perdonateci appunto se le immagini non sono perfette, ma non era previsto, diciamo, questo arrivo così in bici da parte appunto, del neo sindaco di Vittorio Veneto Mirella Bagliana. Si sta avvicinando al municipio. Nel frattempo comunicazioni di servizio anche per Francesca, le chiedo di portarsi in una posizione di miglior ricezione e quindi continuiamo e di andare anche in registrazione, ecco, così diamo tutte le immagini, le informazioni in diretta, continuiamo a sentire i festeggiamenti. Continuiamo a sentire i festeggiamenti da parte, gli abbracci, esatto, perfetto. Vedremo quindi una Mirella Bagliana che farà il suo ingresso in Piazza del Popolo. Guardate la folla che si è radunata e tra poco avremo anche le immagini. Ok, ecco qui, quindi Mirella Bagliana che saluta appunto. Andiamo anche con l'audio, abbiamo anche ovviamente, c'è da dire che gli occhi anche delle telecamere erano ben puntati sulla sfida di Vittorio Veneto e vediamo adesso appunto Mirella Bagliana al microfono della TGR, della RAI. Allora l'abbiamo già sentita più volte, quindi non andiamo a proporvi l'audio, ma appunto dicevo l'attenzione da parte dei media sia regionali sia quelli anche
al di là dei confini appunto della regione erano puntati su Vittorio Veneto, perché soprattutto anche nel primo turno c'era stata questo scontro interno alla Lega, di cui vi abbiamo anche già parlato più volte nel corso di questa maratona per il ballottaggio, che ha tenuto alta l'attenzione. Allora io andrei con torniamo qui, eccoci qua, torniamo in studio, ma pronti a girare subito la linea ad Alessandro Toffoli per un commento e sempre pronti ad interrompervi con le immagini che ci arrivano dalla piazza. Eccomi, allora mi senti Federico? Sì. Ecco, allora intanto che vediamo le immagini della piazza, ho qui di fianco a me Roberto Bizza, al quale chiedo una battuta, poi c'è anche il segretario del PD provinciale Giovanni Zorzi, spero che non scappi. Allora Roberto, un risultato che qualcuno dice che era prevedibile, tu cosa ne pensi? Bah, io credo che il dato che mi aspettavo di vedere era una riduzione tra il ballottaggio delle persone. Quello che secondo me, al di là di chi abbia vinto, perché comunque sono i cittadini che decidono, quello che dispiace è vedere che ci sia un'affluenza sempre più bassa, quindi qualcosa vuol dire che non funziona. Se al primo turno giustamente avevo detto che comunque le persone hanno scelto in base alla persona a livello locale, tant'è che lo ricordiamo, abbiamo visto che diciamo la scorsa volta Fratelli d'Italia del 32,7%, indica che comunque in questo caso hanno scelto la persona, hanno votato la persona. Sicuramente un calo così tra il primo e il secondo turno neanche io pensavo ci fosse, però giustamente gli elettori hanno scelto, è giusto così e ben venga, insomma, ecco, quindi un augurio alla neoeletta sindaco e di buona fortuna, giustamente, perché adesso è il sindaco di tutti. Chi abbia votato solo una parte, e siccome c'è sempre il buon Fulvio Fioretti dietro le quinte, aveva detto che chi non partecipa ha torto, quindi chi non ha partecipato adesso ha torto, e quindi ben venga, è stata eletta, è giusto così, insomma. Bene, grazie a Roberto Bizz. Invito Giovanni Zorzi, segretario del PD provinciale. Allora Giovanni, grazie di essere qui a Vittorio. È ripartito prima di sapere il risultato o sei corso su ai primi voti? No, abbiamo assistito all'evoluzione dello spoglio e chiaramente insomma era un appuntamento talmente importante che necessitava insomma la presenza della segreteria provinciale qui, perché insomma riconquistiamo una città importante per la provincia di Treviso dopo una splendida campagna elettorale, direi un risultato più che meritato visto lo sforzo che hanno messo in campo Mirella e tutta la sua squadra, compreso ovviamente i nostri del Partito Democratico. E il PD alle europee ha ottenuto un risultato molto importante che è un po' calato alle comunali per via delle liste ovviamente di affiancamento a Mirella. Si può dire che il PD di Vittorio Veneto riparte dalle europee 2024? Io direi che il PD riparte da questo turno elettorale, sia le europee che le amministrative hanno dimostrato che il Partito Democratico c'è, anche in una provincia, un territorio difficile per noi da sempre, l'abbiamo dimostrato, lo stiamo dimostrando adesso a Vittorio Veneto, ma anche in altri comuni dove siamo riusciti insomma ad affermarci. Abbiamo vissuto questa campagna elettorale sia sul fronte delle europee che delle amministrative un po' guardando quello che stava succedendo dall'altra parte, no? Le divisioni, le spaccature. In realtà noi abbiamo lavorato con grande serenità e serietà e i risultati insomma si vedono, sia nel risultato delle europee dove il Partito Democratico si è dimostrato in crescita in tutti i grandi comuni della provincia, sia per le amministrative, e il risultato di oggi è un coronamento di un bellissimo percorso. Adesso siete il partito, diciamo l'unico partito strutturato nella coalizione che ha sostenuto Mirella Bagliana, sarà un ruolo importante per guidare un'amministrazione con un proprio sindaco. Ma io credo che chiaramente il Partito Democratico avrà una grande responsabilità ed è quella appunto di riuscire a fare in modo che l'amministrazione bagliana possa fare veramente il meglio, anzi il massimo per i vittoriesi. Veniamo anche insomma da esperienze di amministrazione, quindi non sappiamo insomma le difficoltà anche di amministrare una città come Vittorio Veneto. Abbiamo anche altri sindaci qui in zona che saranno senz'altro a disposizione per dare una mano a Mirella, pensiamo al neoeletto sindaco di Fregona Giacomo De Luca, alla sindaca di Cappella Maggiore Maria Rosa Barazza, insomma vogliamo fare insomma il meglio anche utilizzando tutte le risorse che il Partito Democratico, una forza appunto come ha detto lei strutturata, organizzata, può dare proprio perché l'amministrazione bagliana per questi 5 anni faccia il massimo.
Scusa Alessandro, ringraziamo, scusa, ecco sì, Alessandro, stavo ringraziando Giovanni Zorzi, vai. Torniamo da Mirella Bagliana, se la sentiamo. Ho visto un microfono, ma... Sono presa l'impegno, sono cosciente di poter andare avanti e farlo. Tra l'altro ho attorno a me una grossa squadra e tantissime persone che ci sostengono, quindi insomma saremo in tanti a governare la città. E da domani mattina quindi in municipio? Sì, adesso ancora non so di preciso le procedure, sì, domani mattina saliremo in municipio, aspetteremo il decreto e poi insomma prenderemo subito l'avvio ai lavori. Ecco. Avete visto? L'amministrazione è stata fare questo percorso fino a qua e ricevere questo mazzo di fiori. Allora, il percorso è stato bello come sempre, io mi muovo da sempre in città, il contatto con le persone è la prima cosa, e il contatto con i cittadini è quello che forse ci ha portato fin qua. Di ricevere il mazzo di fiori è simbolico perché insomma è un riconoscimento che hanno fatto alla mia persona, ma io con tanta riconoscenza riconosco anche il lavoro fatto da tutta la coalizione. Ecco. Pensa di andare a incontrare questo? Sì, adesso mi aveva chiamato, adesso a breve lo richiamerò. Sicuramente sì, la nostra idea è quella di collaborare insomma anche con le minoranze, con l'opposizione, per quello che dovrà essere il progetto di rilancio della città, ecco, sicuramente. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ecco, abbiamo sentito ancora una volta e stiamo vedendo Mirella Bagliana con il mazzo di fiori che le è stato consegnato da Giulio De Antoni adesso attendiamo ovviamente di recuperare il segnale. Ecco qui, immaginate quanti colleghi, ovviamente quante troupe televisive in questo momento si stanno contendendo Mirella Bagliana. Tra l'altro abbiamo visto Claudia Borsoi che intervistava, credo per il Gazzettino, la neoeletta sindaca di Vittorio Veneto Mirella Bagliana. Continuiamo a sentire, ecco qui allora ha lasciato la bici, ecco direi non una bici propriamente da corsa, mi è parso di intravedere il saluto con alcuni degli ospiti del piccolo rifugio, una bella immagine questa e sappiamo che nei giorni precedenti al voto i vari candidati erano andati al piccolo rifugio, una nota realtà che ha ovviamente al suo interno persone con disabilità e quindi i vari candidati erano andati proprio a conoscerli e a così illustrare i loro programmi. Allora passo la parola a Marco Dus così per commentare queste immagini, tra un po' lo libereremo anche magari con uno scatto di così clemenza. Allora come commenta Marco Dus queste immagini? Beh, sono delle immagini che ovviamente mi riempiono di gioia perché vengono da un percorso molto lungo e alle volte anche complesso che abbiamo messo in campo in questi mesi e che però ha dato i suoi frutti e che ha portato al risultato straordinario di avere la prima sindaca donna della città di Vittorio Veneto e credo sia comunque un evento storico importante. Ora dobbiamo, come ha detto giustamente Mirella, rimboccarci le maniche, iniziare a pedalare e ricambiare la fiducia che i cittadini ci hanno dato.
È stata una campagna elettorale molto partecipata, come non ne vedevo da tempo, e devo dire che questo fa anche ben sperare per la squadra, che è unita, eterogenea, fatta da persone che hanno una lunga esperienza politica, altre invece sono più neofite, ma comunque portano dalla loro esperienze personali e lavorative importanti, per cui credo che insomma potremo fare molto bene questa città. Vediamo, intanto grazie sempre a Marco Dus, continuiamo a vedere le immagini di Mirella Bagliana, che è a pochi metri dalla nostra postazione esterna, che è attorniata dai cronisti. E allora Alessandro, vedo che hai degli ospiti, però ti chiederei se possono pazientare un po'. Io ti chiederei di uscire da Francesca, ok? E magari vediamo di fare anche qualche contributo, raccogliere qualche voce. Intanto chiedo agli altri inviati di continuare a produrci le immagini, che così documentiamo minuto per minuto la salita a questo punto. Adesso dobbiamo anche vedere, siamo curiosi, perché noi abbiamo questa immagine, ok, dall'alto della scalinata del municipio, in cui però prima si era parlato di un matrimonio, quindi secondo me abbiamo questa sovrapposizione di eventi che potrebbe creare, ecco, tra l'altro, ecco, mentre abbiamo appunto Mirella Bagliana così, ecco, da questa immagine dall'alto credo che questa sia la sposa, quindi felicitazioni anche. Facciamo la diretta anche del matrimonio. Ecco, quindi continuiamo a proporvi le immagini dai nostri inviati. Vediamo quando Alessandro ci può sentire, e quindi tra poco dovremmo avere anche la possibilità. Intanto continuano gli abbracci e continua anche la folla attorno a Mirella Bagliana. Tra poco dovremmo avere appunto Alessandro, che potrà farci una sorta di cronaca in diretta appunto di quello che sta per succedere, che noi intanto continuiamo a documentarvi con tutte le troupe della Tenda TV, e quindi il plauso in questo momento va a tutto il comparto tecnico. Alessandro, se mi senti e se hai il microfono qua, sì, di Francesca in mano, puoi commentarci queste immagini? Sì, ci sono, mi senti? Sì, certo. Ecco, allora come vedete Mirella sta stringendo mani, adesso la avvicineremo, è qui con Marta De Nardi, che è la più giovane eletta in Consiglio Comunale. Per la verità abbiamo notato che nel primo turno i primi 9 votati erano consiglieri uscenti, e Marta De Nardi invece era la prima non eletta. Intanto Mirella, scusa, adesso lasciamo pure appunto. Allora la vedi adesso Marta De Nardi. Allora, eccola qui, vai. Prima esperienza di candidatura, ovviamente vista la tua età, sei la prima, la più votata dei non consiglieri uscenti. Intanto, se te l'aspettavi, adesso cosa ti aspetta questa esperienza con Mirella da sindaco? Allora, buon pomeriggio a tutti i telespettatori, scusatemi, sono molto emozionata. Allora, l'entusiasmo, diciamo, è stato caratteristico di tutta la nostra campagna elettorale, e in questo momento è veramente a livelli esponenziali. Comunque sì, sono veramente contentissima, sicuramente non mi aspettavo la prima esperienza di riuscire a ottenere un successo personale così grande, ma sono veramente contenta, dopo aver saputo che sarei stata comunque consigliera, adesso di poter dire che sono consigliera di maggioranza nella giunta Bagliana. Ascolta, secondo te i giovani mediamente sono andati a votare, a parte i voti che probabilmente hai preso tu, ma i giovani oggi a Vittorio votano?
Perché c'è stato solo il 40% dei vittoriesi che hanno votato a questo secondo turno. Io sono convinta che comunque molti giovani, magari anche per il coinvolgimento di ventenni come me, come Michele, come Andrea, come Pietro, come Elisa, insomma Lorenzo, siano andati a votare anche per noi. Quindi hanno detto: cavolo, se voi vi siete messi in gioco per la città, perché io non posso andare a votare? Cioè, credo veramente che il cambiamento sia possibile ora, ed è stato infatti evidente questo, quindi secondo me sì, sono andati a votare, almeno per gli amici. Almeno per votare te. Sì, no, oddio, non so. Mirella Bagliana sì, sicuro. Va bene, grazie a Marta De Nardi, complimenti. Adesso vediamo se riusciamo a avvicinare Mirella. Allora Mirella, ormai hai fatto tante dichiarazioni, forse non pensavi di farne così tante in fila. Ti rendi conto che sei la prima donna sindaco della storia di Vittorio Veneto? Sì, mi rendo conto, essendo donna, e anche se io non ho mai voluto evidenziare questo aspetto femminile, però perché ho sempre fatto politica fin da 18 anni, è sempre stata per me una passione, un impegno pubblico, e comunque sì, forse le donne, e ho scoperto soprattutto in questo frangente di campagna elettorale, hanno una forza in più e un'empatia in più, e quindi forse anche questo ha premiato. Ascolta, ci chiedevamo prima se ti farei chiamare sindaco o sindaca. No, io lascio libertà ai cittadini, nel senso che insomma chiamatemi come preferite, nel senso che la lingua italiana è una lingua in evoluzione, quindi ogni cittadino ha il diritto di chiamarmi come vuole. Ecco. E la vista del municipio, tu che lo hai già frequentato, adesso che ne avrai le chiavi, che impressione ti fa? Allora, chi mi conosce sa che mi assumo tantissima responsabilità in questo, infatti io sto festeggiando ma con un senso anche di responsabilità, nel senso ti comunico che è l'ultima notte che dormi da non sindaco, perché questa sera ancora mi atto sindaco. Sì, esatto, ma io sinceramente la vivo in modo positivo, però con tanta responsabilità, quindi voglio dire, i 5 anni che ci aspetteranno non saranno 5 anni facili, c'è da fare tantissimo, c'è da lavorare, e cercheremo la collaborazione di tutti in quello che sarà poi la programmazione per il futuro della città di Vittorio Veneto e il rilancio anche. Ascolta, l'opposizione, delle persone che ho incontrato ti hanno tutti fatto i complimenti, hanno tutti apprezzato il tuo tono, diciamo, in questa campagna elettorale. Hanno detto, buttando là un po' il sasso della polemica, che non sarà facile tenere insieme tutta la coalizione. No, io su questo, intanto ringrazio e saluto tutti i candidati della campagna elettorale, che è stata una campagna elettorale molto attiva e partecipata, e io di questo non sono assolutamente d'accordo, anzi la nostra forza è proprio nella partecipazione. La coalizione è molto ampia, abbiamo molto movimento dalla base, e anzi abbiamo intenzione di aumentarlo, quindi se i cittadini saranno partecipi delle scelte amministrative e politiche, saremo ancora più forti rispetto a questo. Ascolta, adesso tutti i giornalisti forse te l'hanno già fatta la domanda, i primi 100 giorni, le solite balle. Io non ti chiedo i primi 100 giorni, ti chiedo il primo provvedimento che vorresti fare. Sicuramente sarà quello di continuare, insomma, i lavori che sono iniziati, e quindi dobbiamo riportare un po' la sistemazione della città, riportare il decoro in città. Dopodiché c'è la questione degli uffici, quindi il potenziamento degli uffici e rimettere in moto la macchina burocratica, che non è una cosa semplice, ma quello sarà il primo passo. Ultima cosa, te l'hanno già chiesto probabilmente, solo il 40% dei vittoriesi è andato a votare. Sì, questa questione della partecipazione è un nostro cruccio, nel senso che noi siamo forti della volontà di riportare le persone a prendersi cura della propria città. Siamo convinti che i cittadini di Vittorio Veneto abbiano la volontà di seguire la propria città, di partecipare, però bisogna mettere anche in atto dei processi partecipativi, cioè è l'amministrazione che deve andare verso i cittadini e non viceversa, ecco, questo. Benissimo, grazie e buona nottata, perché da domani si fa sul serio. Grazie tante, grazie. Bene, queste erano le parole di Mirella Bagliana, nuovo sindaco. Allora ci ha detto che si può scegliere, allora io la chiamo sindaco, mi sembra che l'italiano richiami anche noi in grafica abbiamo scritto il nuovo sindaco è Mirella Bagliana. Benissimo. Ecco. Federico. C'è i tuoi fan personali. Qua, il mio Mentana vittoriese è fantastico. No, Mentana noi ci fa un baffo. Ascolta. È un livello
100 volte sopra. Sì. Bravo Federico, complimenti. Tienilo lì, intervistalo, lui non mi sente, ma intervistalo. Ecco, non lo senti, ma Federico dice di intervistarti. Allora hai fatto anche tu una campagna elettorale, la campagna elettorale è andata bene. E l'unica pecca, se vogliamo, è che avete, nonostante questa grande campagna elettorale, avete portato poca gente a votare. Più degli altri, avete vinto, però. Sì, questo diciamo che è da giovane impegnato in politica, cosa si può fare per portare più gente a votare? Da giovane dobbiamo far vedere cos'è la politica, dobbiamo far vedere come funziona un'amministrazione, dobbiamo coinvolgere i giovani anche con i social, perché noi dobbiamo sapere come funziona una macchina del comune, ma in generale come funziona tutto ciò che viene amministrato da una regione, provincia, Stato, quindi dobbiamo, tra virgolette, aprire le porte e far vedere anche ai giovani cosa fa un sindaco, cosa fanno gli assessori, cosa fanno i consiglieri e cosa facciamo sul territorio. Se la gente non vede cosa, tra virgolette, un'amministrazione fa, diciamo che non viene coinvolta nel nostro comune. Ascolta, e i giovani? Ai giovani bisogna lavorare, perché c'è tanto disinteresse a livello della politica. È un peccato, però come dicevo in un confronto c'è tanta incoerenza a livello di politica, a livello nazionale, quindi questa incoerenza la paghiamo anche sulle piccole realtà. Bisogna creare persone che sappiano essere coerenti, a partire anche da un comune e andando in su. Grazie ragazzi, ottimo lavoro, grazie. Grazie a Lorenzo Errante. Adesso volevo andare a vedere, intanto mi piacerebbe vedere quando il sindaco Miatto esatto. Seguiamo, andiamo i complimenti a Mirella. Non so se riusciamo con le immagini, eccoci qui, abbiamo anche ecco, vai Alessandro, se riesci anche. Adesso vediamo, non vedo più Mirella. Ok, ce l'abbiamo, sta per avvicinarsi. Ecco che sta arrivando Mirella col sindaco uscente. Ecco, abbiamo visto l'abbraccio sincero tra il sindaco in carica ancora per questa sera, Antonio Miatto, e la sindaco che da domani mattina farà il giuramento e quindi sarà la nuova sindaco di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana. Sì, devo dire particolare questa immagine, perché insomma abbiamo detto, intanto vediamo anche. Andiamo col microfono sulla domanda di Claudia Borsoi, tanto giochiamo in casa. Felicitazioni e complimenti intanto, perché hanno lavorato, abbiamo visto che hanno lavorato, tutti animati le più buone intenzioni. Adesso ho detto una cosina che non posso ripetere e gli faccio tanti auguri, i problemi sono tanti, lei li conosce bene, si fa quello che si può. Non ti auguro di fare la prossima campagna elettorale dove chi invece di ricordare le cose fatte ti ricorderanno quelle non fatte, perché non è mai bello. Ma comunque bravi, complimenti, auguri alla città, è nelle tue mani. E si sente dal punto di vista umano di dare un consiglio a Mirella Bagliana, neosindaca? Di cercare un po' di affiancamento, perché sono tanti i temi ancora aperti. Queste parole ti hanno rasserenato? No, sì, io insomma ho seguito da vicino tutto il percorso di Antonio Miatto e voglio dire, lo ringrazio anche per il lavoro che ha fatto in questi 5 anni, è il sindaco uscente e quindi va la riconoscenza di quello che è riuscito a portare avanti assolutamente a livello istituzionale. Noi saremo comunque aperti alla collaborazione, a continuare una collaborazione e quindi c'è bisogno dell'aiuto di tutti per impostare quello che dovrà essere il rilancio della città. Ecco, sì. Sindaco, ci sarà un passaggio di consegne formale? Certamente sì. Perché non è scontato. Presumibile domani e dopo per i soldi in cassa, che sarà un secondo passaggio. Grazie Sindaco. Giulio. Abbiamo qui con noi, se adesso ci inquadrano, Giulio De Antoni. È apparso poco in questa campagna elettorale dietro le telecamere, ma è stato l'ombra di Mirella Bagliana per tutto questo periodo. Possiamo dire che è stato il regista di questa candidatura. Adesso a parte i titoli,
il risultato vi ha premiato e adesso si passa dalla gioia alla responsabilità. Esatto. Dunque, ho lavorato tantissimo in questi mesi per accompagnare Mirella su questo percorso che è iniziato quasi un anno fa, per la verità. Ecco. È stato un lavoro importante, Mirella se l'è cavata subito, ha dimostrato di essere la persona giusta per la nostra città e quindi è stato facile affiancarla ed aiutarla in tutte le cose che c'erano da fare. I problemi da affrontare sicuramente sono tanti e noi pensiamo di affrontare con calma, facendoci aiutare il più possibile, anche cercando di capire i motivi per cui la passata amministrazione ha preso delle decisioni, quindi cercare di trovare un consenso anche da parte loro per capire bene come sono successe tutte queste cose e che cosa c'è di nuovo da fare di importante. Quindi ci saranno tanti dossier da esaminare, da guardare con calma. Lei sappiamo che è esperto nell'esaminare i dossier. Sì, tutta la mia vita l'ho fatta nell'ente pubblico e quindi so cosa vuol dire gestire l'ente pubblico e quindi cercherò di riportare tutta la mia esperienza di tanti anni di lavoro anche in questa amministrazione sicuramente. Giulio, all'inizio della campagna elettorale c'era chi diceva che Giulio D'Antoni doveva essere il candidato sindaco del centro-sinistra. Giulio D'Antoni ha detto largo ai giovani, dopo è stato il traino di Mirella Bagliana, adesso che è sindaco possiamo vedere Giulio D'Antoni con un ruolo importante in questa nuova amministrazione. Adesso aspetti che intanto vediamo se ci segue, vediamo la candidata sindaco, ormai sindaco che sale le scale del municipio. Questo è il classico momento favorito anche questo è pure il prosecco che ci fa la doccia. Eravamo rimasti con una domanda per Giulio. Intanto vedete continuiamo con sulle queste scalinate immagini. innaffiata. Sì. Adesso andremo su a fare le immagini dall'alto. No, ce le abbiamo già. Ecco Sergio Canale. La doccia di Mirella. Era meglio berlo, ecco. Sergio. Ci dicevano di inquadrare anche la parte della piazza visto che c'è molta gente. Ce l'abbiamo già. Benissimo. Adesso speriamo di evitare la doccia, cosa dici? Certo, però sono belle queste immagini, adesso è normale che ci sia un momento di distensione dopo una lunga campagna elettorale, che poi ha trovato il suo prolungamento nel secondo turno e quindi vediamo il capo clac è sicuramente Graziano Carnelos che non si sta risparmiando in questo ruolo di suggeritore, di acclamatore di applausi e devo dire che la piazza risponde. Piazza che si sta riempiendo minuto dopo minuto, giusto? Certo, sì. Adesso ti dirò che ci sono ancora le macchine del matrimonio, non si sa gli sposi che fine abbiano fatto, se sono lì a battere le mani oppure no, o forse hanno cambiato idea, chi lo sa. Teniamo pure queste immagini, intanto lo stiamo vedendo appunto da diverse angolazioni la festa. Infatti vedo i vari nostri reporter. Cosa sta dicendo Graziano Carnelos? Vedete, se ci pensate, i sogni, quando ci si sveglia, possono diventare realtà oppure incubi. Ci abbiamo pensato tutti, perché la certezza... diciamo il concetto del sogno, del dream, lo aveva già espresso ai nostri microfoni. Lascialo. Galvanizzato dal risultato. No, continua col microfono, vai. Vogliono sentire Carnelos, aspetta che non facciamo cadere il sindaco. E sapete qual è stato il segreto di questo sogno? Che in questo sogno non c'erano protagonisti, c'eravamo tutti uguali, tutti abbiamo dato quei pochi o tanti talenti che ciascuno di noi ha e tutti noi abbiamo questi talenti e li abbiamo messi a disposizione
della collettività. La collettività ci ha creduto, grazie Mirella, grazie ai cittadini di Vittorio Veneto, grazie a quei monti che ci circondano, che sono pieni di cippi di chi è morto, perché noi potessimo vivere liberi. Noi l'abbiamo sempre avuto come nostra stella polare e oggi, guardate, hanno preso la nuvola più alta, sono lassù, ci guardano e ci applaudono anche loro, e per chi crede ci mandano una grossa benedizione e un grande grazie, grazie e grazie. Bene, abbiamo sentito anche il comizio post-elettorale. Adesso volevo andare a beccare, se mi consenti, il segretario del PD. Braido, Seguimi Francesca. Volevo fare anche 2 battute con Fabio Denardi. Fabio Braido, scusa. Fabio Denardi era un altro. Sì, era un altro che era il candidato. Di vedere un'altra parte. Sì, sì. Era il fumo del vino che non ho ancora assaggiato. Allora Fabio, un risultato importante. Avresti scommesso €1 stamattina? Questa mattina sì, lo dico francamente, questa mattina sì. L'avevo detto. Avevate sensazioni buone? Io avevo sensazioni molto positive, in particolare una volta quando c'è stata Mirella durante un evento che ha attraversato la piazza Flaminio e è partito un applauso volontario, come adesso, e quindi c'è un movimento attorno a lei che è meraviglioso e vogliamo farlo crescere. Ascolta, parlavo prima intanto è passato lo sposo, allora vi confermo che lo sposo si è sposato, perché adesso l'ho visto. Dicevo, prima parlando con Giovanni Zorzi gli ho fatto presente che il PD è l'unico partito, diciamo, strutturato all'interno della coalizione, quindi avrà un ruolo importante nell'amministrazione balliana. Beh, abbiamo avuto un ruolo importante durante la campagna elettorale, nella costruzione della squadra che ha aiutato tutto questo lavoro, nella creazione del programma, quindi confido assolutamente di sì. Ascolta, diciamo che cose da fare ce ne sono molte, le stiamo ripercorrendo velocemente. Se dovessi dare un suggerimento al sindaco, che non ne ha bisogno, ma insomma se dovessi dirgli comincia da qua, cosa gli diresti? Questa è una domanda difficile forse. Questa è una domanda molto difficile, ma ci ho pensato in questi giorni. Penso che dovremmo dare un segnale importante, visibile, per dare un segnale di fiducia a tutti i cittadini che ci hanno votato, quindi deve essere qualcosa di visibile e importante per la città e deve essere fatto rapidamente. Ultima cosa, ti ringrazio Fabio, ha votato solo, dico io solo, il 40% di vittoriosi. Ma allora lo dico col sorriso, oggi erano un po', diciamo, dibattuto tra l'idea che la democrazia vuole che tanti vadano a votare e poi il fatto che ci sia stata una bassa affluenza in realtà ci ha agevolato, quindi è un peccato, i cittadini spero che tornino a votare. Adesso chi ha la responsabilità di guidare la città deve riavvicinare la gente alla politica. E francamente non penso che ci sia persona migliore di Mirella nel fare questo, nel coinvolgere i cittadini, e quindi è un movimento che è partito adesso ma che non intendiamo assolutamente fermare adesso, anzi vogliamo farlo crescere e l'appuntamento è per il futuro. Perfetto, grazie a Fabio Braido, segretario del PD. Andiamo a sentire di nuovo Mirella Bagliana. Sì, Mirella che sta parlando, aspettiamo un attimo che torni il segnale di Alessandro. Una persona ha un'amministrazione per governare, però per governare serve l'aiuto veramente di tutti, delle persone, di chi si impegna a livello delle attività produttive, delle attività economiche, serve l'impegno anche delle forze di opposizione, quindi noi cercheremo di essere aperti naturalmente alla partecipazione di tutti e questo è il primo nostro obiettivo. Dopodiché io penso che c'è da lavorare tantissimo per Vittorio Veneto, non saranno 5 anni facili e sapete, chi mi conosce sa che festeggio veramente poco, da domani mattina bisognerà iniziare a lavorare tantissimo, però per far questo, ripeto, abbiamo bisogno della partecipazione di tutti e questo insomma, e ringrazio ancora tutte le forze. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo percorso. Sono stati 3 mesi in cui abbiamo messo assieme tantissime persone, anche di spontanea volontà si sono unite a noi.
quindi questo movimento dovrà ampliarsi ancora di più. Io penso che ci siano ancora tante persone che si uniranno a noi e questo sarà il nostro intento di continuare. Ecco, queste le parole alla folla di Mirella Bagliana, folla che applaude e ha riempito ormai metà piazza. Bene, allora intanto partono i cori. Sentiamo i cori, arriva del prosecco, mi pare di capire, per Mirella. Allora, teniamo pure queste immagini. Alessandro, io ti stacco un attimo dalla cronaca, con le immagini rimaniamo su Mirella Bagliana che sorseggia immagino del prosecco, sempre attorniata dai colleghi, e io do il benvenuto in una ideale staffetta con Marco Dus, che a un certo punto abbiamo liberato dall'ostaggio e anche lui è andato a festeggiare, magari dopo lo risentiremo giù dalla piazza. Do il benvenuto a Barbara De Nardi che è venuta a trovarci qui in studio. Buongiorno. Allora, chiedo anche a Barbara De Nardi, insomma, come sta vivendo questi momenti e insomma il tema del primo sindaco donna della città di Vittorio Veneto, direi che è un bel tema. Beh, sicuramente contenti, un lavoro che va avanti da mesi, che ci ha visti tutti quanti impegnati e che ha portato fortunatamente al risultato auspicato fin dall'inizio. Sicuramente ci hanno aiutato le divisioni del centrodestra, insomma, in una composizione assolutamente innovativa. Il centrodestra ha deciso di spaccarsi in due e ha consentito di fatto che si potesse raggiungere questo risultato. Prima sindaca a Vittorio Veneto, io nonostante una volta fossi abbastanza contraria alla modifica dei nomi, devo dire che con gli anni ho raccolto questi insegnamenti. Sì, preferisco sindaca. Ricordo che il Comune di Torino fu il primo nel 2016 a fare una delibera di Consiglio Comunale per attribuire alle consigliera, agli assessori donna assessora, e quindi insomma sono passati un po' di anni e su questa strada si sta lavorando. Possiamo quindi chiamare Mirella Bagliana la nuova sindaca di Vittorio Veneto, sconfessando il nostro sottopancia. Beh, d'altronde ormai anche nelle professioni, architetta, avvocata, sono completamente sdoganate, quindi, o architettrice, come mi ha detto qualcuno. C'è di tutto. Grazie a Barbara De Nardi, che sentiremo ancora tra poco. Vedo Alessandro, come siamo? Siamo pronti con qualche ospite? Alessandro non ci sente, evidentemente. Alessandro e Francesca li vedo pronti, ma probabilmente andiamo con altre immagini. E quindi continua la folla, continuano le strette di mano da parte di Mirella Bagliana. Alessandro Toffoli, ci senti? Le statistiche degli ultimi 20 anni, 40. Ok, Alessandro? Sì, sono qui. Allora, riesci a recuperare qualche ospite? Sì, adesso... Perché ho visto che vi avevano portato il vino anche a voi, giusto? Sì, infatti l'ho rifiutato perché sapevo che non era la mia ultima intervista questa. Infatti. Allora... Aspetta. Andiamo qua, vieni con me. Andiamo da... Vediamo tra poco Alessandro andiamo da questi due qua. Dai. No, Bruno Marchetto, candidato. Allora, tu sei sempre stato vicino a Mirella anche in tempi non sospetti. In tempi non sospetti, sì. Insomma, con Mirella ci conosciamo da almeno 20 anni, abbiamo lavorato assieme anche durante questo suo ultimo mandato da consigliere di opposizione. Io di Mirella ho stima innanzitutto come persona,
poi ovviamente anche come politico, e di lei soprattutto apprezzo veramente l'impegno che ha messo e che ho potuto, diciamo, toccare da vicino, l'impegno che si è messo in questi anni di consigliere d'opposizione. Lei è una che ha sempre studiato e non si è mai risparmiata. Io penso che questa vittoria politica da parte sua è il frutto ovviamente di un lavoro di squadra, ma è anche il frutto di un suo impegno costante e indefesso, diciamo, in questi ultimi anni. Ascolta Bruno, giustamente dici ha sempre studiato molto, adesso però studiare per fare opposizione è una cosa, studiare per fare amministrazione è un'altra, primo, e secondo bisogna far quadrare e far lavorare insieme una ampia coalizione. Secondo te Mirella farà fatica o la farà in scioltezza? Non è, secondo me, mi permetto di dire, non è una questione di farlo in scioltezza o a fatica, sarà un lavoro duro, perché ovviamente si tratterà di, diciamo, mettere insieme le diverse aree, cioè le diverse anime del movimento. Io penso che Mirella, appunto, abbia sempre dimostrato, anche vincendo, la capacità di mettere d'accordo un po' tutti e comunque di smussare gli angoli, portando però avanti caparbiamente le proprie idee, insomma, senza, diciamo, cedere troppo. Ecco. Io penso che questa sia una delle sue prerogative e capacità fondamentali. Ecco. Perfetto, grazie a Bruno Marchetto, anche lui parte della squadra. Adesso mi piacerebbe andare a intervistare una collega, adesso vado a intervistare una giornalista, sì, la direttrice del quindicinale Emanuela D'Arros. Allora, ciao, siamo in diretta ovviamente sulla tenda. No, un commento così, a te faccio questa domanda. Il primo sindaco donna di Vittorio Veneto. Grande gioia, che razza di domanda? No, cosa pensi? Le donne hanno una marcia in più, ce l'hanno perché 2000 anni, che 2000, molti di più di sottomissione, finalmente c'è questo. Ascolta, adesso a parte le che è molto seria, sì, ma è sorriso femminile, sorriso in senso metaforico, sia chiaro. Certo, ascolta, era un risultato a cui eri, diciamo, preparata o ti ha un po' sorpreso? Mi ha un po' sorpreso, io sbaglio sempre, quando faccio delle previsioni a livello anche nazionale, europeo, eccetera, tu sta tranquillo che sbaglio, quindi se vuoi sapere la prossima volta chi vince... Quello che tu non mi dici è vince. Esatto. Va bene, quindi avevi detto Posocco o avevi detto Braid? No, vabbè, adesso c'è... No, adesso no, ma prima del primo turno. No, prima non mi ero espressa. È il secondo Posocco? Sì. Ma nettamente o al filo di lana? No, al filo di lana o di cotone o di lino, scegli tu. Va bene, grazie a Emanuela D'Arros, direttrice del quindicinale, che ha voluto scherzare. Sì, abbiamo sentito l'ironia di Emanuela D'Arros. Adesso vediamo, c'è una spacciatrice di prosecco per questioni familiari. Aiuto. Ecco qua. Allora, no, vabbè, non per me. Allora, siamo in diretta come immagini, allora ti aspettavi questo risultato? Ma un po' sì, perché ho sentito tanto entusiasmo da parte di tante persone che non si erano mai avvicinate alla politica, tanti ragazzi giovani che finalmente hanno trovato voce e possibilità di esprimersi, quindi sono molto contenta di questa conferma che ho avuto. Ascolta, i giovani che tu rappresenti sono tra il 40% che ha votato o bisogna lavorare per portarli a votare? Bisogna ancora lavorare molto. Sì, da tutti i punti di vista, diciamo che c'è stata una mancanza non solo da parte, diciamo, dell'amministrazione comunale, ma anche da parte del governo nazionale, cioè rispetto all'invito al voto. Questo è un po' triste. Bravo. Bisogna lavorare a partire già dai licei, dalle superiori. Ascolta, sai che questa cosa adesso compete a voi giovani della coalizione, perché Mirella avrà il suo bel da fare a amministrare, quindi voi ovviamente adesso avete finito la campagna elettorale, ma dovete cominciare una nuova missione. Esatto, questo sì è solo l'inizio della grande partecipazione che vogliamo portare e finalmente essere un po' uniti e portare avanti le decisioni migliori per il bene pubblico. Bene, adesso intanto buon prosecco. Grazie a Lucrezia, Casagrande Cosmo. Adesso vediamo. Basta. Intanto vediamo che questi primi minuti da sindaco in pectore e anche di fatto di Mirella Bagliana si stanno
consumando, salutando persone, abbracciando i sostenitori, come stiamo vedendo appunto da queste immagini, e quindi è un abbraccio ideale, ma anche non ideale fisico, da parte, immaginiamo, dei sostenitori, degli elettori di Mirella Bagliana, che vogliono complimentarsi per il risultato. Torno intanto da Barbara De Nardi. Allora, ci diceva prima, la spaccatura del centrodestra assolutamente non ha aiutato, ok. O meglio, la spaccatura all'interno del centrodestra ha aiutato, ma oltre a questo un lavoro, il vostro, quello della coalizione, che è cominciato tanti mesi fa, quindi è stato frutto di un percorso condiviso. Sicuramente, dicevo appunto, un lavoro, ma lo diceva anche Giulio De Antoni prima, un lavoro iniziato quasi un anno fa e portato avanti insieme da tanti gruppi che si sono non solo alleati, direi, ma si sono anche impegnati fattivamente in questa coalizione, che ha avuto alla fine il risultato sperato. Certamente. Allora, diciamo che in Consiglio Comunale entreranno diversi giovani, diversi volti nuovi, soprattutto nella civica nominale, insomma, di Mirella Bagliana, e qualche volto noto del Consiglio Comunale all'interno della compagine del PD, anche se ci sarà un volto nuovo anche, se non sbaglio. Tolotto. Esatto. Quindi si parla sempre di rinnovamento. Finalmente in questo caso ci sarà un po' di rinnovamento. I nostri telespettatori, che sono abituati, insomma, a conoscere alcuni dei volti del Consiglio Comunale, vedranno effettivamente dei volti nuovi? Beh, sicuramente vedranno anche dei volti conosciuti. Approfitto per esprimere non solo la contentezza di avere Giulia con noi in Consiglio Comunale, ma anche di ritrovare i miei due compagni di viaggio in questi 5 anni, Marco Dus e Roberto Tonon, come gruppo consigliare del PD. Sicuramente ci sarà una forte trasformazione nella minoranza rispetto a quella che è l'attuale minoranza. Vedremo l'ingresso di Fratelli d'Italia per la prima volta in Consiglio Comunale. Sì, il ragionamento sul rinnovamento è sicuramente un ragionamento importante, però ricordiamoci che, contrariamente alla giunta che è nominata e quindi scelta, il Consiglio Comunale è frutto delle preferenze espresse dai cittadini, per cui è nelle loro mani, nella loro matita, il ragionamento sulla continuità o sul rinnovamento tra i due poli, quale dei due prevalga o meno. Sicuramente ci sono stati alcuni risultati importanti e sorprendenti, dei quali insomma, prendiamo consapevolezza e i cui volti vedremo fattivamente a partire dal primo Consiglio Comunale. Ok, intanto abbiamo delle presenze che entrano anche in studio. Allora, svegliamo. Dai, allora, ecco, facciamo tutte le cose in onda. Occhio che non ci siedi. Abbiamo che in realtà stiamo... il caricabatterie. Allora, presto uno io. Svegliamo i nostri telespettatori. Gianluca Posocco era venuto qui in cerca del suo caricabatterie del telefono. È stato sequestrato. È stato sequestrato. No, dai. Complimenti. Allora, bella questa stretta di mano comunque tra Barbara De Nardi e Gianluca Posocco. Gianluca, abbiamo avuto modo già di sentirlo più volte, semplicemente volevo fare una domanda. Ha sentito Tony Darè negli ultimi minuti? Sì, siamo qua sotto insieme, siamo lì, che stiamo insieme questa sera e poi siamo là con la squadra. Come ho detto, siamo là e speriamo di
stare insieme per tanto tempo a questa squadra qua, insomma, di non perderla per strada. E questo ovviamente è un bel messaggio, cioè che non sia stato un grande lavoro di 2 mesi che poi debba essere vanificato. Grazie a Gianluca Posocco per essere tornato a trovarci, non le abbiamo rubato il caricabatterie, sappia. Grazie mille a Gianluca Posocco, ci ricolleghiamo, se ci sentono, con Alessandro Toffoli, riapriamo il collegamento in compagnia di un volto noto della Tenda TV, alla quale lei non ci sente, aspetta, lei non ci sente, ma puoi pure riferire che noi siamo molto contrariati perché l'abbiamo vista non una ma 2 volte in un'altra emittente tra ieri sera e oggi a pranzo. Ecco, diciamo solo questo. Di dirti che è molto contrariato perché ti ha visto 2 volte su un'altra emittente che non è la Tenda. Ecco. Ma comunque, a parte questo, io sono indegnamente, tengo il microfono perché la città che vorrei è roba sua, insomma, ma a questo punto, nella sua veste di presidente di seggio, ti chiedo com'è andata questa esperienza di oggi. Beh, come è emerso, insomma, il dato, quello inevitabile, è la scarsa affluenza, quindi la disaffezione che c'è da parte dei vittoriesi verso il voto, e sia Mirella Bagliana che anche Posocco l'hanno detto prima, questo è un aspetto su cui riflettere in questi 5 anni, e bisogna rivaccinare, insomma, i vittoriesi alla politica, alla vita cittadina e all'impegno civico. Ascolta, dal tuo punto di vista di presidente di seggio già da più volte, sembra che ci sia anche difficoltà a trovare scrutatori, presidenti, cioè c'è una disaffezione alla politica in senso lato. Sì, è vero, è emerso questo in questa tornata elettorale con chiamate all'ultimo. Ho sentito, insomma, c'è chi si lamenta perché a fronte comunque di un impegno di molte ore il compenso non è così riconoscente, e poi comunque c'è anche una responsabilità e magari i giovani non hanno neanche più voglia di fare questo. Chi iniziava una volta era anche per prendersi 2 soldini e togliersi, diciamo, uno sfizio in questa occasione, insomma, di avere 2 soldini, adesso forse non è più così. Ascolta, adesso ti lasciamo andare, avrai da scrivere un bel po', e il candidato, anzi non sono più candidati, il sindaco l'abbiamo sentito anche il candidato sindaco Posocco, mi sembravano comunque abbastanza sereni, cioè ovviamente Mirella sì, ma anche Gianluca Posocco. Sì, forse anche perché entrambi su certi punti di visione della città si accomunano, infatti come l'ha sottolineato la Bagliana e anche Posocco. Posocco dal canto suo ha detto farò una minoranza costruttiva, vedremo, insomma, in questi 5 anni cosa succederà. Vedremo, grazie. A voi, buona continuazione, un saluto Federico. Aspetta Alessandro. Aspetta, mi dicono di fermarsi. Riesci a passare, cioè riesci a dare un auricolare a Claudia? Ecco qua. Claudia. Mi senti? Sì. Eccoci qua. Sì, allora, ti sento. Permettimi, a parte gli scherzi, di complimentarmi con te per tutto il lavoro fatto nella campagna elettorale. Sono state tante dirette, tanti appuntamenti. Non è che si commuove dopo, adesso. Sì, no. grazie, Quindi, è stato un bel lavoro di squadra. Ecco, certamente, ringraziamo anche tutti i tecnici, insomma, che hanno collaborato, però ospitare tutte le liste, tutti i candidati, fare il confronto, eccetera, eccetera, è stato un bel lavoro, un lavoro intenso, e quindi io non posso far altro che ringraziarti e perdonarti anche se sei andata in onda su altre reti, insomma, ecco. Sono venuti al seggio, il prossimo, fra 5 anni verrà anche la Tenda TV, dai, chissà. Ecco. Dai, scherzi a parte, grazie Claudia, sì. Ti lasciamo andare a fare il tuo lavoro. Grazie a voi di tutto e buon proseguimento allora. Grazie mille. Un saluto a tutti i telespettatori. Ecco alla qua. Prossima, ciao. Grazie, allora chiudiamo. Grazie a Claudia Borsoi, lasciamo il tempo ad Alessandro di ricalibrarsi con gli auricolari
e vediamo se riusciamo a raccogliere qualche altra voce. Nel frattempo, prima, mentre stavamo parlando qui in studio, ho visto un'altra bella immagine nel corso di questa maratona elettorale. Ho visto Thomas Toffoli di Fratelli d'Italia, che tra l'altro avevamo prima anche in postazione, ma in un momento in cui dovevamo lasciare spazio al flusso di immagini che ci arrivava in diretta, abbiamo visto appunto Thomas Toffoli complimentarsi, e anche tutta la squadra di Fratelli d'Italia complimentarsi col sindaco Mirella Bagliana. Quindi c'è da dire che insomma al netto della sfida che c'è stata, così anche magari dopo avremo modo anche di ripercorrere un po' sia la campagna elettorale sia questi ultimi 15 giorni, perché insomma c'è stata qualche stoccata, diciamo, però insomma è stata una sfida che si è combattuta in maniera leale, e quindi c'era stima reciproca tra i vari appunto componenti e i vari sfidanti. Non so se Alessandro ci sente, perché avevamo appunto la possibilità di... Cosa succede? Ah, ok, perfetto, dateci il tempo di risentire Alessandro Toffoli, che probabilmente nel cambio di auricolare ha chiuso la comunicazione, e intanto qui abbiamo sempre la folla che sta così salutando Mirella Bagliana. Adesso magari chissà che Mirella non arrivi anche in studio, anche se l'abbiamo sentita più e più volte. Abbiamo di nuovo il collegamento con Alessandro Toffoli, che ci sente. Ci senti, Alessandro? Sì, adesso sì. Ok, allora nelle immagini abbiamo l'ex consigliere Rosset della Lega Nord, quindi portati vicino a Mirella Bagliana, che è dall'altra parte della piazza, e abbiamo visto anche Trubian salutare appunto Mirella Bagliana, quindi questo si ricollega. Dimmi tu dov'è Mirella. Vicino all'Unione, dai, ecco, diamoci così. È là. Eccoci, perché devo dire che il fair play appunto è stato un po' una costante di questa sfida elettorale. Però se vuoi, Alessandro, fermati anche pure, siccome non li vedo più, se vuoi fermati e raccogliamo qualche voce anche da parte di altri consiglieri, da chi era magari candidato. Aspetta, e anche... trovato. Vediamo, ecco, hai raggiunto il consigliere comunale Rosset. Allora, in diretta per la tenda. Allora, consigliere, un risultato che si aspettava questo? Innanzitutto ex consigliere. Vabbè, insomma, d'accordo. Io mi sono messo da parte, dichiarando anche che era ora di svecchiare la politica. È inutile dire sempre spazio ai giovani se non si ha il buon senso di mettersi da parte. Sono felice per due cose. Innanzitutto avevamo incominciato con l'amministrazione passata ad avere una prima donna come segretario comunale. Ben vengano le donne, e quindi faccio tanti auguri alla Mirella Bagliana. Sono amareggiato ovviamente per il risultato nostro personale del centro e del centrodestra. Sono contento però nei confronti di chi voleva distruggere la Lega Vittorio Veneto, e invece si è distrutto lui. Tutto qua, non ho altro da dire. Quindi in prospettiva svecchiato, ma il centrodestra si può ricompattare, ci sono i margini? Io credo di sì, ci sono 5 anni davanti, basta il buon senso di alcune persone, di smetterla di fare i dispetti, di smetterla di puntare solo sulle persone, invece bisogna puntare sui programmi. Perfetto, grazie, il messaggio era molto chiaro. Ringraziamo. E abbiamo capito anche a chi era diretto, diciamo, ecco, senza grossi giri di parole. Ecco.
No? Adesso stavo cercando persone che non abbiamo già sentito, in realtà non ce n'è molte che non abbiamo già sentito. No, ma ho visto Silvia Bevilacqua, ho visto qualcuno. Sì, infatti la stavo beccando prima, adesso vediamo se la rivedo. L'avevo già avvicinata. Ecco, qui intanto continuiamo a vedere. Aspetta, perché qua vedo un sarmedese in trasferta. Lo conosci questo? Federico? Vai. Conosci questa persona qua? Al momento no, ma... No, perché sei giovane. Questo è Claudio Dus, ha la responsabilità di aver generato Marco Dus. Ascolta, Claudio, allora benvenuto a Vittorio Veneto. Ti aspettavi questo risultato? Ci speravo, più perché non è facile in una competizione così importante ottenere una vittoria, quindi mi congratulo con la sindaca e con tutti i consiglieri comunali eletti e non eletti, tutti i candidati. Adesso stasera si festeggia e domani si comincia a lavorare. Tu che sei un politico di lungo corso, è una coalizione molto grande, sarà facile da tenere insieme? Se gli obiettivi sono comuni, sì. Quindi l'obiettivo deve essere l'impegno per la città. Benissimo, grazie a Claudio Dus per la sua saggezza che ci ha portato, il papà di Marco Dus, residente a Sarmede, di cui è stato consigliere comunale a lungo. Ecco, allora vediamo se noi avevamo suo figlio qui in ostaggio. Eccola qua, vieni. Ecco. Silvia. Proprio ecco, abbiamo trovato anche Silvia Bevilacqua, candidata con la lista di Mirella Bagliana, una delle più votate. Non si sa poi cosa succederà. Allora, un risultato in cui speravate, ma ci credevate? Ci credevamo, speravamo, poi essere sicuri è un'altra cosa, quindi bene che il risultato sia arrivato. Non ho seguito tutte le fasi della giornata perché ero al lavoro, però fremevo vedendo ogni tanto i risultati. Bene, una soddisfazione. Ascolta, e questa esperienza politica? Allora, esperienza politica minima, ho dato la mano per quello che potevo, nel senso aiutando nei testi, aiutando nelle cose legate soprattutto alla cultura, e ognuno di tutta questa gente qua, ognuno ha fatto il suo pezzettino, ha messo il mattoncino nel posto giusto. Speravamo fosse nel posto giusto e speriamo insomma che adesso si vedano subito anche i risultati, no, di questo gruppo che è grande, è di tante età, giovani e giovanissimi, perché insomma c'è gente di 20 anni che ormai consideriamo super giovanissimi, no? E quindi è bello vederli così giovani, che ci saranno anche in consiglio comunale, ma comunque sono attivi, sono presenti e nessuno invade un po' gli spazi degli altri, no? Ci sono delle competenze territoriali, competenze specifiche di lavoro, ognuno ha dato il suo, e questo Mirella adesso può contare su una squadra che non è solo, secondo me, la squadra giunta assessori eccetera, ma è una squadra di gente che ci sarà, insomma. Questa sarebbe la grande forza. Adesso un messaggio di servizio, non sento più il ritorno. Comunque Silvia, adesso si è fatta la campagna elettorale, era una cosa, adesso si deve andare a amministrare, quindi la squadra è importante. Vediamo se riesco a far partire l'audio di nuovo, forse ti sento, sì, ecco, benissimo. Allora dicevo, adesso bisogna andare a amministrare questi ruoli, questo impegno, questa passione va trasferita in municipio e vale per tutti. Sì, allora oggi festeggiamo, oggi ce la godiamo, domani anche, poi Mirella... Domani Mirella comincia. Domani Mirella comincia, sì, ok, ma non dovrà insomma subito definire. Tutta questa gente bisogna trovare, secondo me, non solo i nomi che lei può avere in mente, no, in pectore, no? Ma anche intorno a questi nomi le persone che possono, secondo le possibilità di tempo, di vita che uno ha, dare comunque un appoggio, in modo che qualunque assessore ci sia in qualunque parte abbia poi anche persone che lo aiutano, perché credo non ci sia cosa peggiore
per un assessore, per uno che sta anche solo in consiglio comunale, di essere lì e non avere alle spalle qualcuno. Siccome qui alle spalle c'è un sacco di gente e bisogna trovare il punto giusto per ciascuno secondo le proprie competenze e disponibilità soprattutto. Tu l'avresti mai detto 5 anni fa che ti saresti trovata qui a parlare di politica quasi in prima persona? Tu lo sai benissimo, no, nel senso che ho sempre fuggito, però questo progetto di Giulio De Antoni che ho seguito, che è partito molto tempo fa ed è partito creando delle situazioni, parliamo di cultura, parliamo di ambiente, parliamo di finanziamenti, parliamo di scuola, di tante cose, Giulio mi ha coinvolto per parlare degli aspetti di cui potevo sapere qualcosa. Dopo il mio impegno era finito lì e poi alla fine mi è stato chiesto di entrare per, come dire, esserci nel gruppo e l'ho fatto volentieri, non facendomi, avete visto in giro a fare chissà quale... Però non è finita, adesso si comincia sul serio. Si comincia sul serio, però insomma con varie posizioni che troveremo, ognuno, come dire, serve qualcosa di sartoriale in modo che ogni persona dia il massimo di quello che può dare in questo momento anche della propria vita, eccetera. Ognuno ha le forzature, se no non funzionano, perché ogni assessorato, io parlo quello della cultura, deve avere, come dire, non solo ricevere, no, delle cose, delle proposte, deve farle, deve prendere posizioni e non è che uno può, abbiamo parlato di biblioteca, abbiamo parlato di archivio, di tante cose, cioè sono tutti settori in cui ci vuole qualcuno che facendo capo ad un assessore però dà il suo, perché sennò non si va da nessuna parte, allora si passa carte. Quindi sai che ne avrai da fare? Sicuramente sì, un lavoro di retrovia, ma un lavoro intenso, sarò retrovia non è detto, perché magari finisci in consiglio comunale. Sì, però anche quello è un impegno e non sempre nelle fasi ma adesso i conti non li ho fatti esatti, però non è che ci siamo tanto distanti. Ma insomma poi non è l'idea anche delle, come dire, in questo gruppo l'idea delle preferenze è qualcosa che secondo me non dobbiamo guardare con la puntualità di una volta, perché ci sono delle liste che hanno avuto pochissime preferenze e però hanno le tu scusa se ti interrompo, tu in questo hai pienamente ragione, però poi i conti li fa la legge e quindi quelli che sono candidati, cioè dopo uno si può dimettere, sì, ma deve dimettersi per far entrare un altro. Sì, va bene, insomma, ma oggi no, non sta a fare ste robe. No, oggi no. Però oggi no, oggi festeggiamo. Oggi si beve, va bene. Basta, esatto, non l'ho ancora fatto ma lo farò. Grazie a Silvia Bevilacqua, grazie di aver partecipato. Intanto vediamo se la camera si gira verso il municipio. Ecco, sì, giriamoci verso il municipio. Forse sono gli sposi di cui avevamo parlato. No, quelli sono andati via anche un po' rabbuiati, mi sembra. Pensavano di farle loro le foto, invece le ha fatte Mirella Bagliana, non so se ne è consapevole. Invece intanto vedo un altro. Scusa Alessandro, vedo il saluto di Mirella Bagliana con, ecco, e l'abbraccio anche nel nostro secondo collegamento con Gianluca Posocco. Queste sono immagini che ci arrivano in diretta dal Quadrilatero e ringraziamo Mirko Andreetta che ce le sta mandando in questo momento. Forse abbiamo l'audio, ma forse no. No, non abbiamo l'audio di... Sì, no, io ringrazio Gianluca come ringrazio per gli altri candidati e sicuramente, l'ho già detto più di una volta, vorremmo fare anche un'amministrazione aperta, insomma, anche al contributo delle minoranze, dell'opposizione. Loro hanno fatto anche questi 5 anni, quindi sicuramente potranno dare un contributo valido, insomma, ecco, questo è il nostro intento. Grazie a tutti e due. Ecco qua anche Tony Deret. Grazie. Ci vedremo in consiglio comunale con un altro. Sì, infatti l'ho appena detto adesso. Ciao, grazie, anche da parte nostra di Forza Italia. Buon lavoro, buon lavoro. Ecco, allora siamo di nuovo in diretta adesso, ragazzi. Eccoli qua, si sono incontrati, sì, Nicola, si sono salutati e fatti, insomma, reciproci complimenti anche per la campagna che è stata condotta. Sì, no, la campagna è stata una bella campagna elettorale, molto lunga. E voglio dire, ognuno di noi ha fatto anche delle proposte, quindi i cittadini hanno potuto anche maturare una certa visione. Ripeto, noi abbiamo intenzione di collaborare con tutti, anche le attività produttive e tutte le persone, insomma, che gravitano sulla città. Anche dobbiamo riavvicinare i cittadini alle attività politica e amministrativa, quello sì.
Cosa ne pensa? No, ha ragione, mi auguro che siano 5 anni costruttivi in cui si facciano proposte concrete per la città, che la città torni veramente a essere collaborativa, che ci segua, e speriamo che Vittorio Veneto da qui ai prossimi anni torni a essere quella che era 30-40 anni fa, insomma. Ecco, allora riproponiamo magari una stretta di mano giusto per i nostri telespettatori, così si conclude questa campagna elettorale con la vittoria di Mirella Vagliana e questo nuovo che si è formato. Nicola. Ecco qua, allora rientriamo, abbiamo sentito sempre con queste strette di mano tra Mirella Vagliana e Gianluca Posocco, abbiamo fatto più volte riferimento al fair play che ha contraddistinto, diciamo, questa campagna elettorale e comunque in generale anche in questo momento. Intanto noi questa potremo ribattezzarla la Mirella Cam, che la sta seguendo praticamente in ogni dove. Vediamo anche Andrea Casagrande, ex consigliere comunale. Prima abbiamo visto anche la stretta di mano con Gianantonio Darè. Facciamo una triangolazione in studio con Barbara De Nardi del Partito Democratico, che gentilmente invece di essere giù a festeggiare insieme a tutti gli altri è qui con noi con una temperatura tendente al tropicale, e chiedo a Barbara De Nardi, c'è così, perché ovviamente nel momento in cui si festeggia, si lasciano da parte tutte le altre cose, ma c'è qualche sassolino che volete togliervi dalla scarpa, qualcosa che in questa campagna elettorale non vi è particolarmente piaciuta? Allora, sassolini no, nel senso che i risultati elettorali, io ricordo 5 anni fa il risultato è stato esattamente opposto, 10 anni fa ancora positivo, i 5 anni prima ero segretaria di circolo, aveva vinto il centrodestra, per cui i risultati elettorali si accettano, si cerca di invertire le tendenze se si perde, ma il risultato elettorale è sempre sovrano e va rispettato. Se invece la domanda è che cosa non è piaciuto di questa campagna elettorale, sicuramente credo il pensiero di tutti ritorni alle ultime fasi del mandato dell'amministrazione precedente e a quella brutta vicenda dei volantini pubblicati da una forza politica. Irresponsabili. Esatto, quelli degli irresponsabili, prodotti, diciamo, realizzati da una forza politica che poi che è confluita nella lista personale del candidato sindaco Posocco, e che hanno, insomma, superato la linea, ecco, a detta un po' di tutti. Il dispiacere in quel caso più che altro è stato che chi poi si trovava a essere capolista di quella lista non solo non ha preso le distanze, ma fuori microfono in consiglio comunale ha anche sostanzialmente riconosciuto quello che c'era scritto e rivendicato il contenuto di quei volantini. Ecco, sicuramente questa forse è l'unica nota stonata di questa campagna elettorale. Perfetto, grazie a Barbara De Nardi, che terremo in ostaggio ancora per poco e poi la lasceremo andare. Chiedo ad Alessandro Toffoli di riprendere la linea, riprendere il collegamento insieme al nostro Michele Dalmagro. Intanto aspettiamo che migliori anche il collegamento di Mirko Andreetta. Andiamo con Alessandro Toffoli. Allora, ho due ospiti qua con me. Allora comincio da Fulvio Fioretti, che è qui da più tempo rispetto a Giovanni Napoli. Allora Fulvio, voi eravate, diciamo, esclusi da questo ballottaggio, Giovanni Braido ha dato il suo consiglio, e adesso con questo risultato qual è il tuo commento? Ma intanto faccio i complimenti a Mirella Vagliana, che conosco anche personalmente, è un'amica, diciamo così, tra virgolette, come persona, è una persona molto valida sicuramente. I vittoriesi hanno scelto di votare la persona più che i partiti, naturalmente hanno avuto ragione. Ora comincerà un po' il difficile. Io ho trovato prima un maestro come Claudio Dus,
diceva non abbiamo vinto noi, hanno perso gli altri, però a questo punto comunque il timone passa in mano a Mirella Bagliana. Adesso dipenderà molto dalla squadra che riuscirà a formare per cercare di dare un cambiamento a Vittorio Veneto, quello che volevano tutti e che adesso può fare la Mirella Bagliana. Ascolta, Giovanni Braido prima diceva che era un po' arrabbiato perché ha detto che se non era per la spaccatura nel centro-destra c'era lui al posto di Mirella Bagliana. Ma questo è probabile, ma non è assodato, nel senso che, come ho detto, i vittoriesi poi scelgono le persone. Anche Posocco aveva per esempio un grosso seguito, però alla resa dei conti ha vinto Mirella Bagliana. E quindi il voto ha sempre ragione. E quindi da sportivi onore al vincitore. Onore ai vincitori sempre. Bene, detto da un interista non è male questa cosa qua. Siamo abituati a dare la vittoria agli altri. A dare la vittoria agli altri. Ah, ok, allora va bene, accetto. Grazie a Fulvio Fioretti, e qui ho di fianco a me Giovanni Napol. Questa volta non era più candidato, però è stato candidato tantissime volte, è stato assessore. Sei stato assessore dell'ultima giunta di centro-sinistra prima di questa. Allora Giovanni, la tua impressione in questo momento? Ma è stata una bella galoppata, ho visto un bel gruppo, io ho partecipato diciamo da esterno in quanto non candidato, però ho partecipato agli incontri, alla crescita di questo gruppo che man mano nel corso delle settimane si è sempre più stretto attorno a Mirella, e anche l'elaborazione programmatica è stata sempre più un qualcosa vissuto assieme. Non ci sono state così esigenze di visibilità da parte di nessuno, e forse questa è stata la cosa che è apprezzata dai cittadini. Ascolta Giovanni, faccio un passo indietro a 10 anni fa. Voi avete dovuto, diciamo, quando siete stati in amministrazione, guardarvi anche, passami il termine, del fuoco amico. Adesso Mirella Bagliana ha una coalizione molto ampia, speriamo che non vada come per voi. No, non credo, non ho segnali così, non ho colto segnali in questa direzione, e le tematiche programmatiche che sono state affrontate in questi mesi di elaborazione, di incontri, sono di un tale spessore che credo possano togliere sicuramente l'erba sotto i piedi a chiunque voglia così immaginarsi protagonismi che hanno senso se messi a disposizione di tutti. Ascolta Giovanni, ultima cosa, ma tu fai adesso il grande vecchio di questa coalizione o torni in campo in qualche modo? Ma diciamo che io ho fatto un passo indietro perché ritengo sia giusto liberare spazi, perché sennò tutti noi abbiamo l'esigenza di promuovere il rinnovamento, però il rinnovamento passa anche attraverso la liberazione di spazi. Se nessuno si toglie dai piedi, diciamo così, gli spazi non si liberano. Quindi io ho adottato questa decisione e non me ne sono pentito, e quindi spero che anche il risultato di oggi sia una testimonianza della bontà di questa scelta. Però una squadra giovane, insomma, qualcheduno che dà qualche dritta di esperienza. Ma quello è fondamentale, come in tutte le cose, come in qualsiasi realtà anche aziendale, c'è bisogno dell'innovazione, della freschezza, dell'entusiasmo anche dei giovani che ho visto, e anche della saggezza di chi ha fatto già un po' di percorso e ha sperimentato sulla sua pelle magari errori e difficoltà. Bene, grazie a Giovanni Napol. Grazie a voi. Grazie a Giovanni Napol che ci ha portato la sua lettura. Intanto, di questa grazie nuova... Alessandro e grazie a Napoli. Andiamo pure anche con la radiocamera davanti appunto al municipio, sulla scalinata. Abbiamo già un'immagine, ma andiamo pure più vicini. E vediamo questa foto di gruppo in cui la quale mancherà Barbara De Nardi per colpa nostra e quindi chiediamo scusa. Esatto, adesso stiamo arrivando anche con vai Alessandro. Sì, niente, stiamo guardando il turchese che ha caratterizzato la campagna elettorale. Adesso si aggiungono i ritardatari
Dicevo, il turchese che ha caratterizzato la campagna elettorale della coalizione di Mirella Bagliana, è stato anche questo tocco di immagine che sicuramente avrà anche avuto il suo peso, perché comunque era ormai un colore riconoscibile e identificabile della coalizione che sta festeggiando l'elezione a sindaco di Mirella Bagliana, sindaco di questa coalizione di centrosinistra, prima donna sindaco della storia di Vittorio Veneto. Ecco, poi avremo modo magari di... Adesso, come si diceva, è il momento dei festeggiamenti. Domani mattina, a metà mattinata, ci sarà la proclamazione del risultato ufficiale, come prevede la prassi, all'ufficio elettorale, e quindi Mirella Bagliana entrerà per la prima volta nell'ufficio di sindaco da prima cittadina di Vittorio Veneto. No, dicevo che ci sarà modo magari di così analizzare come è stata la campagna elettorale, se anche questa immagine, il turchese, come dicevi tu, questi elementi diciamo anche distintivi e di immagine coordinata, come direbbero insomma in ambito di marketing, hanno concorso alla buona riuscita insomma del risultato, però insomma adesso è proprio il momento di festeggiare. Vediamo ancora il mazzo di fiori e Mirella Bagliana ancora con strette di mano. Avvicinatevi pure, oppure Alessandro, agli altri ospiti. Alessandro, abbiamo perso Alessandro, forse si è dato anche lui. Allora, continuiamo pure con queste immagini, vediamo se Alessandro ci sente o forse è andato a recuperare appunto qualche testimonianza nuova. Alessandro? Mi senti? Mi senti? Eccoci. Vai. Mi senti? Io ti sento. Tu mi senti? Abbiamo perso il ritorno con Alessandro. Io ti sento, Federico. Anch'io, siamo in due che ci sentiamo. Perfetto? Bene, allora è un buon segno. Buon segno. No, allora la domanda di servizio era se vuoi che proviamo a portarti su la sindaca, il sindaco. Allora, potrebbe essere una bella cosa, ma lasciamo pure che per il momento adesso non mi sentirai più, giusto? Ecco, allora rientriamo un attimo in studio e facciamo il punto della situazione. Ecco, riapriamo il collegamento con Alessandro. Alessandro, vai. Eccomi. Niente, stavamo guardando, la piazza si sta lentamente svuotando, nel senso che i candidati stanno spostandosi. Insomma, quantomeno si è distribuita in modo diverso. Prima era tutto dalla parte della scalinata, adesso si stanno un po' sparpagliando per continuare a celebrare questo risultato, che era forse anche atteso, ma sicuramente poi alla fine è diventato realtà, come ci ha fatto sentire nel suo proclama anche l'avvocato Canellos. Sono qua. Hai qualche altra voce? Scusate telespettatori, momento un po' così riesci a portarci al microfono qualcun altro? Vediamo se trovo qualche... No, momento di calma. Qualche altro... Allora, se siamo pronti... Qualche altro candidato magari... Ecco, quella che è inquadrata in questo momento, Alessandra Piccin, per esempio. Alessandra Piccin, eccola qua. Eccoci, bene, perfetto. Ecco, adesso mi senti, Federico? Sì, perfetto, vai. Eccoci, allora abbiamo Alessandra Piccin, ci siamo sentiti 15 giorni fa,
il clima era diverso, adesso è il momento di festeggiare. Sì, scusate, non ho quasi più voce perché abbiamo urlato. Ci sta. Sì, è il momento di festeggiare, ci prendiamo questa piccola pausa. Conoscendo Mirella, da domani siamo di nuovo... Lei domani va in ufficio elettorale e poi è sindaco di Vittorio Veneto. Non so se vi rendete conto. Sì, io stento un attimo a rendermene conto, però sì, no, siamo contentissimi, è giusto che festeggiamo perché insomma è stato un bellissimo lavoro di squadra ed è giusto che tutti condividiamo questa gioia e poi da domani sì, si lavora, però adesso è la felicità. Giusto, adesso avete tutti quanti celebrato anche nelle parole questa squadra, adesso questa squadra ha un compito importante, cioè governare la città di Vittorio Veneto. Ma io sono certa che è una squadra che darà un apporto molto importante alla città. E ci sono giovani, ci sono persone con esperienza, c'è tanto entusiasmo, ma io credo che questo risultato dimostri cosa può creare, coinvolgere le persone, ascoltare le persone e quindi continueremo così per i prossimi 5 anni. Ecco, ultima cosa Alessandra, nel coinvolgimento ci sarebbe da pensare anche ai cittadini di Vittorio Veneto perché solo il 40% è andato a votare, non vale solo per Vittorio Veneto, è una cosa diffusa, però parlo a chi si appresta a governare la città di Vittorio Veneto. Ma credo che sia un obiettivo fondamentale quello di ridare fiducia ai cittadini e fargli capire che partecipare alla cosa pubblica è una bella cosa, è importante e tutti si devono sentire coinvolti. Noi nel nostro piccolo abbiamo iniziato, ci stiamo sempre di più ingrandendo e speriamo che nel giro di 5 anni riporteremo Tra 5 anni vota l'80%. Ma speriamo di sì, dai. Grazie Alessandra Piccin, complimenti per questo risultato. Adesso vediamo se troviamo qualche altro Allora, candidato. Alessandro, io ti proporrei di fare una cosa, rimanete pure lì, ok, per il momento. Sì. E Michele può rimanere lì un attimo con la radiocamera. Io proporrei una cosa di questo genere. Dovreste provare a fare questa cosa. Prendere fisicamente Mirella Balliana e portarcela qui in studio, però magari i suoi sostenitori potrebbero assieparsi nella tua postazione, quella originaria, ok? Cioè io vado con i sostenitori alla mia postazione. Bravo, e ci mandi... Esattamente, ok? Adesso Mirella in questo preciso istante è intervistata da colleghi, quindi in questo preciso istante non può venire su. Va bene, allora facciamo così, ci sono diverse voci da sentire lì comunque, le vedo io da qui, pesca un po' a tradimento. Per esempio mi piacerebbe sentire, adesso non so se ce l'abbiamo, ho visto prima nella foto di gruppo Alessandro De Bastiani, non so se è ancora lì, non so se così mi piacerebbe. Adesso lo vedo. Ecco, portiamolo ai nostri microfoni perché insomma ovviamente Mirella Balliana ha fatto 5 anni appunto in consiglio comunale con Rinascita Civica e Partecipare Vittorio e a me piacerebbe sentire anche la voce insomma di Alessandro De Bastiani. Eccolo qui. Eccolo qua. Allora Sandro, intanto un risultato, siete stati colleghi di banco, compagni di banco per anni con Mirella e adesso lei va sul banco più alto? Lei adesso si va nella posizione principale e poi vedremo tutta la squadra, comunque l'importante è aver vinto, aver portato la vittoria a Mirella. Se non ci credevi a questo risultato, ti chiedo se ci credevi il 7 di giugno e ieri l'altro. Il 7 di giugno ci speravo, ieri l'altro sapevo che era possibile ma non era scontato. E adesso un risultato importante, una coalizione ampia, secondo te ci sono i margini per 5 anni proprio fruttuosi? Credo proprio di sì, perché sono alla base del lavoro che dovremo fare, quello che abbiamo promesso di fare, e è quello necessario per portare questa amministrazione anche a governare la città anche nella prossima amministrazione. Cioè il progetto deve essere lungo e quindi bisogna mettere insieme tutti gli elementi, il buono e il meno buono, ma l'importante è riuscire
a fare questa squadra coesa e perseguire l'obiettivo. Due cose, Sandro. Una, rispetto a questo che dicevi, il programma lungo, durante la campagna elettorale si sentivano programmi elettorali a brevissima scadenza. Io credo che la città meriti anche dei programmi a lunga scadenza. Beh, a lunga scadenza è quello fondamentale di... Scusa, non mi riferivo al programma di Mirella Bagliana, ma in genere. In genere, appunto, è quello di interrompere questo processo di declino che purtroppo la città sta soffrendo da molti anni. E quindi la città ha bisogno di una svolta, ha bisogno di riprendere una risalita, riconquistare delle posizioni che negli anni indubbiamente, per tanti motivi che è inutile adesso, ha perso. Ascolta, il fatto di aver iniettato tanti giovani in queste liste sta portando bene, adesso bisognerà accompagnarli. Beh, è fondamentale avere delle giovani figure che siano capaci di affiancare quelle più esperte, di iniziarsi all'arte, chiamiamola così, no? del governo, e che appunto saranno in grado in futuro di portare avanti i progetti. Ultima cosa, Sandro, è dimostrato nei fatti che al primo turno magari il PD per esempio ha fatto un ottimo risultato, al secondo turno diciamo i voti si sono un po' sparpagliati. Il fatto di aver fatto le liste civiche ha portato via anche dei voti anche a partecipare a Vittorio, mi sembra. Diciamo questo sta nel gioco delle coalizioni, oppure c'è un po' di rammarico per quanto riguarda partecipare? No, non c'è rammarico, c'è forse la preoccupazione che non so, il risultato non splendido di partecipare, Rinascita Civica partecipare a Vittorio, possa interrompere un percorso che noi stiamo conducendo da diversi anni, ma alla luce del risultato finale io credo che anzi le liste civiche avranno, non dico una fusione, ma una integrazione e una coesione che le faranno crescere tutte quante, entrambe, le 3-4 liste civiche. Da questo punto di vista ci sarebbe una riflessione da fare, non certo io e te in questo momento, però il fatto di fare queste liste civiche elettorali, che vale per tutti, non solo per Mirella Bagliana, ma in tutte le elezioni, di fatto crea un po' di sfaldamento, di dispersione rispetto a una volta quando c'erano i partiti, che c'erano prima e durante e dopo le elezioni. Certo, questo scombussola un po' tutto il panorama. L'importante è che per quanto ci riguarda noi di partecipare Rinascita Civica, continuiamo col lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, siamo sempre stati presenti in città e in aula consigliare, che non si sfaldi questa unione e anzi sia motivo di rinvigorirla e di renderla ancora più efficace. Perfetto, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti, arrivederci. Grazie a Sandro De Bastiani che ci ha dato la sua lettura. Hai perso un auricolare? Questo fenomeno. Intanto aspetta, perché ecco, ci ha raggiunti vai. e gli chiediamo scusa a Thomas Toffoli, ma diciamo, gli eventi ci hanno portati via. Ci mancherebbe spazio a chi ha vinto naturalmente. E buonasera a tutti, colgo l'occasione per ringraziare oltre 1000 elettori che hanno votato e sostenuto Fratelli d'Italia al primo turno, diciamo all'andata, come si fa ai mondiali, no? Naturalmente. E come avete visto la partita della Spagna-Italia c'è stato un autogol, probabilmente anche diciamo in qualche partito è accaduto questo, però vado soddisfatto perché Fratelli d'Italia è il primo partito del centrodestra. Tramite Fratelli d'Italia il centrodestra si ricostruisce, si riparte da qui con l'ingresso nel Consiglio Comunale. Faccio gli auguri a Mirella Bagliana, che tanto è vero scorsa settimana ho avuto modo di conoscere al telefono, è una brava persona e da parte mia c'è il massimo appoggio per risolvere le problematiche di Vittorio Veneto e sistemare molte cose che sono rimaste indietro, così siamo un cambiamento per la politica, quindi si riparte con un nuovo centrodestra per il bene di Vittorio Veneto. Abbiamo sentito in precedenza gli esponenti del centrodestra tutti che parlano della necessità di ripartire, rifondare il centrodestra, quindi Fratelli d'Italia si candida a leader di questo rilancio del centrodestra.
Sì, beh, è ovvio, è scontato, noi rappresentiamo il Presidente del Consiglio, Stato italiano, che ha garantito che c'è attraverso l'onorevole Donzelli e anche a livello regionale sono dalla nostra parte, quindi saremo il filo conduttore per avere il snellimento della burocrazia e anche per i fondi per il rilancio di Vittorio Veneto. 15 giorni fa ci avevate detto che appunto grazie ai vostri collegamenti con la Presidente Meloni si poteva pensare di averla qui, insomma di avere il governo più vicino a Vittorio. Adesso non avete vinto, diciamo, non siete andati al governo della città, però siete sempre comunque in Consiglio Comunale, quindi la promessa varrà comunque, credo. Sì, beh, sicuramente ci sentiamo via email, anche ieri ho scritto al Presidente del Consiglio che entro appunto come consigliere in rappresentanza di Fratelli d'Italia, mettiamo la prima bandierina, quindi è un fatto storico per la città di Vittorio Veneto, fatto storico che è il primo sindaco anche donna, Mirella Baliana, che faccio i complimenti, e vedo che sta andando bene anche il governo con Giorgia Meloni, quindi le donne funzionano al governo. Voi avete donne nella vostra lista? Sì, ne abbiamo avute anche molto tenaci per la tutela e la difesa delle donne giovani soprattutto, quindi puntiamo anche ai giovani ma anche a sostenere i pensionati e risolvere le problematiche dei cittadini. In campagna elettorale sono andato a Foro Meniga nelle zone un po' più spaesate e quindi mi hanno dato sostegno e sicuramente darò una mano a loro. Adesso ha un po' di emozione entrare in Consiglio Comunale. Sì, diciamo che la scorsa settimana ero in vacanza, ho avuto un po' di tempo e ho sfogliato un po' le dirette che avevate fatto per capire come funziona e quindi devo dire che è interessante. Sì. Bene, grazie a Thomas Toffoli. Grazie a voi, arrivederci e ancora auguri a Mirella Baliana. Grazie a Thomas Toffoli. Io sono un candidato di Fratelli d'Italia, tra l'altro ho sentito mezz'ora fa la Giorgia, mi ha detto di salutare Vittorio, di salutare la Baliana che è la prima donna che diventa sindaco qua a Vittorio, come la prima donna che abbiamo come Presidente del Consiglio. Quindi mi ha detto, io ho 80 anni, sono un musicista cantante e sono un combattivo per aiutare gli anziani, i disabili e i bambini. E sono di Bari, sono venuto qua a Vittorio che era un giovanotto e adesso Vittorio è diventata irriconoscibile, cioè è diventato quando era bellissima quando io sono arrivato qua, adesso proprio è da rifare tutto. Beh, dai, teniamo duro. Certo, duro. Ok. Grazie, mi chiamo Jerry, saluto tutti. Conosciamo. Tenda, Vittorio, l'Italia, viva l'Italia sempre. Bene, viva l'Italia allora. Ecco, speriamo che sia di buon auspicio anche per la partita di stasera. Vabbè, e intanto andiamo. Abbiamo sentito. Esatto, vai. Oggi mezz'ora fa ha parlato a Giorgia Meloni, va bene. Perfetto, allora siamo a posto, dai. Esatto, allora Giulio torniamo sulla terra. Adesso si è calmata un po' l'euforia e c'è tanto da fare, Giulio, per una città che vuole tornare ai fasti di un tempo. Certamente ci sono tantissime cose da fare, adesso un po' alla volta prenderemo atto di tutti i problemi che ci sono sul tappeto, ce ne sono tanti e pian piano cercheremo di risolverli. L'auspicio mio è che ci possa essere anche una disponibilità da parte degli amministratori attuali che sono stati fino adesso, che hanno gestito questi 5 anni, una disponibilità anche ad aiutarci a capire certe delibere, certi atti che sono stati presi, anche per capire come possiamo proseguire nelle idee che loro avevano. Perché non vogliamo arrivare e cambiare tutto assolutamente, però vogliamo capire bene certi atti che io non ho condiviso leggendo solo le carte, i motivi di questi atti, anche che ci spieghino come le motivazioni che hanno portato a fare queste scelte, in modo tale che noi possiamo proseguire su quella linea, se d'accordo, insomma, ecco. E il fatto di avere una grande coalizione adesso vi pone di fronte alla, diciamo, necessità di fare anche sintesi, perché in giunta non si va in 24. Va bene, abbiamo lavorato bene in questo anno, praticamente 10 mesi abbiamo lavorato tutti assieme, ci siamo ritrovati, siamo partiti da posizioni molto diverse, alla fine abbiamo trovato una sintesi nel programma, nella scelta delle candidature, adesso troveremo la sintesi anche per definire le diverse responsabilità della Giunta, del Consiglio di Presidenza del Consiglio Comunale e insomma poi tutte le altre commissioni. L'idea, come dice sempre anche la Mirella, è quella di coinvolgere
più possibile la cittadinanza, i consiglieri comunali, per fare proprio un lavoro di squadra, perché abbiamo notato anche in questi ultimi 5 anni c'è stato un po' un allontanamento, no, del Consiglio Comunale, una perdita di funzione del Consiglio Comunale, e le decisioni grosse sono state sempre prese in giunta. Quindi noi vogliamo invece coinvolgere il Consiglio Comunale, ridare al Consiglio Comunale il suo ruolo, che è quello alla responsabilità complessiva dell'amministrazione della città. E non parliamo di priorità o di 100 giorni, ma le prime cose su cui ti piacerebbe andare a incidere nei primissimi giorni? Beh, lasciando stare il discorso del decoro della città, che è una cosa che tutti vediamo ogni giorno, e quindi troveremo le modalità per fare un intervento coordinato, progettato bene, programmato. A parte questo, che sicuramente è un obbligo morale da parte della nuova amministrazione, la cosa a cui tengo di più è coinvolgere il personale, la struttura in questo progetto che abbiamo della città di Vittorio Veneto per i prossimi 10-15 anni, cioè tentare un cambiamento. Se non c'è la disponibilità, la partecipazione della struttura, è una cosa impossibile. Quindi la prima cosa che mi pongo, insomma, che ci poniamo come amministrazione, è proprio quello di sentire le persone, sentire il personale e trovare con loro le modalità per lanciarci tutti assieme come squadra, davvero in questo caso come squadra, per fare le cose importanti che devono essere fatte a Vittorio Veneto. Un'altra cosa che sicuramente mi piacerà fare assieme a Mirella, se riusciremo insomma a fare questa squadra, perché non ho ancora l'incarico, è quello di coinvolgere anche i comuni limitrofi. È una cosa che Mirella ha ripetuto più volte nei consigli, nelle diversi comizi che ha ottenuto insomma in questi mesi. L'idea è quella di riprendere come Vittorio Veneto il ruolo di riferimento per tutti i comuni della vallata, e per fare questo non puoi solo chiedere, devi anche dare. Quindi pensiamo ai servizi sovracomunali, pensiamo anche alle attività nell'ambito culturale, ma in tutte le attività ci deve essere un confronto con i comuni limitrofi e un tentativo di portare avanti assieme queste cose. Solo facendo squadra, anche in questo caso, riusciremo a fare qualcosa di importante per la nostra città. Quindi Giulio De Antoni, assessore al personale, l'area vasta, e dopo? Basta. E anche al bilancio mi piace. Bilancio. Ecco, però dipende tutto da Mirella. Hai studiato per 5 anni, adesso sei pronto. Ho imparato, senz'altro. Bene, grazie. Grazie a Giulio De Antoni, complimenti per il risultato. E adesso ci facciamo raggiungere da Michele Bastanzetti. Sì, ciao, buonasera. Allora, Michele... La Luisa, posso chiederti se è già passata? La Luisa non l'abbiamo vista. Perché è impegnata professionalmente, quindi mi ha incaricato di salutarvi tutti e ringraziarvi. Aspetta, possiamo andare? Io non ti sento più. No, non sento più. Aspetta, adesso. Ok, rientriamo in studio, perdonateci, abbiamo qualche complessità audio quest'oggi. Barbara De Nardi, siccome dobbiamo liberarla appunto dall'ostaggio di cui è stata nostra protagonista, allora l'augurio che si sente di fare a Mirella Bagliana per i prossimi giorni, da domani in avanti? Di mantenere la compattezza del gruppo sicuramente, e di riuscire a individuare le migliori modalità di lavoro da qui ai prossimi 5 anni. Beh, sintetica il punto giusto. Sì, perché prima finisco, prima mi liberate, quindi... Grazie a Mirella Bagliana per essere stata qui in nostra compagnia. Siccome si è affacciata alla nostra porta il nuovo sindaco della città di Vittorio Veneto, io do subito la linea ad Alessandro per l'ultimo collegamento dalla piazza, e poi Alessandro ti do istruzioni in merito. Alessandro, non ti vedo, vediamo se siete pronti. Ok, e poi nel momento in cui noi cominciamo con l'intervista qui in studio, mentre iniziamo con l'intervista qui in studio, ti chiedo di radunare i sostenitori di Mirella Bagliana sotto, ok? Va bene? Ci siamo capiti? Va bene, ok. Vai Ale. Okay. Allora ho qui con me Michele Bastanzetti, portavoce della lista di Luisa Camatta. Lo ringrazio
lo ringrazio perché è il primo esponente di questa lista che si è fatto vedere oggi. Allora, Michele, un risultato che ti sorprende? Prima di risponderti vorrei portarti i saluti di Luisa, che è impegnata professionalmente fuori Vittorio ed è il motivo per il quale ancora non si è presentata. Spero che possa arrivare presto. Il risultato direi no, non ci sorprende particolarmente, rispecchia un po' quello che si sentiva circolare come sentire comune all'interno della città. C'era un gran desiderio di cambiamento, ma c'era anche, da una parte, lo abbiamo avuto come riscontro valutando i numeri dell'astensionismo, c'era anche un po', e più di un po' direi, di disaffezione verso la competizione. Ha prevalso comunque la voglia di impegnarsi e questa voglia, questo sentimento, questa speranza di un reale cambiamento. Ascolta, del comune. La vostra lista diciamo non entrerà in consiglio comunale, ma continuerete a fare attività, appoggerete l'amministrazione o farete opposizione in qualche modo? Allora, la Luisa ha già messaggiato con la Mirella e ha già inviato dei comunicati di stampa nei quali fa i migliori auguri di buon lavoro alla Mirella e si dichiara prontissima a collaborare alla gestione amministrativa, sempre sulla base e sulla coerenza del nostro programma. Quindi se ci sarà un allineamento, un avvicinamento fra le linee programmatiche, senz'altro daremo il nostro contributo in modo assolutamente disinteressato. Come abbiamo anche detto in fase di prevoto, nella fase in cui abbiamo avanzato l'ipotesi di un apparentamento che purtroppo non ci è stato concesso, e noi lo richiedevamo esclusivamente per poter avere il diritto di tribuna e poter rappresentare quei 546 vittoriesi che ci hanno sostenuto e meritavano anche una voce in consiglio, secondo noi. Perfetto, grazie a Michele. Grazie a voi e per il lavoro che avete fatto, molto bene. Grazie a Michele Bastanzetti. Allora io mi sposto nella postazione. Sì, allora Alessandro, maglie verdi non ce n'è più tante. Gli ordini di scuderia azzurre. Sì, giusto. Beh, maglie verdi erano anni fa. Allora, l'ordine di scuderia è quello di portare un po' di sostenitori nel collegamento sotto. Intanto noi passiamo con un'altra ospite che non è Mirella Bagliana e siamo in attesa che torni Mirella Bagliana qui da noi, ok? Va bene, ok, ciao. Perfetto, ottimo, quindi chiudiamo il collegamento, questa qua sotto, questa qui. Chiudiamo, oggi va così, perdonateci cari telespettatori, ma insomma veniamo da tutti quanti, noi e anche i vari ospiti, da un periodo molto intenso, anche perché mi sento di dire che sono le 18:30, siamo in onda dalle 15 senza un minuto di pausa, praticamente ci siamo resi conto adesso, ma va bene così, la nostra diretta andrà avanti ancora per più o meno un'ora, forse qualcosa meno. E poi questa sera vi lasceremo tranquilli guardare la partita e ovviamente immagino che la compagine di Mirella Bagliana avrà di che festeggiare. Adesso, mentre ci riassettiamo un attimo, io vado a salutare, e diamoci un attimo il tempo di inquadrarla, l'ospite che abbiamo qui in studio, Alessandra Piccin, ben trovata. Buonasera a tutti. Che non sentiamo, ma adesso sentiremo. Proviamo un attimo il microfono. Prova, 1, 2, 3. Ok, perfetto, okay. Ecco, tutto in onda. Allora, Alessandra Piccin è stata nostra ospite 15 giorni fa in occasione del primo turno. Ci aveva raccontato un po' com'era andata la campagna elettorale. Questa volta invece, prima di chiedere le sensazioni a caldo, questi 15 giorni come sono stati? Allora, sono sempre stati 15 giorni impegnativi, non ci siamo mai fermati fino all'ultimo secondo con i volantini, con le iniziative, e quindi siamo sempre stati, abbiamo cercato di essere sempre tra la gente come era nel nostro stile durante i precedenti mesi. Abbiamo fatto diversi flash mob portando l'attenzione su temi a noi cari. E ci siamo fermati quando dovevamo fermarci, quindi venerdì notte.
È stato molto bello il venerdì sera perché abbiamo deciso invece di portare le persone da noi, abbiamo deciso di essere tra la gente e di andare a varie iniziative che erano organizzate in città. Ecco, bella questa idea. Abbiamo fatto riferimento prima con Alessandro commentando le magliette che molti dei sostenitori di Mirella Balliana indossavano quest'oggi. Abbiamo fatto riferimento a questa che si chiamerebbe un po' anche immagine coordinata in senso così stretto di marketing, che ha contraddistinto la vostra campagna elettorale. Abbiamo visto le magliette, abbiamo visto questo fil rouge nella comunicazione. Ecco, è stato anche questo che forse ha portato al conseguimento del risultato odierno? Ma sicuramente tutto ha aiutato. Io devo dire che onestamente non ho mai visto qui a Vittorio Veneto una campagna elettorale di questo genere, nei colori, nelle iniziative, in tutto quello che è stato fatto. Credo che sia stata una campagna elettorale unica, fatta di tantissime novità, di energia, di idee nuove e sicuramente il color turchese è stata una bellissima ondata che ha travolto la città. Di chi è stata l'idea del turchese? Il gruppo comunicazione ha deciso insieme a Mirella i colori, ci sono state varie proposte, alla fine abbiamo pensato ad un colore insomma allegro che stesse bene a tutti e abbiamo percorso quella strada. Ecco, molto bene, molto bene. Tra poco andremo a far sentire anche ai nostri telespettatori una musichetta che è stata così composta, non so se dagli umani o da qualche essere artificiale. Anche quella, chi ha avuto l'idea? Ma l'idea è partita da una persona, da una ragazza della lista di Mirella, Lucrezia Cosmo, e sì, credo sia stata aiutata dall'intelligenza artificiale, però poi insomma l'idea è nata da lì ed è stata la nostra colonna sonora durante tutti gli eventi e tutti i momenti insieme. Ecco, nei minuti intorno alle 13:30, 13:45, 16 iniziavano ad arrivare così i primi messaggi positivi. Come avete vissuto quei momenti? Io ero rappresentante di lista a uno dei seggi, per cui dovevo fare il mio dovere e quindi ho seguito lo scrutinio del seggio a cui ero assegnata e quindi sono stata poco partecipe. Poi una volta dati i risultati, il tempo di inforcare la bicicletta e andare alla nostra sede operativa, e lì mi hanno accolto con brindisi e abbracci e quindi ho detto vabbè, io vi credo sulla fiducia, credo che abbiamo vinto, giusto? E sono passati pochissimi minuti da quando io ho lasciato il seggio, per cui è stato una cosa fulminea. Un turbinio di emozioni. Allora, intanto, mentre parlava Alessandra Piccin, abbiamo la nostra postazione sotto che si sta affollando appunto con le varie persone che abbiamo visto festeggiare più e più volte nel corso del pomeriggio. Alessandro, io intanto riaprirei il collegamento con te, intanto per vedere se funziona tutto. Beh, credo di sì, spero di sì. Ecco, sì, molto bene, molto bene. E mentre Mirella Balliana dovrà pagare pegno perché al momento si attarda, pur essendo con la concorrenza, pur essendo arrivata nei nostri studi si sta attardando con la concorrenza, ma non importa. Io direi, hai qualche altra voce da raccogliere lì sotto, caro Alessandro? Posso scegliere io o devono farsi avanti? Scegli tu, vai. Chi è che Massimo, vieni qua. Allora prendo un sindacalista che dovrebbe essere abituato a parlare. Allora Massimo, il risultato lo sappiamo, ma ti chiedo se te lo aspettavi.
Sì. Di la verità però. No, veramente ci ho sempre creduto. Ho sempre detto a Mirella ce la faremo. Addirittura io puntavo al primo turno di vincere senza il ballottaggio. Ero un po' troppo eccola. Un po' troppo. Eccola qua, è arrivata Mirella, quindi lascio. No, adesso io puntavo già a vincere al primo turno perché avevo tanta fiducia dei vittoriesi. Resta purtroppo, ecco, approfitto, più del 50% non ha votato. Il 60%. E quindi cioè, è proprio questa è inspiegabile questa cosa qua. Perché... Per un movimento, una coalizione che ha coinvolto così tante persone, anche tanti giovani che non si vedevano in passato, cosa può fare per convincere l'altro 60% delle persone almeno ad andare a votare? Ma sono curioso di vedere, di analizzare i dati per capire qual è la fascia maggiore che non ha votato. Credo appunto i giovani, io non ci ho ancora guardato, però è interessante capire come mai questa la maggioranza non ha votato. Quindi è anche un problema della democrazia, che poi un sindaco governi, a prescindere da chi ha vinto, ma che governi con una parte minoritaria delle persone che hanno votato. Ascolta Massimo, tu arrivi dal mondo dei movimenti, che è ispirato e sostenuto dagli ideali, queste cose qua, tutto molto giusto, però da movimento adesso bisogna andare a governare una città. Secondo te sarà facile o sarà difficoltoso? Questa è una domanda difficile. Io insomma credo nei movimenti, credo nella base sociale, nelle associazioni, nelle cose che nascono dal basso. Le cose che nascono dal basso, vedi gli alberi, sono molto più durature e stabili di ciò che arriva invece... Sai cos'è? Resto nella tua metafora dell'albero. È un albero per da un legambientino, insomma, il riferimento alla natura. No, giusto, solo che l'albero cresce con calma. Mirella domani è sindaco di Vittorio Veneto, quindi non ha molto tempo per crescere. Non ho dubbi perché non è una arrivata ieri. No, certo, mi intendevo... Ha una lunga storia e quindi sicuramente ha le spalle forti. No, ma non mi riferivo a lei, ovviamente, mi riferivo a tutta la squadra che dovrà avere intorno. Beh, sicuramente c'è un grande lavoro da fare, ma non sono soli, quindi abbiamo una grande base tra tutti quelli che si sono candidati nelle varie liste e anche poi quelli che l'hanno supportata e che non sono in lista, ma che comunque faranno da sostegno a questa azione del comune. Bene, grazie a Massimo. Adesso chiamo anche Laura, così facciamo... Fermo Alessandro. È arrivata la sindaca? Dopo diamo spazio ai tuoi ospiti, chiudiamo il collegamento dalla nostra postazione esterna e diamo il benvenuto qui in studio a Mirella Bagliana e ci complimentiamo anche dal vivo con lei perché Mirella è il nuovo sindaco di Vittorio Veneto. Benvenuta e bentrovata. Grazie Federico, grazie agli amici di Tenda TV, saluto tutti i cittadini di Vittorio Veneto e vorrei subito esprimere un forte ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte al voto, che hanno collaborato in questa campagna elettorale e sicuramente il momento elettorale è un momento molto importante. Dopo 5 anni di amministrazione, ora spetta a noi prenderci a carico quelle che sono le criticità e gettare le basi per il rilancio della città di Vittorio Veneto. Ecco dai, prima di pensare alle criticità però festeggiamo, oggi è il momento della festa, abbiamo visto e vediamo anche qui sotto tanti sostenitori che sono pronti a festeggiare. Bagliana, intanto le sensazioni a poche ore, diciamo, prima, facciamo un po' un passo indietro, ieri com'era la sensazione Bagliana? Allora, sì, sinceramente io ho vissuto tutta la campagna elettorale con molta serenità e ancora ieri avevo in me questa caratteristica. Diciamo che la serenità mi arrivava e mi arriva tuttora dalla condivisione che ho con tutti i gruppi di lavoro che ci sono attorno a noi e io penso che candidarsi al comune, a sindaco o a sindaca del comune di Vittorio Veneto è una cosa che uno se la sente dentro, ma la deve vivere con tanta serietà, responsabilità, però anche serenità. Quindi ecco, sono sempre rimasta serena.
e questo l'abbiamo visto. L'abbiamo sentita più volte nelle interviste, sia rubacchiate qui e lì, e sia quella che ci ha concesso proprio a pochi istanti. Mirella Bagliana ha ringraziato tante volte la squadra, senza la squadra non sarebbe arrivata a questo risultato. Sicuramente la squadra è una squadra molto grande, non è la classica squadra da campagna elettorale, vorrei sottolinearlo, ma attorno a noi si è creato un movimento dal basso che è cresciuto in questi mesi, man mano si aggiungevano persone che collaboravano con noi, che ci davano una mano, e io penso che questa possibilità di avere attorno a noi tante persone, anche cittadini, sia ancora fattibile. Noi pensiamo di allargare questa base non di consenso, di partecipazione. La nostra linea sarà quella di provare a riportare i cittadini all'interno del municipio. E questo è un bel messaggio, è un messaggio importante della Neo. Allora, torniamo a questa diatriba, sindaca o sindaco? Allora, io lascio libertà alle persone di chiamarmi come preferiscono. Certo che sindaca è un sostantivo che oggigiorno insomma ha un certo significato. È vero che la lingua italiana ha bisogno di tempo per evolvere, quindi ognuno si senta libero di chiamarmi come preferisce. Oh, molto bene, molto bene. Bagliana, facciamo ancora, diciamo, se vogliamo, un passo indietro. Chiedo alla regia di proporre le immagini della vostra festa finale, quella della fine del primo turno, ok? Intanto è qui con noi in studio anche Alessandra Piccin, che abbiamo appunto sentito prima. Quando ce le abbiamo possiamo mandarle. Ecco, vediamo una piazza Flaminio gremita di persone, avete organizzato un concerto. C'è stato questo comizio, diciamo, di Mirella Bagliana a un certo punto, lì quella partecipazione, quell'abbraccio ideale da parte dei cittadini e dei sostenitori insieme ha lasciato presagire qualcosa? Sì, in quel momento abbiamo capito che gran parte della città era con noi, cioè parecchie persone, parecchi cittadini erano dalla nostra parte, e l'abbiamo vissuta proprio in quella sera là. Non solo quella sera là, abbiamo fatto anche parecchie iniziative durante la campagna elettorale, molto partecipate, quindi noi, mi ripeto, stavamo capendo che stava crescendo il consenso attorno a noi. E è vero che il ballottaggio è stata anche una nuova partita, siamo ripartiti tutti da zero. E non è stata sicuramente cosa facile vincere al ballottaggio, però partivamo già da un buon consenso, un buon appoggio, e quindi poi è arrivato il risultato, insomma. Allora, continuiamo a vedere, possiamo pure andare avanti con le immagini, perché immagino che facciano piacere a Mirella Bagliana, quindi torniamo pure, abbiamo anche delle foto del vostro gruppo, appunto di alcune delle iniziative che avete fatto e che avete sostenuto, diciamo. Qui era la staffetta di cui avevamo parlato, mentre qui torniamo al comizio. Allora, Bagliana, ovviamente nella giornata di oggi abbiamo visto direttamente dalle immagini, eravamo all'Osteria Vittoria, quasi a pochi passi dal centro di Vittorio Veneto. Intanto chiedo, perché avete scelto quello come punto di incontro? Allora, intanto è stata una semplice coincidenza, nel senso che noi in questa campagna elettorale non avevamo una sede fissa, avevamo deciso fin dall'inizio di non averla, perché pensiamo sia più opportuno e ci piace di più stare in mezzo alle persone. Quindi ogni volta che c'era un appuntamento particolare abbiamo chiesto ai locali pubblici di ospitarci. E questa volta è toccata, insomma, all'Osteria Vittoria, e sicuramente non avevamo pensato al nome, perché ci siamo dati appuntamento. È stata proprio una coincidenza stavolta, nel senso che, anzi, quasi a un certo punto eravamo anche preoccupati, però insomma, per scaramanzia. Esatto, per la scaramanzia, però è andata bene, insomma. Ecco, e questi minuti, questi grandi abbracci che vediamo, li sta rivedendo, immagino, per la prima volta, sì. Mirella Bagliana. Allora, come li commenta?
Innanzitutto c'è stata tanta partecipazione, tanta emozione da parte soprattutto delle altre persone, di tutti coloro che mi sono state attorno. Io sinceramente sono emozionata, ma sono più legata alla responsabilità, quindi sono già chi mi conosce che sa che faccio molta fatica a festeggiare, perché so benissimo che mi aspetterà un compito abbastanza duro davanti a me, e quindi già in queste ore sto già pensando come muovermi, e mi sto un po' attrezzando a livello psicologico per affrontare quello che saranno i 5 anni prossimi. E a proposito di questo, Mirella Balliana ci dà qualche... Allora, dobbiamo dire, nei giorni scorsi abbiamo avuto delle anticipazioni sui giornali, delle ipotesi di giunta, eccetera, eccetera. Siccome è passato ormai qualche ora dalla vittoria, quindi adesso bisogna iniziare a porre da parte il prosecco e iniziare a pensare, come giustamente ci ha sempre detto lei, anche alle cose serie. Ipotesi per la giunta? Allora, la giunta, dunque intanto ci riuniremo come coalizione, e quindi la giunta avrà il consenso di tutta la coalizione che ci ha supportato, e anche di tutti i gruppi, no? Quindi vorremmo fare una cosa anche della giunta che sia una giunta partecipata e sentita propria. Non ci saranno nessun tipo di imposizioni. E naturalmente faremo anche una giunta in base alle competenze delle persone che insomma ci circondano. Tra le persone che forse sicuramente saranno con me c'è il consigliere Giulio De Antoni, che si è sempre mostrato insomma capace di affrontare le questioni anche quando era in minoranza. Dopodiché anche il Partito Democratico, che va in riconoscimento insomma per il risultato ottenuto, farà una rosa di nomi rispetto ad alcune persone, e sceglieremo con molta serenità anche questo, e dopo voglio dire gli altri assessorati saranno confermati, saranno ricoperti naturalmente da persone che, ripeto, con una certa competenza sulle questioni. Molto bene, Balliana può fermarsi con noi qualche minuto? Sì, ancora sì. Ecco, perché è contesa dalle televisioni oggi. Allora, apriamo il collegamento con Alessandro Toffoli in compagnia di alcuni ospiti. Sì, volevo dire che non puoi fermare tanto Mirella Balliana, perché qui corre voce che alle 7 ricomincia la festa in Piazza Flaminio, quindi non hai poi molto tempo. Ma io ho questo potere. A meno che non la leghi, che potrebbe anche essere, insomma. Però è sequestro di persona. Ascolta, allora io ho qui con me Laura Ceccarini, anche lei candidata nella lista tra l'altro di Mirella Balliana. Abbiamo sentito le parole adesso di Mirella, e già fa sul serio, parla di assessorati, quindi adesso è stato un viaggio cominciato un anno fa, nell'ultimo mese molto a stretto contatto, adesso si fa sul serio. La squadra è pronta? Allora, abbiamo all'interno della coalizione delle persone capaci, pronte, che si stanno preparando da tempo, che hanno partecipato in maniera passiva da osservatori a volte alla vita. Che ti sente, Mirella? Sì, alla vita politica, ma sono ben coscienti di che cosa li aspetta, assolutamente. Anche le persone più giovani, quelle che possono dare l'idea di essere inesperti, guardate, io le ho conosciute meglio in questo periodo e mi hanno stupito per la competenza, per le capacità che hanno. C'è gente che si è già letta tutto il regolamento del Consiglio Comunale perché ha piena responsabilità di quello che sta andando a fare. Uno degli impegni che ci siamo presi in questo periodo è che comunque questo bellissimo gruppo non abbandonerà chi per voti, per scelta andrà in consiglio, andrà in giunta, ma continuerà ad esserci un supporto di persone che ognuno per le proprie competenze darà aiuto su singoli temi, sulle singole cose che ci saranno. Quindi ecco, c'è chi è più navigato, c'è chi è più esperto, chi, ripeto, pur sembrando giovane ha tanta competenza e voglia di imparare, e quella sana umiltà che ti mette in ascolto e pronta ad imparare, ad accettare i consigli anche degli altri. Sai che Mirella, che vi sta sentendo,
lei poi avrà la responsabilità, metterà le firme, ma non dovete lasciarla sola là davanti, bisogna che la accompagnate ovviamente in tutti i prossimi 5 anni, non solo nella campagna elettorale. Sì, ma infatti questo è, credo che ognuno di noi quando ha detto di sì nel candidarsi in una lista avesse ben chiaro che non era questione di qualche mese, che non era questione di qualche voto, ma era un impegno da portare avanti per 5 anni, ognuno col suo ruolo, ognuno nella sua posizione retrovia o in prima fila, però l'impegno credo che ce l'abbiamo. E anzi, un altro discorso che ci siamo fatti è che questo gruppo di discussione, questo gruppo di supporto non deve essere chiuso a chi ha già partecipato a questa campagna, a chi era nelle liste come consigliere, ma anzi ci può essere proprio un'apertura alla cittadinanza, a quelle persone che hanno voglia di parlare di politica nel senso più puro, più alto del termine, quindi l'idea di mettersi in ascolto, come dice Di Mirella, e anche con le competenze, per cui ben venga chi ha idee e competenze. Adesso avete coinvolto in questi mesi anche tanti giovani, alcuni hanno preso anche degli ottimi risultati in termini elettorali, adesso la bravura sarà non solo farli diventare di più, ma anche tenerli convinti e coinvolti in questa fase. Sì, allora la cosa bellissima di questi giovani è che sono stati molto attivi anche in campagna elettorale con i loro coetanei e hanno veramente convinto, parlato, fatto riavvicinare, rinnamorare alla politica dei giovani. I numeri dei partecipanti alle elezioni purtroppo sono quelli che sappiamo, però vi assicuro che loro hanno fatto un grandissimo lavoro. Loro per primi sono convintissimi e lo stanno trasmettendo questo entusiasmo ai loro coetanei. Ascolta, la cosa importante che interessa agli spettatori adesso, alle 7 andate in Piazza Flaminio e dopo la notte dove continua? Non lo so. No, non lo so, dobbiamo dirlo. Alessandra, la nostra coordinatrice, ci ha dato indicazioni fino alle 19. Perché Sergio dice che c'è la nazionale, ma dopo la nazionale dove si va? No, Ale, non lo so, rispondi. Chiedono aiuto a Alessandro. No, allora riprendo un attimo io le fila. Ecco. Allora, Alessandro, altra comunicazione di servizio, portami, grazie intanto ovviamente a Laura Ceccarini, vorrei, siccome ci avviamo anche noi alla chiusura, cosa dite? Sì, perché insomma dicevamo prima che ci siamo accorti adesso che non abbiamo fatto pause dalle 3, portami un po' di giovani, voglio facce giovani lì davanti, siccome li vedo lì dietro. Mirella Bagliana, allora, abbiamo sentito queste belle parole, tra l'altro ha rivisto anche le immagini della consegna dei fiori, eccetera, di qualche istante fa, qualche mezz'ora fa, insomma, che vi abbiamo riproposto. Tra poco io andrò a leggere a Mirella Bagliana un po' di messaggi che ci sono arrivati e poi le faccio sentire anche una cosa, ma prima di questo volevo chiederle com'è stato questo bagno di folla che c'è stato prima con questo arrivo in bici qui in Piazza del Popolo e poi una miriade di abbracci, io non li ho contati, ma insomma più di qualche centinaio. Sì, no, è stata una cosa veramente emozionante e bisogna dire che attorno a ciascuna persona c'è anche forse c'era un'aspettativa del risultato, quindi voglio dire i cittadini che ci hanno supportato insomma erano molto molto felici del risultato ottenuto. Vorrei ricordare anche che le persone che ci hanno sostenute fanno parte anche di un passato politico che facciamo riferimento. Io voglio qui anche ricordare la figura di Alberto Dan, che è stato uno dei principali soggetti politici, un amico che ha dato tanto alla città e che forse doveva diventare il sindaco di Vittorio Veneto. Io lo ricordo con tanto affetto e insomma in quegli anni ho iniziato a muovere i primi passi anch'io della politica. Poi volevo anche ricordare Adriana Costantini, anche lei forse una mancata sindaca della città di Vittorio Veneto, e poi tantissime altre persone, insomma anche di altre formazioni politiche che hanno contribuito tanto a far crescere la città di Vittorio Veneto.
Ecco, quello che mi sento di dire è di ringraziare tutti coloro che da sempre si sono impegnati per la città, gli amministratori che fin qua l'hanno seguita e tutte le persone che politicamente si sono impegnate. Ecco, Balliana, ci arrivano intanto sui nostri social e ringraziamo per tutti coloro i quali ci hanno seguito anche in questo lungo pomeriggio. Tra l'altro ricordiamo che anche per la scorsa maratona elettorale abbiamo avuto numeri veramente, insomma, più di 15.000 contatti, insomma, scherzando abbiamo detto abbiamo avuto più visualizzazioni di quelli che sono andati a votare, ma più o meno non ci siamo discostati di tantissimo. Tra i vari messaggi intanto arrivano tanti complimenti, Mirella ti vogliamo bene, dicono, ecco, e ce n'è uno che mi ha colpito, Mirella, un pensiero al tuo papà che sa orgogliosissimo di te, e quindi questo lo giriamo a Mirella Balliana. E poi un comune amico mi ha mandato addirittura un videomessaggio che adesso in teoria, se riusciamo, vi faccio vedere e sentire. Mirella Balliana credo che abbia già capito di chi sto parlando. Ecco qua. Ecco. Ciao Mirella. Ciao. Volevo farti i miei complimenti. Francesco. Oggi ho avuto un imprevisto, un posto a Vittorio Veneto. Ci vediamo un'altra occasione. Ciao Mirella. Sono contento per te. Ciao Mirella. Ecco, allora amico Francesco Borsoi, appunto da Corbanese, che è un nostro caro telespettatore, nonché amico di Mirella, ha voluto mandare appunto questo messaggio. Mirella Balliana, ancora qualche istante in nostra compagnia, ci ricolleghiamo dalla postazione esterna con questa bella immagine di tanti giovani da Alessandro Toffoli. Ecco, abbiamo detto che la lista della coalizione Mirella Balliana ha coinvolto tanti giovani, qua ce n'è un esempio, adesso gli chiederò semplicemente il nome e dopo gli faccio anche delle domande. Marta la conosciamo. Pietro. Elisa. Michele. Enrico. Allora, Marta, Pietro, Elisa, Michele, Enrico, li ho ricordati. Allora Marta, l'abbiamo già sentita prima, è la più votata in consiglio comunale che non fosse già consigliere comunale uscente, che non è proprio una cosa banale, perché la notorietà che dà l'essere stati consiglieri comunali dà un vantaggio non indifferente in termini elettorali. Quindi complimenti Marta. Ricordavamo che ci siamo frequentati in sede di consiglio di istituto quando era rappresentante degli studenti al liceo Flaminio e io ero rappresentante dei genitori. Un paio d'anni fa, non molto tempo fa. Sì, certo, anche perché sennò non avresti l'età che hai. Ma adesso ti faccio una domanda politica però, nel senso che adesso sei un consigliere comunale di maggioranza, quindi non so se ti sei ben resa conto, non so se Mirella si è resa conto che è il sindaco di Vittorio Veneto, ma lei Marta, è consigliere comunale di maggioranza di Vittorio Veneto. Allora la domanda è questa. Giusto, ci sta anche l'applauso. La domanda è questa: una cosa che ti aspetti da Mirella e una cosa che ti impegni nei confronti, ti impegni a fare nei confronti di Mirella. Allora la prima domanda: cosa ti aspetti da Mirella in senso per quanto riguarda voi giovani? Tengo io il microfono. Ok. Mirella, mi segui e ti mando un abbraccio virtuale. Vabbè, vi siete abbracciati 50 volte, non occorre che glielo fai qui a 1 metro. Andiamo al sodo. No, comunque da Mirella mi aspetto quello che ha sempre dimostrato in quest'anno che ci conosciamo, quindi l'ascolto di noi giovani. Noi diciamo sempre: Mirella, grazie che ci ascolti ora e ci rendi protagonisti dei processi decisionali, perché non è da tutti mettere un ventenne in consiglio comunale. E questa è una cosa di cui noi siamo enormemente grati, quindi grazie per tutto il coinvolgimento che hai nei nostri confronti. E quello che invece ti senti...
Aspetta Alessandro che risponde. Sì, no, volevo ringraziare Marta e tutti i giovani per il lavoro che hanno fatto, sono stati veramente determinanti in questa campagna elettorale e quello era uno dei nostri obiettivi che io mi sento di portare avanti, che continuerò a portare avanti, proprio quelli di renderli protagonisti ora nei processi decisionali. Hanno tutte le caratteristiche, le capacità e le competenze per aiutarci in questo percorso, quindi un grazie veramente a tutti i ragazzi giovanissimi che sono loro e poi vorrei ricordare che abbiamo anche i giovani in Consiglio Comunale, quindi il prossimo Consiglio Comunale vedrà al suo interno facce un po' conosciute con un po' di esperienza ma anche tante persone nuove, giovani e giovanissimi e questo creerà le basi per quello che sarà la futura classe dirigente della città di Vittorio Veneto. Tra l'altro Mirella mi ha fatto notare tra i tanti messaggi che sono arrivati che anche il basket Vittorio Veneto che ha preso possesso della città non solo perché ha il primo cittadino ma anche il sindaco dei ragazzi è un esponente del basket Vittorio Veneto, quindi da quel punto di vista non potete proprio lamentarvi. Ma avanzavo una risposta alla seconda domanda: cosa ti senti di promettere a Mirella Bagliana? Beh, a Mirella direi che prometto il mio massimo impegno. Io ho un senso del dovere molto, molto grande, sento la responsabilità, ecco, di essere rappresentante non solo di noi giovani e di tutti questi ragazzi meravigliosi, ma di tutti i nostri elettori. Quindi io sento di promettere a Mirella il mio più grande impegno, ecco. Beh, insomma, Mirella. Grazie. Io dico, abbiamo una cosa in comune io e Marta, cioè il senso del dovere, quello lo sentiamo forte tutte e due e anche e soprattutto tutte le donne che sono all'interno della nostra lista. Vorrei anche sottolineare che siamo tantissime donne, non solo giovani, però anche donne e sentiamo molto forte questo senso di dovere e di portare avanti le cose in cui crediamo, questo sì. Faccio io una domanda a te che sei qui di sopra. E cosa ti senti di promettere tu a questi giovani che ti hanno aiutato? Prometto la loro partecipazione, l'abbiamo un po' già sottolineato questo aspetto, non sono slogan, anche se oggi va di moda la questione giovanile, però ecco, noi ci crediamo veramente. Io mi sono avvicinata alla politica fin da giovane e so che costa fatica e impegno per essere costante. Però questa fatica e questo impegno viene, se hai qualcuno a fianco che crede in te e che ti aiuta, viene meno la fatica di supportare questo percorso. Quindi io sicuramente continuerò con loro un percorso di crescita e anzi tutti assieme auspichiamo di avvicinare ancora più giovani a quello che è il sentire del bene comune, prenderci cura del bene comune. Questo è quello che gli prometti e cosa ti aspetti invece da loro? Ma io sinceramente mi aspetto quello che hanno fatto anche fino adesso, cioè tanta motivazione, tanto entusiasmo, perché i giovani sono molto entusiasti, hanno tanta energia, molta più di noi alle volte e anche tanta freschezza, poi hanno delle idee molto innovative, ok? Noi alle volte siamo un po' fermi come analisi, invece loro vivono la città, vivono le questioni, vivono i problemi in modo diverso e quindi è essenziale che siano all'interno dei nostri consigli comunali e delle nostre assemblee. Grazie, allora bocca al lupo, Marta in particolare, nuovo consigliere comunale, non so se mi spiego, e anche a voi datele una mano perché ne avrà bisogno. Ho bisogno di tutti. Bene Federico. Tienili lì ancora un secondo. Allora, Mirella Bagliana cosa farà nelle prossime ore? Allora, innanzitutto domani mattina abbiamo le prime riunioni in municipio con gli uffici. Giusto adesso dovrà arrivare il decreto anche del commissario per la nomina ufficiale del sindaco. Ricordo che ancora adesso il sindaco è Antonio Miatto, che ho ringraziato anche per il lavoro che ha fatto in questi 5 anni. E poi domani mattina appunto ci accorderemo un po' con gli uffici e inizieremo fin da subito a verificare quella che sarà la nostra squadra di giunta
e anche a iniziare a verificare tutti i passaggi degli organismi partecipativi a cui facevo riferimento prima e a continuare a coinvolgere naturalmente tutta la nostra coalizione. Ecco. Allora, io ringrazio Mirella Bagliana, ma chiedo di attendere ancora un secondo. Alessandro, hai qualche altra voce da far sentire lì oppure possiamo andare a chiudere? Beh, oddio. Paolo Bassetto, non vedo. Dai, Sergio. allora. Sergio, aspetta. Questo è un personaggio vero. Occhio. Questo è Sergio Canal, figlio di Tony Canal, leggendario militante del Partito Comunista, giusto? Allora Sergio, anche tu so che sei andato a fare il tuo lavoro di volontario, adesso il risultato è raggiunto, tu le battaglie ne hai combattute tante, ne hai vinte, ne hai perse, questa com'è stata? Questa qui è stata una battaglia tosta, si partiva sempre dal solito discorso che qui a Vittorio Veneto parti del centro-sinistra dal 40 e loro è al 60 e vincere a Vittorio è molto molto dura, infatti negli ultimi 25 anni abbiamo vinto solo una tornata con Roberto Tonon e questa qui è stata veramente tosta, però grazie al segretario del Partito Democratico e tutta l'organizzazione del partito abbiamo, con la nostra struttura e il nostro radicamento, abbiamo fatto squadra con tutte le liste civiche di Mirella Bagliana e poi alla fine ci hanno premiato anche grazie, però bisogna essere onesti, alle divisioni che c'erano nel campo avverso. Ascolta, tu sei uno sportivo e hai ammesso anche diciamo questo aspetto che non è sicuramente secondario. Leggevo i messaggi che mettevi in questi giorni, non eri così sicuro di vincere, avevi un po' di paura. Ma di solito dicono che la scaramanzia sia la prima cosa da fare, anche perché essere sbruffoni e dire stravinciamo o vinciamo, poi fai la figura ridicola, quindi è sempre meglio essere cauto, anche perché non riesci a quantificare quanti elettori votano per te o quanti vanno a votare. Perciò, ma sapevo che comunque era una battaglia, non dico voto a voto, però eravamo su quei livelli là e bisogna anche fare un applauso e un plauso agli avversari che ci hanno messo la faccia, perché sì, tu vinci ma c'è anche gente che perde, però quando tu partecipi a competizioni elettorali ci metti la faccia, ci metti l'impegno e tutto, c'è solo da applaudirli. Bravo Sergio, è diventato anche saggio. Allora, Sergio con l'età è diventato anche saggio, hai visto? Grazie Alessandro, lo diciamo anche ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo instancabilmente dalle ore 15, ci stiamo avviando alla chiusura. Allora, parola a Mirella Bagliana, un saluto intanto ai nostri telespettatori e a tutti coloro che l'hanno seguita per tante volte sulla Tenda TV. Sì, io ringrazio intanto la Tenda TV per il servizio che offre, che arriva nelle case insomma, di tutti i cittadini di Vittorio Veneto. Un saluto particolare a tutte le persone con difficoltà, a tutti gli anziani, a tutti i giovanissimi. Io ho detto che dedicavo questa mia vittoria a tutti coloro che ogni giorno si alzano alle 6, alle 5 di mattina per andare a lavorare nella nostra zona industriale o altrove, agli operatori della sanità che lavorano nel nostro ospedale, e quindi voglio dire, io mi impegnerò affinché la qualità della vita in città sia migliore per tutti e ancora una volta mi metto a disposizione di tutti i cittadini. E quindi con il sindaco Bagliana che si mette a disposizione dei cittadini ci avviamo verso la chiusura, ma chiedo ad Alessandro, chiama ancora i tuoi giovani lì attorno, perché finiamo un po' con un coup de théâtre, perché l'avevo annunciata prima e ne avevamo parlato anche con Alessandra Piccin, che ringrazio, non è che le abbiamo tolto la parola, ma insomma Ubi Maior, ecco, ok. Allora, teniamo sempre lì i giovani, perché c'è stata una musichetta che ha comunque accompagnato questa campagna elettorale di Mirella Bagliana, che quando io l'ho sentita la prima volta ho detto
questa è una cosa, complimenti a chi l'ha ideata. Allora, io tengo questa inquadratura qui, faccio partire la musichetta, voi sotto fate un po' quello che vi pare. Insomma. Ti ho Vittorio Veneto, sta per cambiare, Mirella è qui, senti il vento girare sotto le ruote, piste ciclabili, accenni e note. Mirella guida il cambiamento con cultura e rispetto dell'ambiente. Verde che cresce non è solo un dettaglio, ogni angolo curato, ogni passo un traguardo. Mirella guida la danza per una Vittorio Veneto, per una Vittorio Veneto che avanza. Più cultura, più cura, più spazio per la bici e l'aria pura. Ascolta, qui c'è una visione, una città che pulsa innovazione. Ecco, allora, siccome vedo, siccome noto dell'imbarazzo in Mirella, allora io farei così. Così chiudiamo. Sì. Mirella può smicrofonarsi, scendere insieme, ovviamente stiamo scherzando, grazie al nuovo sindaco di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, così concludiamo da sotto insieme alla squadra, quelli che sono rimasti, diamo una mano, ecco, perché qui... Qui esatto. E nel frattempo, mentre io poi ripropongo la musichetta di Mirella Bagliana, mi sento di ringraziare tutti gli ospiti che sono venuti a trovarci in occasione della... ci rivediamo sotto. In occasione di tutto il percorso della città che vorrei, e quindi abbiamo cominciato ben 2 mesi fa. Abbiamo conosciuto i candidati, abbiamo conosciuto le liste, vi abbiamo proposto il confronto, e poi la maratona della scorsa settimana e una seconda maratona per il ballottaggio in questa occasione, in questo pomeriggio del 24 giugno 2024. Il nuovo sindaco di Vittorio Veneto è Mirella Bagliana, avremo modo di seguirla anche nei prossimi giorni e soprattutto avremo modo di farvi conoscere chi saranno i componenti della giunta comunale e perché no, poi vi proporremo anche il primo consiglio comunale in diretta con il giuramento del nuovo sindaco di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, che sta scendendo le scale e quindi ci apprestiamo a chiudere questo lungo pomeriggio in vostra compagnia. Speriamo come al solito di avervi fatto compagnia anche in maniera un po' leggera e non ingessata, ecco, come è nostra abitudine. Allora, eccola qui, abbiamo Mirella con il mazzo di fiori, riapriamo, ovviamente chiudiamo con questa immagine, caro Alessandro. Sono qua, ma inquadra loro. Sì, certo, vi ripropongo la musichetta di Mirella. Ti ho Vittorio Veneto, sta per cambiare, Mirella è qui, senti il vento girare sotto le ruote, piste ciclabili, accenni e note. Mirella guida il cambiamento con cultura e rispetto dell'ambiente. Verde che cresce non è solo un dettaglio, ogni angolo curato, ogni passo un traguardo. Mirella guida la danza per una Vittorio Veneto, per una Vittorio Veneto che avanza. Più cultura, più cura, più spazio per la bici e l'aria pura. Ascolta, qui c'è una visione, una città che pulsa innovazione. Eventi, arte, musica per strada, Vittorio Veneto, la città che non si arrende mai. Mirella un piano, è tempo di agire, più verde, più arte, è il momento di costruire. Allora, eccoci qui con questa immagine, salutiamo Mirella Bagliana e tutti i giovani, ecco, caro Alessandro, Alessandro, ti abbiamo visto un po' ingessato sulla musichetta di Mirella Bagliana. No, sai cos'è? Mi veniva da ridere perché vedevo questi bravi giovani qui un po' imbarazzati e gli altri che non avevano coraggio di mettersi di qua della telecamera che ballavano. Allora, bravi a loro e meno agli altri.
Allora, io che sono cattivo, o giriamo la telecamera, ok, e la rimettiamo su, oppure vengono dietro. No, e oppure la giri. vengono... Dai, tutti dietro, avanti. Adesso arrivano, adesso. Dai, chi ballava prima venga qua adesso. Ecco, Dietro, allora, dietro. mentre arrivano... No, adesso basta. Non con la inquadrarmi però. No, ancora, la rimettiamo, ecco, bene. Però ballate adesso, Ecco, pronti, chissà che la terza volta sia quella buona, andiamo. Riprova a farla partire. Io Miletto sta per cambiare, Mirella è qui, senti il vento girare sotto le ruote, piste ciclabili, accenni e note. Mirella guida il cambiamento con cultura e rispetto dell'ambiente. Il verde che cresce non è solo un dettaglio, ogni angolo curato mi passa un traguardo. Mirella guida la danza per una Vittorio Veneto, per una Vittorio Veneto che avanza. Più cultura, più cura, più spazio per la bici e l'aria pura. Allora, il più lanciato mi sembra Giulio D'Antoni e mi pare bene, insomma, come... No, vi salutiamo sul serio, adesso vi lasciamo andare a festeggiare. Grazie, ovviamente, grazie a tutti. Aspetta che abbiamo ancora la musichetta sotto, ecco qua. Bene, allora lasciamo pure andare e potete, esatto, possiamo lasciare andare i nostri ospiti. Abbiamo anche alleggerito e scherzato anche in maniera abbastanza consistente in questi ultimi istanti. Caro Alessandro. Sono qui. Ecco. Allora, mentre a tempo zero mi sono arrivati i messaggi che dicevano ma vedo Alessandro che vorrebbe essere da tutt'altra parte. Non ho sentito. No, mi senti? Sì, adesso sì. Dicevo, mentre a tempo zero mi sono arrivati i messaggi eri un po' imbacchettato, insomma, in occasione della musichetta, ma con questo direi che possiamo chiudere il collegamento con te. Certo. Grazie a tutti, è stata più breve dell'altra volta, c'era anche meno freddo, quindi è andata proprio bene. Grazie Alessandro per il tuo lavoro. Grazie a voi. Grazie mille. Chiudiamo il collegamento, lasciatemi ringraziare al termine di questa lunga diretta tutta la squadra tecnica che ha reso possibile anche questa maratona elettorale. Davide Parpinello al mio fianco qui che ha gestito le grafiche e i collegamenti, e poi Mirko Andreetta, Michele Dalmagro e Francesca Astori che hanno realizzato tutte le immagini che abbiamo visto questo pomeriggio con i vari collegamenti in diretta, e vi assicuro che per un emittente come la nostra a gestire dal punto di vista tecnico tutte queste cose non è minimamente facile. Permettetemi un applauso particolare e un ringraziamento di cuore a Matteo Ruzza, perché dovete sapere che più o meno 4-5 giorni fa è esploso praticamente il nostro impianto e quindi abbiamo avuto grossi problemi tecnici, insomma, con così le nostre trasmissioni, la distribuzione delle nostre trasmissioni, e Matteo Ruzza in maniera veramente encomiabile insieme a Mirko Andreetta ha fatto in modo che noi potessimo essere in onda anche oggi. Quindi un grazie veramente di cuore ai nostri tecnici, a tutti coloro i quali hanno lavorato. Claudia Borsoi l'abbiamo ringraziata in precedenza, ma il ringraziamento più grande va a tutti voi che ci seguite sempre con grande entusiasmo. Ci avete mandato un sacco di messaggi, perdonateci se non li abbiamo letti, ma ovviamente vi ringraziamo per l'entusiasmo con cui ci seguite. L'impegno della Tenda TV continua anche nelle prossime settimane, continuerà anche nelle prossime settimane, ma per il momento si chiude qui questo capitolo della città che vorrei con le elezioni 2024 che hanno sancito la vittoria di Mirella Ballian. Grazie ancora a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.